this water. And the other one? Only on Slovenia. And it was quite long. So. I can imagine. So in 30 minutes we will stay here together, okay? It's streamed live in Facebook and YouTube. But not in the piazza, not here. Well, around. Hello. Prova. Attenzione, Prova. sì. 1, 2, 3. La voce si sente. Si comincia, Carlo. Si comincia. Dai, buongiorno a tutti, buonasera. Siamo lieti di trovarvi tutti assieme in questo nuovo anno. Devo spostarmi? Sì, qui, siamo qui, dai, okay. Che ci inquadra meglio. Più facile. Un grande opportunità per ritrovarci, con certe precauzioni ovviamente, ma contenti del vostro entusiasmo, della vostra forza che ci fa muovere. Ringraziamenti per tante persone, non voglio farla qua una per una, ma cominciando con il Comune di Trieste, il Centro di Fisica Internazionale, a Miramare, l'immaginario scientifico, la regione di Friuli Venezia Giulia che ci appoggiano, collaborano con finanziamenti e supporto, tutti i nostri amici maker, l'espositore. Questa è una fiera indirizzata a tutta la famiglia, a tutte le persone, a tutte le età. Siete benvenuti. Ciao. Tutto fatto con passione, con amore per fare del bene, perché vi vogliamo bene e ci vogliamo bene e vogliamo stare tutti assieme e condividere le nostre idee. Grazie a Carlo e a tutti i volontari che ci hanno sempre aiutato a tenere in piedi questa magnifica esperienza e soprattutto in questo splendido paesaggio, no Carlo? In questa piazza che è indimenticabile. Grazie ancora, ci vedremo in giro. Carlo, Io ora racconterò qualcosa. Sì. Avete sentito parlare Enrique Canessa è ricercatore al Centro di Fisica Teorica di Miramare, che è l'ente che appunto organizza questo evento. Diamo il benvenuto ufficialmente a tutti quanti. Abbiamo aperto questo evento oggi alle 2, in realtà è da mezzogiorno, dalle 11 che già gira gente e i maker si stanno prodigando per mostrare quello che fanno. Finiremo questa sera alle 9 e anche domani saremo qui in piazza sempre dalle 2 fino alle 8 di sera. Quindi siete invitati a venire a portare le famiglie, i vostri conoscenti, i vostri amici. Cosa troverete in questa piazza? Adesso vi racconterò un po' di cose. Troverete i maker sono degli appassionati, sono delle persone che hanno voglia di fare, quindi sono qui per raccontarvi quello che fanno nel tempo libero, non è il loro lavoro, non è la loro professione, molto spesso è la loro passione fin da piccoli. Troverete persone che costruiscono robot e ROV, qui davanti abbiamo 2 esempi, il robot è la mascotte ormai della Maker Faire e qui c'è il suo inventore. Troverete persone che costruiscono circuiti elettronici, cose di alta tecnologia, stampanti 3D, macchine a taglio laser, Fab Lab, però troverete anche persone appassionate di tecnologie molto più tradizionali, che costruiscono con le mani, che producono cose artigianali con tanto amore e passione. Il nostro invito è: non passate, guardate e andate avanti, fermatevi, parlate con loro, fatevi raccontare il perché di questa passione. Sono persone mosse da una grandissima energia. Se riusciranno a trasmettervi anche solo un po' di questa energia, sono sicuro che domani ci saranno molti più maker, molti più appassionati e la fiera sarà ancora più grande. Non sto a fare grandi ringraziamenti, li ha già fatti Enrique, a mantenere diciamo vivo lo spirito durante questi pomeriggi qui in piazza. Ci saranno degli attori e presentatori d'eccezione e giornalisti d'eccezione che animeranno questa zona palco, intervistando i maker e raccontando quello che succede man mano. Siamo in streaming in diretta su Facebook e su YouTube. Saluto anche chi ci guarda appunto dallo streaming. Grazie a Antonio che sta prodigandosi con le sue telecamere, le sue tecnologie e tutto il suo apparato di streaming per rendere possibile questo evento anche online. Invito tutti a venire a scriverci, a corrispondere con noi, a farci domande anche dallo streaming e se siete qui in zona, insomma, anche a passare in piazza. Io direi che basta così per i saluti, non vogliamo farla troppo lunga. Diamo la parola quindi a chi terrà il palco in questo momento. Abbiamo Marco e Ornella, che poi saranno anche raggiunti dai loro colleghi, soci, amici tra un po'. Quindi grazie a voi. Do a voi la parola.
Grazie Enrique, grazie Carlo per aver aperto queste 2 giornate, queste 2 giornate di inventori e scienza. E scopriremo tante novità, perché ci sono anche delle novità, scopriremo le singole storie dei singoli maker. Cosa dici Marco? Sì, Sarà curioso? Ho tante curiosità, ho sempre partecipato come itinerante all'interno della mostra e non vedo l'ora di intervistare i maker Come perché ho curioso. tante curiosità. Noi tra poco ci sarà anche un incontro con Alexander Buteau, non so se si pronuncia esattamente così, e qui comincia il brivido di quello che è il nostro ruolo, no? Un po' fare da unione, da filo conduttore del tutto. Ma non saremo soli, vero No, Marco? assolutamente. Meglio soli che male accompagnati, ma non in questo caso. No, non in questo caso. Stiamo aspettando qualcuno che dovrebbe arrivare. Nella giornata di domani saremo tutti avremo assieme. un grande rinforzo. Sì, ci sarà Maxino, Flavio Furian, Elisa Bombacigno. Esatto. Per cui naturalmente ci sarà più confusione sul palco. Allora io darei proprio il benvenuto ai primi visitatori, bentrovati, grazie di essere qui, di avere la possibilità di curiosare tra tutti i vari stand che sono contraddistinti da un cartello con una lettera M ed un numero che va proprio a identificarli, così avete anche un punto di riferimento. E ognuno di loro ha appunto una storia, ha creato da un'idea, ha creato qualcosa di concreto, perché potrete sperimentare con loro e anche toccare con mano i vari oggetti. Io ne ho visti di curiosissimi. Ci sono delle cose incredibili e la cosa principale che è affascinante è la caparbietà e la passione che queste persone mettono in questa ricerca continua, che è praticamente il motore della loro vita alla fin fine. Perché naturalmente, facendo tutto con grande passione, ovviamente si sa che non è facile dal punto di vista economico, dal punto di vista anche dell'approvvigionamento delle parti, il fatto di progettare o condividere con altre persone, perché ovviamente il bello di essere ricercatori o comunque dei maker è il fatto che si ha la possibilità di collaborare in tutto il mondo con delle persone che mettono la stessa passione nel raggiungimento di obiettivi che sembrano incredibili per qualunque essere umano come siamo noi, perché naturalmente la mia idea è che queste persone sono assolutamente su un altro piano dal punto di vista della visione di dove si può arrivare, di cosa si può cercare nella vita. Allora, io ringrazierei anche chi ci permette di essere amplificati, grazie ai tecnici, al service che si chiama Area 51. Sì. Allora, io volevo chiedere, ma ci sentono in tutta la piazza, Massimo, Angelo? Ci sentono in tutta la piazza da qui? Qui davanti, ok. Questo è importante saperlo, perché adesso dobbiamo coinvolgere i maker per cominciare a fare le chiacchierate e conoscerli. Cosa dici se ci sei? Io mi siederei adesso. Ok. Mi siederei. Da questa parte? Sì. E magari ti chiedo, no? Perché tu adesso parlavi con tanto amore, no? E ti ho sentito molto empatico ad entrare dentro la storia e la passione che può coinvolgere le persone a dedicare la loro vita a creare delle invenzioni. Perché che cosa ti tocca da vicino? Io vedo qui anche un oggetto. Beh, diciamo che un po' non siamo preparati a niente, vediamo come va, quale sarà il mood della giornata. È bellissimo che il tempo ci sta graziando ed è una giornata splendida. Sì, quello che effettivamente mi colpisce tantissimo è il fatto che questo modo di vivere e di sentire queste passioni è proprio una questione di DNA, non si può evitare. Quando si ha dentro il bisogno di una ricerca, qualunque cosa la società, il periodo storico, l'economia ti costringe a fare per sopravvivere, la passione esce comunque, e l'obiettivo che venga raggiunto in 10 secondi, che venga raggiunto in 10 anni, che non venga mai raggiunto, che si lasci solo un percorso che chi verrà dopo di noi potrà seguire, è comunque il filo conduttore della vita e non è possibile farne a meno. Sì.
è quasi come se fosse proprio la ricerca stessa la passione, no? Sì, la fatto passione di, e la ricerca. come diciamo a Trieste, ravanar con le mani dentro e con la testa. Anche con la testa. Cosa dici se cominciamo a coinvolgere, in attesa di questa prima intervista che sarà, ci sarà un tema particolare, ci sarà Carlo Fonda direttamente. Sì. Carlo Fonda, che è il responsabile del Fab Lab scientifico del Centro di Fisica Internazionale di Miramare. La persona più disponibile del mondo ad aiutare tutti e due, assieme ad Enrique, tutte quante le persone che anche dal punto di vista di volontariato stanno lavorando per portare a termine il Maker Faire. È un esempio di collaborazione esattamente e di unione in tutti i ruoli che vengono ricoperti da tutte le persone che partecipano, che sono un grandissimo esempio di organizzazione, assolutamente. Sì. Allora, io chiederei ai primi maker se hanno voglia di venire qui vicino a noi per raccontare la loro storia, e ovviamente sto vedendo alla mia sinistra qualcuno che ci guarda perché ha il volume della voce ben vicina. Vedo Carlo. Allora, sì, io i primi avevo preso che venissero alle 3, però se volete intanto ne recuperiamo qualcuno prima. Sì. Faccio arrivare anche le altre sedie e tutto. Sì. Si può fare. Continuate intanto. Grazie Carlo. Si può fare. Allora, se c'è qualcuno magari di questo padiglione che ha piacere di venire qui al palco, no? È il palco del Maker Faire questo? Sì, questo è il palco principale. È il palco principale. Pronto? Visto che si è alzato in piedi. Perfetto. Si è alzato in piedi il numero M31, sei tu? Ben trovato. Però devo dire qualcosa per introdurre Eugenio. Sì. Intanto è il più bel maker della Maker Faire e abbiamo deciso che da quest'anno faremo il premio per il più bel maker e anche il più bravo. Eugenio è quello che ci costruisce ogni anno l'oggetto che di solito diventa la mascotte della Maker Faire. Vedete lì R2D2, il robottino, che io poi inviterei sul palco, lo terrei qui con voi. No, perché un personaggione. lui ha vissuto tutte le Maker Faire, quasi dalle prime, grazie a Eugenio che ce lo porta ogni volta, e quindi Eugenio è una persona veramente poliedrica. Voi chiedeteli qualcosa e lui l'ha già inventata, l'ha fatta, l'ha costruita, l'ha rimodificata e l'ha reinventata probabilmente un paio di volte. Quindi ragazzi, con lui veramente me lo dovete trattare come l'eccellenza. Partiamo dall'eccellenza. Sì. Allora. Eccellenza. Buongiorno a tutti. Ben trovato. Allora, io direi, se ti va che ci sediamo un attimo? Dai. Uno di qua, uno di là, me metto di qua. Lo circondiamo. Sì. È più comoda. Allora, intanto io ti direi di provare 1, 2, 3, se ci sei. Oh, sì, ci sono. Ci sei quasi. Sì. Si sente abbastanza, adesso vedo che ho chiesto un terzo microfono al volo e bravissimi, i tecnici velocissimi stanno collegando cavi, tasti di ogni come maghi della tastiera, li vedo indaffarati a 4 mani, 20 dita. Fra un po' suona un'orchestra. Ehi. Sì. Quando ci danno il via, noi iniziamo la chiacchierata. Poi guarda che forse ti cambiano il microfono. Intanto qui dietro a noi ci sono le foto che scorrono, c'è quelle immagini della piazza. Allora, facciamo ancora un paio di provettine tecniche. Che bella giornata, vero? Sì. Oddio! Ma non sei da solo, a quanto pare. Il figlio dell'eccellenza. Sì. Abbiamo l'eccellenza e il figlio dell'eccellenza. Buonasera. Ma è telecomandato, vero? Io vedo che c'è Carlo che ha in mano il telecomando. Si chiama così?
Che carino. Bellissimo. Si è avvicinato al papà. Abbiamo ancora qualche minuto di pazienza. Qualche gioco di prestigio. Gioco di prestigio, sì, sì. Che c'è? Beh, allora, io direi intanto che potrei anche utilizzare, però forse no, passarsi il microfono di questi tempi. In questi non so tempi se- bisogna stare attenti a cosa se è meglio condividere e cosa no. Sì, sì. Che veniva spontaneo Sì, questo ho fatto di già passare il pensato, microfono, ma... in tempi non sospetti. No, non podemos. Potremmo imparare a fare il lancio dei microfoni. Si dà uno al maker e noi due ce lo tiriamo, che possiamo condividerlo. Io sono molto fiduciosa perché sono veramente due maghi dei suoni. Siamo in buone mani, come si Sì, dice. siamo in buone mani sicuramente. Ah, ci sono problemi con le radiofrequenze. Poi abbiamo due navi Sì, enormi tra l'altro. che immagino faranno anche quelle interferenza. Siamo sul mare, no? Sì. Sul mare ci sono varie... Sì, vicino tra al l'altro- mare, tra no? l'altro Stando i sulla riva... sistemi di comunicazione delle navi saranno potenti. Appunto, parlo di cose che non conosco, No, ma però sicuramente penso che le interferenze ci sono, no? l'influenza ci sarà. Se no, ti siedi qua, io mi siedo là, noi due ci scambiamo il microfono e diamo uno a lui. Sì, dai, fatta. Abbiamo risolto momentaneamente. Soluzione analogica. Ti va bene che ti do il microfono? Sì. La penna. One, two. Allora, prima curiosità, no? One, Siamo di fronte a un'eccellenza, ma eccellenza si nasce o si diventa? Direi che eccellenza è stato un termine di Carlo, non mi ritengo sicuramente un'eccellenza. Sono un amatore di tutta la tecnologia, in cui metto una passione notevole e ho anche la fortuna di avere il modo di poterla sviluppare, in quanto ho un laboratorio, un'officina che mi consente di farlo. Il fatto di il momento di svolta in cui uno dice adesso ho l'officina che mi consente di farlo, per arrivare lì, perché faccio il parallelismo con tante passioni, perché ci può essere il fotografo che poi avrà la strumentazione, la camera oscura, ci può essere il musicista che avrà lo studio di registrazione, no? Il pittore che avrà anche lui il suo studio dove potrà esprimersi, però il percorso per arrivare lì e l'impegno e magari avere delle persone anche che magari supportano o non supportano le scelte, quanto si può dedicare anche a quello che c'è al di fuori di questa passione, trovare il compromesso. Adesso capisco, uno dice ho la capacità, ho lo studio, ho la possibilità di mettere in pratica, ma per arrivare lì... Io sono convinto che chi ha una certa motivazione, in gran parte dovuta alla passione per un certo argomento, alla fine trova il modo di svilupparlo. Ci sono di quelli che eccelgono, ad esempio, nello sport,
però questo comporta un certo numero di sacrifici per poter allenarsi, eccetera. Io non sono un grande sportivo e dedico il mio tempo libero alla tecnologia che comunque spazia in diversi settori. Voi vedete qua un robottino che ha una storia, è ormai un sì. robot che è stato costruito negli anni *80, forse anche prima, quando è uscito Guerre Stellari. E dopo questo ne sono nati altri, vari esperimenti in diversi settori, fra cui razzomodellismo, missilistica, e adesso sono arrivato a proporre al Make Fair quel ROV che potete vedere. È un sottomarino comandato via fibra ottica, nato da una sorta di scommessa. Carlo mi ha detto: guarda, esiste un pozzo in Italia, un pozzo inesplorato, che probabilmente contiene reperti etruschi e nessuno è stato in grado finora di arrivare sul fondo, perché i ROV professionali o sono troppo ingombranti o sono troppo costosi, tipo quelli usati sulle piattaforme petrolifere, e ci hanno provato i vigili del fuoco con il loro ROV, che oltre i 300 metri, 350 metri non poteva andare. Ho raccolto la sfida e mi sono dedicato in circa 6 mesi alla costruzione di questo ROV, in grado, almeno sulla carta, perché naturalmente non è stato ancora collaudato, di arrivare a 1200-1500 metri di profondità a livello strutturale. Perciò prevedo che in qualche modo in futuro riusciremo a fare questa esplorazione. E tutto è nato per uno stimolo, per una scommessa, non sicuramente per una questione diciamo di lucro o altro. Da dove vieni? Vuoi dire a chi ti sta ascoltando, magari adesso in questo momento? Io abito a come ti Turiaco, chiami? Turiaco. diciamo, per chi non sa dove è Turiaco, è circa 10 km da Monfalcone, e dove vivo e lavoro. Sono Bisiac. Boh, ma non è grave. Non è una malattia grave, no? Eugenio. Il Covid è peggio. Eugenio. Eugenio. Ma ho dedicato 6 mesi, hai detto prima, mi sembra niente per il risultato, che dopo dici è da collaudare, alle specifiche bisogna vedere sul campo, però 6 mesi mi sembra niente. Allora ha ragione Carlo che l'eccellenza è giusto. Allora, non è solo la questione di tempo, è anche questione di impegno economico. Siccome non intendo spendere cifre esagerate per questo tipo di hobby, se uno va a vedere i particolari troverà che è fatto quasi tutto con materiali di recupero. Lo scafo, ad esempio, è una bombola da sub scaduta. I galleggianti che danno l'assetto al sistema sono degli estintori scaduti. I telai sono pezzi di acciaio inox recuperati, e così anche i motori, ad esempio i thruster, sono fatti con vecchi trapani a batteria buttati nella discarica. Questo significa che con mezzi relativamente poco costosi è possibile ottenere dei risultati funzionanti. E 6 mesi non è che sia un tempo tanto lungo, diciamo, e neanche tanto breve. Diciamo che è il tempo giusto se uno ha la motivazione per farlo, lo stimolo per farlo, che è quello che dicevo prima. E tu ricordi quando è stata la prima volta che ti è venuta voglia di seguire questa strada, di creare qualche cosa, no? Di seguire questa strada che hai iniziato? Allora, di solito, come per tutti i bambini, comincia con un fatto accaduto. Nel mio caso è stato quando all'età di 6 anni mio padre, che desiderava con tutto il cuore farmi diventare un musicista, un pianista di fama mondiale, e purtroppo quella non era la mia strada e l'ho deluso in quel senso. Ma mi ha portato una rivista d'elettronica. Stiamo parlando degli anni
intorno agli anni 65, in quel periodo lì. L'elettronica era appena all'inizio, era molto grezza, molto rudimentale, però mi sono appassionato e ho capito che quella era la mia strada. Ho proseguito in quel senso, sempre a livello autodidatta però, nel senso che la scuola, perito elettrotecnico, poi qualche anno di università per iniziare e poi lasciare, perché poi mi sono dedicato ai computer, ma la strada ormai era già tracciata. Perciò l'episodio del regalo di questa rivista credo che abbia cambiato la mia vita. Secondo te, perché questa è una cosa molto interessante in qualunque campo che parte come un hobby e può diventare, uno scopre una passione e poi ci dedica, come sento io, dedicate la vita a questa parte di ricerca. Il fatto di aver avuto appunto la parte autodidatta di alcune generazioni fa, diciamo, dove non c'era YouTube, non c'era internet, la ricerca non era così semplice, non era tutto pronto. Secondo me, una mia idea, adesso che sono arrivato ai 50, no? Il fatto di dire quella volta lì le passioni dovevano essere più vere perché era tutto molto più difficile, no? Penso che magari uno potrebbe dire, non so se anche nel tuo campo, tra virgolette, che è un campo naturalmente esteso e copre tutti gli ambiti scientifici, per cui magari il fatto di dire vedo dei ricercatori, dei maker giovani che in pochissimo tempo acquisiscono competenze e hanno la possibilità di generare, costruire, no? delle invenzioni che erano impensabili, ma forse non per, ovviamente non per una questione di capacità, proprio per i mezzi che c'erano a disposizione. No? Sicuro, tutto è nato dalla condivisione delle idee e delle esperienze e grazie a Internet. Internet è diventata la fonte per eccellenza di informazioni di qualsiasi genere. Anch'io, naturalmente, non ho lo scibile totale, mi documento in continuazione su Internet, dove si trova praticamente di tutto, ma sto parlando di non informazioni grossolane o da verificare. Vi faccio un esempio. Prima ho detto che la bombola tiene una pressione di 150 bar, 1500 metri. Non è un'affermazione casuale. È stata fatta tramite una simulazione FEM con gli elementi finiti, e Carlo saprebbe sicuramente entrare nei dettagli in questo, dove mi dice che quel determinato materiale con quella determinata forma a quella pressione resiste tranquillamente. Perciò c'è una base scientifica, anche se non di mia competenza, ma l'ho risolta grazie all'esperienza altrui condivisa su Internet. Ed è quello che consiglio di fare a tutti i ragazzini, soprattutto che non conoscono, che non hanno le idee chiare su cosa fare domani. Se si sentono attratti dalla tecnologia o sono curiosi di sapere come qualcosa funziona, se li beccate a rompere un giocattolo è perché vogliono capire come è stato fatto. Cercate di coltivare queste passioni perché possono cambiare la vita dei vostri figli. Assolutamente d'accordo. Che bella questa cosa che hai detto, lo consideriamo un regalo. Grazie Eugenio. Grazie a tutti. Comunque il titolo eccellenza a questo punto è sì. meritato. Grazie. Allora, sono andata qua indietro perché è comparso mio marito. Quindi un ben trovato a un altro degli elementi della compagnia del gruppo che allieterà queste 2 giornate. Ben trovato Flavio. Ben trovati a voi, ben trovati agli amici che seguono adesso questa festa. Signor Carlo, buongiorno.
Sì, ci vediamo dopo. Giunge adesso. Eh sì. Perfetto, sì, perché c'è la presentazione adesso, Adesso c'è il proprio momento, un'intervista, c'è proprio esatto, un'intervista che esatto. farà direttamente Carlo, tradurrà, c'è un ospite importante Sì. che racconterà delle cose curiose. Come... Qui, prima ho sentito che praticamente il consiglio è quello di dire ai bambini di rompere i giocattoli, Sì, giusto? sì, assolutamente. Rompere i giocattoli, perché poi rompendo i giocattoli si capisce come costruirne degli altri un giorno. Quindi non arrabbiatevi con i ragazzi quando rompono i giocattoli, se lo fanno apposta. Cioè, su età. Pensiamoci. Sì. Pensiamoci. Perché la curiosità di vedere che cosa c'è dentro, no? Esatto. Sì. No. Quindi da distinguere tra atti di vandalismo e semplice... Sai che la prima parola che io ho inventato da piccola, ero piccolissima, il primo verbo che ho inventato era dodenare. Dodenare. E io dicevo, quando dicevo dodeno questo qua, voleva dire che volevo vedere dentro che cosa c'era. Togliere il duodeno al... Signor Carlo, tocca a lei. Sì, noi abbiamo un momento così, il momento serio della giornata. Non che implichi che il vostro momento non sia serio. No. Il tuo momento è sempre serissimo. I'm introducing Alexandre and Roberto, our international guests, e poi io vi traduco anche in italiano quello che noi diremo. Sono i nostri ospiti internazionali, Roberto dalla Croazia, Alexander dalla Francia, ma lui ha girato tutta l'Europa, è un maker paneuropeo, ha esperienza in tanti paesi sul movimento maker. Volevamo raccontarvi un po' cos'è essere maker in questo momento in Europa, dopo alcuni anni di esperienza, cosa significa. So, Alexander, we will discuss a little bit about what is a maker and what means to be a maker in this particular time, and with the experience that he had in different places of Europe, and Roberto as well. Roberto is leading the Fab Lab Croatia. Is a very important part of the, let's say, development of Fab Lab culture and network in a country that is our neighbor and is a very important part and player in the European scenario. So, io ringrazio tutti quelli che vorranno fermarsi così ad ascoltarci e lascio la parola a Alexander e a Roberto. Okay. Thank you very much for inviting us and being here. This session was about mobility and residency, but we can start with this. What is a maker for Alexander? Avete capito, no? Parleremo anche di mobilità e residenza, cioè di questi movimenti di maker che creano eventi, si spostano, ma iniziamo col chiederci cos'è un maker. Hard question. Okay, first, hello to everyone. I don't know, I think we can talk... Okay, hello. I don't know how to resume what is a maker in one sentence, because we can talk hours about, but maybe makers is people who see the world in a different way and try to fix it, maybe. Quindi la sua idea di maker è una persona che vede il mondo in una maniera un po' particolare e cerca di sistemarlo, di aggiustarlo, di lavorarci sopra. But they are also like eternal students and eternal kids. They want to discover, learn and play with other people. Quindi il maker come eterno studente, eterno discente, cioè deve imparare in continuazione qualcosa di nuovo e vuole condividerlo con gli altri. Yeah, maybe to help you a little bit, when we organized the Maker Fair in Zagreb in 2019, that was a question how to reach all those people who we are considered makers. And I said to my colleagues, we organize this fair for all these people who are working in their garage, in their basements, some crazy things, and they are not intent to make innovation. They not intent to make some new business by default, but they are doing for themselves.
and we give opportunity with the Maker Faire in Zagreb to bring them to show all this work to the public. And we actually try to bring some of those people to Zagreb. So we consider maker all different people who are, of course, working in the schools, working at the university, working in the different companies with some innovative technology, but also all these crazy guys in basements and garage who are just doing something for themselves. And yeah, for me, this is most hard to reach those people. Ok, Roberto è organizzatore della Maker Faire di Zagabria e nel 2019, quando ha voluto fare la call per i maker, quindi cercare i maker per la sua Maker Faire, si è posto questa domanda: a chi devo indirizzare la nostra chiamata? E ha deciso di farlo per le persone creative, ingegnose che lavorano nel garage, che lavorano in cantina e inventano cose. Certamente ci sono altri maker che lo fanno a livello professionale, ci sono persone che lo fanno per l'industria, per il lavoro, però il focus principale ha voluto essere questo. Quindi le schegge impazzite dei maker, le persone che lo fanno per passione e lo fanno per divertimento. Questo non significa che poi quello che fanno sia meno importante, anzi a volte vengono fuori delle cose molto importanti proprio da queste origini. Yeah, but I would like to ask Alexander, because he's involved in some mobility and residency across the Europe. Both Carlo and Alexander was also on Bishovo 2 years ago. So as a part of a kind of pilot of mobility and residency in Croatia. But for you, why Maker would go to some other location and do something in some other location? Allora, traduco la domanda così intanto lui ha tempo di pensare alla risposta. Alexander è un maker, ovviamente, e si occupa soprattutto della mobilità dei maker, quindi lui organizza eventi, organizza possibilità per i maker di spostarsi da un paese all'altro, da una città all'altra, e di svolgere la propria passione a contatto con altri maker. Questo serve per la formazione, serve per fare venire in mente progetti nuovi, e un esempio di questo, di un evento di questo tipo è avvenuto 2 anni fa, proprio grazie a Roberto e Alexander. È avvenuto in un'isola della Croazia, una piccola isola in mezzo al mare Adriatico, dove si è creata una residency per maker, quindi un evento in cui per una settimana maker da tanti paesi diversi d'Europa si sono trovati assieme a creare, costruire, progettare qualcosa. Allora la domanda appunto è per Alexander: cosa significa essere mobilità per un maker? Cosa significa andare e muoversi per un maker? Okay, I think it's good to move and meet other makers, because if we have more brains, we are more able to solve problems, and we are also, when we are moving in a different place, we are bringing a new energy and new point of view of local background, local community, and we can learn, continue to learn and bring new knowledges and skills as well, and share with people. And I think the biggest interest of making is about sharing, and meeting new people is the good way to share and spread the knowledges and the skills. L'idea di Alexander appunto è che per un maker che è motivato dalla voglia di condividere quello che fa, quello che è la sua passione, è molto importante a questo punto, per poterla condividere, conoscere altre persone. Quindi il muoversi è sicuramente un elemento motivante e anche un elemento che arricchisce la vita e l'attività del maker. Yeah, maybe just to continue with this, I believe makers are also doing good with uncertainty, and going to some new place also expose them to some uncertainty, and maybe this can also inspire them for something different from usual space where they're working. And I will add a question about that. This time of very uncertainty is also motivating for us to think about new things. Yeah. Quello che diceva Roberto era che i maker
sono abituati a avere a che fare con l'incertezza, quindi con una situazione che non è stabilita a priori, che magari non hanno studiato, dove non c'è una tecnologia già preesistente, che devono inventare. Quindi lo spostarsi, l'andare in posti nuovi, conoscere persone nuove, serve proprio a fornire a loro quella quantità di incertezza che è sorgente poi di idee. E io ho aggiunto poi, commentando, che sono anche tempi particolari questi con grandi incertezze, quindi questi tempi incerti ci danno anch'essi motivazioni a pensare a soluzioni nuove. Yeah, that's something what this situation last 1.5 years bring us to some other kind of uncertainty, and doing this with the kids, dealing with and working with the kids in Makerspace and in Fab Lab on some unexpected problems or difficult problems is something what they make them skillful for this uncertain future, which is probably in front of us. So yeah, maybe Alexander can add something or. Fammi tradurre. Okay. Sorry, because I have a limited amount of memory and I can record for a little but not too long. Quello che diceva Roberto è che appunto dopo quest'anno e mezzo di tempi incerti e complicati che tutti abbiamo vissuto, forse è utile anche proprio esporre ai bambini, ai ragazzi, ai più piccoli, l'ambiente dei maker, quello dei Fab Lab, quello delle attività, come l'attività del suo Fab Lab, che sono rivolte soprattutto ai più giovani, per metterli più in grado di quello che erano prima, forse, di affrontare queste incertezze, per dargli lo spirito giusto per capire i tempi di incertezza e le situazioni e pensare a soluzioni come risolverle. Sentiamo adesso l'opinione di Alexander. Yeah, I think also that makers show what they are able to do in when we should face a problem. And makers was ready to help when the government and companies was not able to answer, doing some masks or doing some visors or sometimes some briefing machines and so on. So we can also think that makers can be like a tank or a reserve of knowledges and skills ready to face a problem. And I think that if we spread our skills and knowledges between each other and empower the network that we have, we can be a solution for a future challenge. Quello che dice Alexander è che appunto fa parte dello spirito delle capacità dei maker, quelle di improvvisare, cioè di trovare soluzioni a problemi che si pongono all'improvviso, e che è importante a questo punto, soprattutto appunto in questi periodi, riuscire a diffondere questo, a condividere queste capacità, queste esperienze, perché sono importanti per tutti. Insomma, tutti noi ci troviamo a dover affrontare problemi che non avevamo affrontato prima e dobbiamo pensare a soluzioni nuove. Lo spirito dei maker è proprio questo, pensare a soluzioni nuove, a problemi nuovi, e quindi è importante riuscire a condividere questa filosofia. Yeah, I would like to maybe return to mobility. So we are now know why maker can go to some new space and visit some new space and share his experience. But what is the benefit for those spaces or communities there or hosting organization? What, Alexander, you believe is benefit for those who invite those makers? La domanda di Roberto è: ok, abbiamo capito a cosa serve che i maker si muovano, è una fonte di ispirazione, di cambiamento, ma perché è importante per chi li ospita, per chi li accoglie? Perché qualcuno dovrebbe decidere di far venire da sé dei maker, invitare qualcuno da un altro posto magari? Che beneficio ne avrebbe? First, they can just fix the machine and the shelf that are broken for years and that nobody want to fix in the place. But they can also bring new knowledges, new skills, and also their experience, and for sure the new energy, because it's always easier to start to invest in a project than run the project on the long term. So I think that spaces can benefit that from new energy and new people. Quindi il vantaggio principale è avere queste persone che portano energie nuove, idee nuove, e
all'inizio ci ha detto anche, però la prima cosa che faranno è, quando arrivano, aggiusteranno tutto quello che non funziona, quindi useranno le loro esperienze e capacità per risolvere i problemi che trovano. Ecco, questo è lo spirito maker. Maybe just an idea is you are coming also. We are involved in the VULCA European program somehow, working with the colleagues from France, and you are from France. And when we start this 3, almost 4 years ago, idea was also to move people, to bring all together people from different parts of the Europe and make a whole Europe much more stronger, because they meet each other. So skills are, of course, practical benefit, but also dealing, just make a social contact, person by person, on space, not in virtual space, not on social media, but in space, talking to some other members of the community, maybe inspiring some other young people to go to other places, is something what might be also interesting. Can you, maybe you, Alexander, can you tell something about VULCA? Allora, Roberto ha introdotto questo programma. Il programma Vulcan è un programma europeo a cui partecipano lui come Croazia e con assieme alla Francia, e quindi sono stati entrambi attori di questo programma europeo, che serve proprio a favorire la mobilità e lo scambio dei maker. E questo è stato importante per diversi motivi. L'idea originale era di dare una forza maggiore a questo sistema europeo, proprio permettendo loro di fare degli scambi di persona, perché certamente ci si conosce, ci si scambia esperienza anche in maniera virtuale, lo facciamo attraverso i social, lo facciamo attraverso internet, ma è importante farlo anche di persona, e questo serve a stabilire i contatti personali. Ecco, sentiamo anche qui cosa ci racconta Alexander sull'esperienza del progetto di Vulcan. About Vulcan, but also about other ideas that can emerge from this project and others. It's trying to maybe change the network in a community. So I think that if we have more possibility of residency, if we have more possibility about self-recognition between each others, and the possibility to get a bit of fund for that, or facilitate, we can improve. Quello che dice Alexander è che dopo questi anni di esperienza con Vulcan, l'idea è quella che è stato importante, è stato positivo, è stato utile, proprio perché ha irrobustito queste reti, ha cambiato in qualche maniera la struttura delle reti di contatti fra i maker, e questo ha portato a molte conseguenze, a idee nuove, a progetti, a cose che sono nate in seguito proprio al progetto. Però sarebbe importante per progetti di questo tipo avere fondi, avere assistenza, sostegno. Non sono progetti che si possono mantenere così da soli, purtroppo. Yeah, maybe to share, but you can both share your experience about mobility. Alexander is much more going around Europe, and Carlo was on Bishovo. So what are your personal experience of this, of such exchange or mobility or residency in another space? And I will ask Alexander to tell us in which places he has been, because he has been in many places. Quindi la domanda di Roberto appunto è di raccontare qualcosa sulle esperienze nostre, diciamo, di sharing, di condivisione, di mobilità maker a livello europeo, e io chiedo a Alexander anche di raccontarci dove è stato, visto che lui ha visto molte realtà qui in Europa. I don't know how many places I went, but since 4 years, I never traveled before outside of France, and then I think I visit maybe 50 more places in Europe. So yeah, I don't know exactly. Dice che non si ricorda il numero esatto. Lui prima di 4 anni fa, quando ha iniziato questo progetto di scambi culturali fra maker, non era mai uscito dalla Francia, e adesso ha visto almeno altri 15 posti diversi, ma non si ricorda nemmeno quanti, quindi ha visto gran parte d'Europa, direi. Yeah, but the nice thing that happened finally on the residency, and when we meet
other makers. First thing is that we feel less alone, because sometimes makers, and it's why this kind of events are so numerous, it's we should meet each other to bring us some happiness sometimes, and we are always happy to meet each other. And then when we are together, we can go further in our practice. And the idea on Bishevo was to think about problem about water management, and if we bring different people with thinkings, knowledges, skills, and so on to face a problem in a nice and relaxed way, we can face, I think, every problem and build everything, and a little bit innovate, but for the best, not only for money, I think. La sua esperienza è stata molto positiva, perché questo tipo di mobilità, questo tipo di spostamento, di conoscere altri maker, di conoscere altri luoghi, serve a ridurre il senso di isolamento dei maker. Si sentono molto spesso soli, non compresi da chi gli sta attorno, perché hanno queste passioni che sono un po' diverse, diciamo, dalla media. Ecco, l'importanza è proprio di questo tipo di contatti con altri maker, che avviene anche in eventi come questo, appunto, dove si svedono tantissimi entusiasti, proprio perché sono felici prima di tutto sì di parlare con il pubblico, ma di conoscere gli altri maker. Questo è il momento bello delle Maker Faire. Ecco, riuscire ad andare avanti con questo tipo di progetti sarebbe importante per tutti. I have one last question for both of you. Which is your vision for the future? Which is your optimistic things that you think that will happen and I will be happy to be part of it? And which is your pessimistic thing or idea? Ho chiesto a entrambi un'idea, diciamo, ottimistica per il futuro e anche pessimistica. Quali sono i due punti di vista secondo loro? Always about makers and mobility, of course. Okay, I have to start with this. I'm watching also Zrinka. We were together in France when Vulca started, and I was really, we were probably oldest there between other young makers, and I was really inspired by Alexander and the other Vulca team. And since then, we are trying to do something also in Croatia. Bishevo in 2019 was piloting, and when I think, I always think optimistic, so I don't know how to think pessimistic. So we are trying to bring, for the start, several weeks boot camp on one island. I don't have a final decision now, but on one island in Adriatic, and bring different makers from all sides of the Europe and from the world to share their knowledge and to be inspired by the location, by the island, by the problems on the island, and try to solve them on the makers, with the makers mindset. And we are trying, as FabLab in Zagreb, we are trying to do this even from the next summer. So this is most optimistic way, and I hope Alexander will also help us, and I hope Scientific FabLab and team from Scientific FabLab will continue join us and share and be inspired by the location, but also share their very valuable knowledge, especially research and scientific approach to this island and to this community. So this is really optimistic. I hope we will see each other even maybe not, if not before next summer in Croatia, but I would also like to invite all the makers from Italy to join us and to maybe contact Trieste, Scientific FabLab in Trieste, and if they are interested to be part of this Adriatic Green Lab, what is name of the initiative we are promoting. Allora, Roberto, quando è andato per la prima volta agli incontri di questo progetto Vulca in Francia, 4 anni fa, ha detto, ero io e c'era la ragazza che è qui davanti a noi, eravamo i più vecchi di tutti, c'erano tanti ragazzi giovani attorno a noi e siamo rimasti entusiasti dalla loro energia
dalla loro voglia di fare, ci ha dato tantissima motivazione. Io non riesco a essere pessimista, ha detto, io posso solo avere una visione molto ottimistica perché ho visto tutta questa voglia di fare. A partire da questo il progetto è andato avanti, c'è stato questo progetto appunto questa settimana di residenza nell'isola di Vicevo, nell'Adriatico, però stiamo già pensando a rifarlo il prossimo anno, la prossima estate, per più settimane, per diverse settimane in un'altra piccola isola dell'Adriatico. Piccola isola soprattutto è importante perché pone dei problemi, ha delle difficoltà, ci sono delle situazioni che non sono quelle comuni e quindi dà molto stimolo ai maker per trovare delle soluzioni. Ecco, lui riesce solo a essere ottimista perché vede la possibilità di fare delle grandi cose in questi luoghi, mettendo assieme maker da tutta Europa, più possibile, e lui spera di riuscire a farlo se non già prima, ma la prossima estate, e invita tutti i maker presenti qui, gli italiani che ci ascoltano, che sono qui in piazza, a contattare lui o noi direttamente qui a Trieste per entrare a far parte di questa rete di scambio, di questi progetti di mobilità che sono veramente importanti e motivanti per tutti noi. Alexander, it's your turn. Me, I'm more pessimistic maybe about how the world will go. It's really uncertain time about ecology. It's crazy, but also about politics and economy. Everything is really uncertain, and I think that makers can not be the only way, but if makers who are into high-tech are able to meet with people who are into low-tech and see what our grandparents was doing and imagine what the future can bring about technology, and if we are able to do a synthesis about that, I think makers will be needed. So that's why I really want to empower makers now to prepare to the challenge of future, because I think that there is no future without makers. Ok, la visione di Alexandra invece è un po' più pessimistica. Lui vede i problemi dei giorni d'oggi, vede i problemi ecologici, quelli del mondo, vede i problemi finanziari, vede tutte le situazioni, diciamo, che non lo fa essere completamente ottimista. Però, c'è un però, i maker hanno un modo di affrontare questi problemi e quindi secondo lui il futuro potrà risolverli e potrà farlo solo se ci sono i maker. Quindi c'è la possibilità, c'è quasi un dovere morale, direi. I will add, is almost like a must for makers to be part of it, because if we are not the only but a key solution for that, we cannot avoid the problem, we cannot escape away. Quello che dicevo è che secondo me appunto a questo punto, se noi siamo una parte della soluzione, se noi come maker dobbiamo sentirci chiamati a fare qualcosa, non possiamo scappare, non possiamo tirarci indietro da questa sfida e dobbiamo farla nostra. Quello che lui diceva anche prima era che è importante mettere assieme i maker giovani con l'idea verso il futuro delle alte tecnologie, delle cose molto tecnologiche, con chi si occupa invece di cose di bassa tecnologia, tradizionali, lavori con le mani, perché mettere assieme le antiche conoscenze con le nuove conoscenze è la chiave per risolvere molti di questi problemi. I think we can close here, and again I will repeat the invitation that Roberto did to all makers to be part of this mobility effort and sharing of knowledge towards solution of current and future problems that we have to face, that is impossible to avoid. Io ringrazio adesso Roberto e Alexander e ripeto a tutti questo invito, soprattutto ai maker. Questa è una chiacchierata sì con il pubblico, ma è una chiacchierata che è rivolta ai maker. Come si dice in italiano è parlare alla suocera perché la moglie intenda. There is an Italian way to say that you talk with with the mother of your wife, but you want to talk to your wife really. So we are talking to the public, but we want to talk to the makers as well, because for us it's important to communicate to them this idea. E quindi noi vorremmo appunto estendere questo invito a tutti i maker presenti: entrate a far parte di questi progetti, unitevi in questo sforzo di conoscenza comune, di mobilità, di scambio di conoscenze, perché non possiamo scappare da questi problemi e dobbiamo iniziare ad affrontarli. Yeah, but also we want to talk about to the makers, but also everybody can be makers.
our grandparents was all of makers. People today can just go back to this maker way. And actually this is the motto of the Maker Faire. We are all makers. Yes. È vero quello che dice Alexander, noi stiamo parlando ai maker, ma in realtà quello che intendiamo dire è che tutti devono essere maker. È uno spirito che non è che ci si nasce o meno, si può diventare. Lo spirito dei maker deve diffondersi a tutti quanti. Thank you, Alexander. Thank you, Roberto. We will continue to discuss maybe tomorrow again. Leave space for other makers and for our nice people here to entertain us and enjoy the Maker Faire. I think was part of the opening as well. It should give a theme to this Maker Faire for mobility, for sharing, for let's say enthusiasm and happiness among all of the makers. Yeah. Grazie. Grazie. Thank you. Grazie. Bye. Grazie a tutti quanti. Io lascio di nuovo la parola al nostro bravo presentatore, la sua... Sì, sì. Eccoci qua. Allora, intanto si sono già avvicinati al palco qui dove ci sono le interviste ai maker, i vari anche salotti, no? Di argomenti, eccetera. E c'è un personaggio molto particolare che io pregherei di mettersi proprio qui, farsi vedere davanti alla videocamera che sta facendo la diretta. È una sfilata, stream. quindi, è una Sì. sorta di sfilata. Ha un abbigliamento Bellissimo. particolare. Lui forse non gira ogni Rimane. giorno così, ma non sono convinto. Chissà. Io credo che di base sì. Di basi sì, dici. Allora, gli passo un microfono, passo questo? Quando si può, diciamo, è un abito comodo, elegante, fa sempre piacere, insomma, da vedere. È molto elegante. Fa il Però suo colpo. adesso ti devi raccontare cosa rappresenti, chi sei, perché sei vestito così. Quanti Sono un sacco di siamo, robe. dove Quanti andiamo, siamo, dove due andiamo? fiorini. Allora, io sono Guido, Gowen come personaggio, sono un steamer. Che cosa vuol dire steamer? Sono appartenente alla comunità degli steampunkers, cioè gente che è appassionata di questo genere letterario, perché lo steampunk è un genere letterario soprattutto, e che quindi apprezza una certa eleganza nella fantascienza retro. Ora, visto che qui siamo nella Maker Faire dove la Fai un fantascienza... esempio di un film o di un qualche racconto che parli di questo, così. Per farci capire, film recenti, Carnival Row, Orlando Sì, Bloom, quella sì, sì, serie, sì. Molto dove bello. c'è un periodo di vestito che è molto simile alla fine dell'Ottocento londinese, Però c'è un lato ma fantasy. c'è un lato fantasy. Oppure la Lega degli Uomini Straordinari Gentlemen particolare, oppure Wild Wild West. Ora, e comunque sia un western, comunque quel periodo dell'Ottocento, quindi un qualcosa di particolare. Il concetto qual è? Come sarebbe stato il mondo se le scoperte tecnologiche moderne o anche più avanzate fossero state fatte nell'Ottocento? Come sarebbe stato quel mondo? Cosa sarebbe successo? Quali sarebbero state le interazioni? Quindi ma il vostro è tutto un mondo parallelo, cioè tu hai una collocazione precisa e hai uno scopo e sei un personaggio specifico quando Esatto. entri in queste vesti. La differenza è particolare, diciamo, esistono altri mondi, tra virgolette, soggetti, gruppi che tendono a vestirsi. Sono ovviamente il mondo del cosplayer. I cosplayer sono quelli appassionati di fumetti, di film o di videogiochi che fanno gare in determinate manifestazioni e si vestono come il loro personaggio, come il loro eroe. Sì. Ma nella gara l'obiettivo è essere il più vicino possibile a quel personaggio. Vince chi fa il costume più vicino. Nello Steam non c'è un personaggio, Quindi, tu sei il personaggio. Tu stesso diventi quel personaggio lì ed è, cioè, te lo leghi un po' alla tua personalità, a quello che senti. Esatto, per esempio in questo caso si nota che è una divisa di più o meno taglio militare, il colore è di tipo marino,
con le mostrine. Parlami di Gowen, chi è Gowen? Gowen è un ufficiale di bordo del Nautilus, non è Nemo, perché a fare il figo tutti sono bravi, ma ci sono tutti quelli che stanno dietro all'eroe che si fanno il mazzo. Io sono di quelli che si occupa di mettere a posto Quindi il tu motore. lavori per Nemo? Lavoro per Nemo. Com'è lavorare per Nemo? Tremendo, non c'è pensione, non c'è previdenza sociale, stai lì sempre attaccato al motore, sempre lì a sistemare. Però è bello, si naviga, si va in giro. Avventure, buon vedi pesce. cose che gli altri non hanno visto. Sì, 20.000 leghe sotto i mari, bonus che non finisce più, carda flying flag, almeno ci sanno i bonus. Presumo ci siano degli incontri tra tutti voi, insomma, in qualche modo, no? Sì, diciamo, il nostro gruppo Steampunk Nord-Est, che è il gruppo a cui io faccio parte, è uno dei tanti gruppi. Sono decine e decine. Noi siamo diverse centinaia di persone che fanno parte di questo gruppo in tutta Italia. Si chiama Nord-Est perché è iniziato a Venezia come gruppo, poi si è allargato, quindi si è aggiunti. Perché diciamo che fondamentalmente lo spirito è quello, non è importante dove sei, se ti piace ti aggreghi. Non è necessario neanche far parte del gruppo effettivamente, perché noi abbiamo dei punti di riferimento, si va a una manifestazione, si pubblica che siamo lì a quella manifestazione con il tavolo, punto di riferimento, tutti quelli interessati vanno là. Indipendentemente se si fa parte dell'associazione o meno, si fa la sfilata, c'è il momento di palco come questo in cui si parla, ci si presenta, ci si racconta, si gioca e si scherza e poi tutti ai ristoranti. Ovviamente quella è la parte più importante della convivenza. Che alla fine si mangia. Esatto. Però che cosa vuol dire essere uno steamer? Essere uno steamer non è soltanto una persona che si occupa di farsi il vestito figo, perché per poterlo ottenere deve anche apprendere le cosiddette skill, cioè le abilità per poter ottenere quegli oggetti che non si trovano, perché fare un vestito in epoca si può trovare alcune cose, ma tutte quelle piccoli oggetti, quei piccoli dettagli. Il tuo vestito è un lavoro di artigianato, sono delle cose che hai fatto da solo. Che c'è il palo. Venite un pochettino più qua. okay. C'è una Che siete parte di inquadrati, artigiano. Allora, spalati. alcune cose sono state fatte di sartoria, altre sono oggetti che sono riciclati. Per lo più, proprio l'obiettivo stesso dell'arte dello steampunk è riciclare e riusare. Una parola che a noi non piace è la parola vecchio, utilizzata in ogni ambito, perché vecchio spesso è sinonimo di non mi piace più. Tante cose vengono definite vecchie perché sono passate di moda. Chi Sono definisce passate, la moda? sì. Cos'è il passato? Noi il passato ci piace, addirittura gli diamo un valore. Che cosa vuol dire una spilla? Chi usa ancora le spille? Noi le usiamo per farci le medaglie, per farci gli oggetti che sono particolari. Oggetti che vengono riciclati e riutilizzati, sono dei chiodini con la spilletta, con la attack, poi le rondelline, e ognuno ha il gioiello dei gemelli. Dai! Che nessuno ha. Ma che cosa? Che cosa sono? Come delle ruote? Sì, ingranaggi. Ma io mi sono persa qualche pezzo. Dove hai trovato questo? Si trovano, si comprano negozi che si comprano. se Questi ti sono sei persa- normalmente per fare i charms, i braccialetti, riutilizzati per altre cose. Tranquilla che se ti sei persa qualche pezzo, lui l'ha preso e ha fatto un Ho una marea di bottoncino. rotelle. Sì, mi dicono tu hai perso qualche rotella, no, so esattamente dove si trovano tutte quante, ce l'ho qui in giro. Ce l'hai tu. E gli occhialoni, perché le rondelle? Perché? Proprio perché si parla di una fantascienza retro dove non è l'elettronica, quindi la corrente elettrica, la portante, quindi non c'è il filo che porta l'energia, ma il vapore, steam, e il vapore veniva trasmesso alle parti meccaniche dagli ingranaggi. Gli ingranaggi sono quindi il concetto della trasmissione di qualche cosa. Io tramite questi ingranaggi porto a qualcosa, ma l'ingranaggio in sé per sé è un concetto di collaborazione. Gli ingranaggi devono essere nella giusta posizione, i denti devono incastrarsi nella giusta maniera. Certo! C'è questa filosofia di supporto che porta e permea il concetto stesso, che dice io quello che posso portare te lo posso insegnare, non è importante quanto tu possa apprendere, quindi quanto grande il tuo ingranaggio sia, è sempre un ingranaggio importante. Sì, ma mi viene da dire, ognuno di noi è un ingranaggio, che se riuscissimo a vivere la vita in quest'ottica, facciamo parte di un'unica grande Esatto. macchina. Se pensiamo, noi A vapore. proprio poi nel piccolo, se pensiamo agli ingranaggi più piccoli che conosciamo, sono questi, quelli degli orologi. Eppure Vero. il più piccolo di ingranaggio di un orologio è fondamentale, altrimenti l'orologio non va. Vero. Quindi è questo il concetto stesso dell'essere utili, ognuno per quello che si è. Non è importante chi si è. Per tutti c'è un senso. Sì. Lo si trova nel tempo. Ti faccio una domanda da tecnico informatico vintage ormai, Sì. non vecchio perché mi vado bene ancora. Vintage. proprio vintage. Quanto sfruttate nel tempo
diciamo, il fatto di incontrarvi di persona, la parte di socializzazione di persona che si addice di più alla tipologia di periodo a cui fate riferimento Sì, rispetto a comunità virtuali, social, queste cose qua. Tantissimo. Diciamo, la comunità virtuale in questo periodo, in questa congiuntura, è stata fondamentale perché è l'unico modo per rimanere in contatto. Nasce il gruppo proprio perché è gruppo. Fondamentalmente adesso che si è un po' più sdoganati, abbiamo ripreso a fare attività. Ultimamente una delle grosse attività che era stato fatto era al Parco di Sigurtà, che è un bellissimo orto botanico che si trova nella vicina regione, che invito tutti quanti ad andare a visitare, dove si fa questa manifestazione in abiti steampunk, però all'aperto. Normalmente ci vediamo in queste manifestazioni di fumetti, quindi Udine, Pordenone, dove vengono fatte. Si spera prima o poi anche a Trieste di poter rifare qualche cosa di questo genere, perché comunque è un bacino culturale, un bacino di attività, di fermenti utili anche per l'aggregazione sociale dei ragazzi, perché è un po' un punto di scambio di culture che sono particolari e che vanno seguite. E quindi sì, è fondamentale proprio l'essere, perché il vestirsi e il prendere il personaggio, quindi in questo gioco la parte ludica è fondamentale e grande nella società, anche per staccare la spina da una realtà, non dimenticandola, perché non si cela mai la realtà, non si fa mai la mascheratura della realtà, Infatti non si ignora la realtà. Infatti è interessante capire Però se... si stacca un attimo la spina per poter trovare il se stesso, appunto come l'ingranaggio, all'interno di quella che è la comunità reale. Quindi nel momento di divagazione, di svago ludico, che ti permette di poi ritrovare il te stesso quando ritorni a vestire i panni di tutti i giorni. Siccome una parte del vostro punto di riferimento cinematografico, vi viene voglia di scrivere delle cose, delle storie, lo fate? Sì, si fa, c'è chi lo fa, c'è chi ha avuto modo di fare. Per fortuna, da questo punto di vista cinematografico e comunque culturale, Trieste è un grande fermento. Ci sono molte persone che stanno preparando alcune cose. Io per fortuna ho la fortuna di collaborare a queste preparazioni che, come sempre, richiedono tanto tempo. Però se c'è un'idea già di fondo, puoi magari darci un piccolo accenno. Sicuro si utilizzeranno alcuni scenari che sono tipici di Trieste, come la centrale idrotermica, che è qualcosa di meraviglioso. La centrale? La centrale idrodinamica. Porto Vecchio. Al Museo del Porto Vecchio, nella zona, per far muovere i capannoni, lì era veramente steampunk, fantascienza, cioè era qualcosa di meraviglioso. C'erano delle caldaie e un sistema di macchine che mandava in pressione il vapore. Questo vapore in pressione veniva fatto passare nei canali alle macchine tipo l'Ursus, che invece di essere mosse tramite motori avevano il vapore che spingeva gli ingranaggi per fare scarrellare le cose. Questi meccanismi non avevano sistemi termostatici per definire quanta temperatura c'era una torre di pressione con un ingranaggio. Quando si svuotava il vapore nella torre di pressione, il movimento degli ingranaggi faceva girare delle ruote che aumentava la temperatura nelle caldaie, quindi più vapore, e di nuovo si rialzava fino ad arrivare allo standard. Siete voi? Siamo noi, quindi è uno scenario bellissimo. Sono questi marchingegni enormi, neri e ottone e rame, che sono perfetti come fondali. E si farà dove è possibile, anche nelle zone in giro. Quindi per possiamo l'escenario. aspettarci minimo un cortometraggio. Sicuramente si sta preparando intanto quello. E poi, chissà, Trieste è set naturale per cose meravigliose, sì. Quindi si spera più avanti. Dove vi troviamo e dove vengono a trovarvi tutti gli ospiti? Sono là sotto, M3, dove trovate i cilindri, dove vedete questo losco figuro, troverete anche lo steampunk. E il nome di questo losco figuro? Guido Pecorelli. Gowen, così è Gowen. Gowen. Certo. Grazie Grazie, Gowen, Gowen. grazie. Benissimo, quindi chi è arrivato? Ciao, ben trovato. Allora adesso ti diamo subito il microfono. Hello. Though you speak Italian, so it wouldn't be a problem, right? Proviamo. Mi ha dato un microfono. Allora, restiamo un po' in tema di ingranaggi, perché di che cosa ti occupi? What are you doing? I'm living in Trieste, very happy since 5 years, and make my hobby, my great passion.
The great passion I do is since 30 years, and I make steam locomotives, models of steam locomotives. Yeah, that's all. It's easy. It's easy, yeah. Allora, facciamo una breve traduzione. Ci sediamo? You Sì, want to sì, sit down? prego, yeah. Vive a Trieste da 5 anni, mi sembra di aver capito, no? Dove lui riesce a dedicarsi a questo suo hobby, che sempre chiamarlo hobby mi sembra sempre troppo poco, assolutamente, e si occupa di creare modellini di locomotive a vapore, steam. Allora io direi anche di dirci da dove vieni e come ti chiami. Where do you come from? I'm coming from Vienna. Vienna. My maker name is Garrett. The locomotives are called Garrett because Garrett was the engineer who makes these locos. Okay. And I'm also part of the Museum Campo Marzio di Ferrovia, grazie. And when the museum is open, I have my workshops there. Okay. And visitors can look at me when I'm working. When you work. Yeah. Oh, translation? Allora, Vai, Marco. Viene da Vienna, Sì. il suo nome come maker è Garrett, che praticamente Cosa vuol dire? È il nome dell'ingegnere da cui sono stati presi i suoi modelli. Sì. E se si va quando è aperto il museo della ferrovia, che è un museo che dovrebbe rimanere sempre aperto come tutti i musei, si può vedere il suo workshop dove lui lavora, per cui è visibile. 3 years ago, my workshop in the museum was in a wagon. In a wagon of 1930, an old post wagon, and I always open the door that everybody can visit. 6 years ago? Yeah. 6 anni fa il suo workshop al museo era in un vecchio vagone del 1930 delle poste, un vecchio vagone del treno. In che museo? Di che museo stiamo parlando? Il museo del ferroviario. Quello che abbiamo noi Sì. qui a Trieste. Campo Marzio. Campo Marzio. Ok. Allora, che cosa hai portato qui al Maker Faire? I think I saw the first poster of the first Mini Maker Fair, and I was very unhappy that I couldn't go to it. And the next year I said, I want to go to that fair. And I saw what the people are doing, and then I said, to the next fair, I will come with my locomotives. And this was very important for me. I was so lucky because till this time, some of my parts, I have to make the original parts, the first part, with plexiglass or with wood or with whatever. And here I learned to work with a 3D printer. And I got a lot of information. And after this Mini Maker Fair, I bought my first 3D printer. And today it's one of the important utility of my work, because there are a lot of volume parts, and all my parts are from metal, because the locomotives work with steam, and so you have to have metal parts, and I can do it with my own printer. Io ti fermerei perché sfido Marco a ricordare tutto. No, tutto. impossibile, però le cose fondamentali sicuramente sì. La cosa che per lui è molto importante, il fatto di partecipare al Maker Faire, è perché nel tempo i suoi primi prototipi non poteva contare su i componenti originali costruiti in metallo, ma doveva affidarsi al fai da te, per cui plexiglass e altri materiali che ovviamente lui poteva ricostruire dal punto di vista estetico, ma se parliamo di locomotive a vapore, naturalmente una cosa in vapore in plastica non è che è tanto affidabile, ma ha avuto la possibilità di conoscere altri maker che ovviamente la condivisione qui è evidentemente la parola d'ordine, ed è riuscito a costruire i modelli completamente in metallo, per cui assolutamente più funzionali. Perché dovrebbero venire da te i visitatori a vedere il tuo stand? Translation? Yes. Why should people come to your stand? What's curiosity, history? I give you an answer, very philosophic. Philosophic, romantic.
because you can see that a hobby makes happy. I'm burning for my hobby, for making this, and so you know sono pensionato, and normally people, friends of me, let's say, go a little bit down. You know what I mean? Yes, yes, yes. And this holds me up. Keeps you alive. I always keep a new technique for me, or so you can see that you can do in your pension Yes. fantastic things. Perfetto. Ha dato la risposta che ovviamente spiega tutto il movimento dei maker. Praticamente lui dice, io gli ho chiesto perché la gente doveva venire da te, no? Se c'è un motivo tecnico, se c'è un motivo legato alla storia, alla curiosità. Lui ha risposto giustamente, è un motivo più filosofico, perché effettivamente dice, sono in pensione e questo mio hobby semplicemente mi rende felice. E la gente che va a vedere quello che lui fa, naturalmente può raccogliere Felicità. questa esperienza, raccogliere la felicità. L'esperienza, la storia, le curiosità. sì, e la una bella felicità. risposta. Bella risposta. And 3 times ago, when the museum was open, I loved it when school classes are coming and looking at my work. And normally, so when they are 12 or 14, they have no interest. And I have 2 keywords to catch them. The first is I draw all my locomotives in a 3D CAD system. So I got 20%. And then I said, some parts I made with a 3D printer, and then I got 90%. Because that's the thing they are interested, not in the locomotives, in the technique. È molto interessante anche questo. Diceva che quando il museo era aperto e aveva l'esposizione, il workshop sempre aperto, c'erano delle classi che andavano a visitare. Ovviamente lui dice, ragazzi di 13-14 anni magari non sono tanto interessati alla locomotiva, al treno, no? Ai trenini più, no? Però diceva, si guadagnava circa un 30% di audience sul fatto che le progettazioni vengono fatte al computer col CAD. Per cui naturalmente si è definito pensionato, ma molto all'avanguardia sicuramente. Molto. No? E il resto il resto dei ragazzini molto interessati al fatto che la maggior parte dei pezzi, i prototipi, vengono stampati con la stampante 3D. Quindi per cui tutto di grandissima attualità su un argomento che collega alla storia. Quindi tutti i ragazzini allo stand number? What's your number of your stand? Number 4, I'm right on the right side of the steam bank. Okay. It's the steam area. Lo stand numero 4 per incontrare Gareth Maker. Helmut. My real name is Helmut Telefont, like telephone, but nobody believes it. Helmut Telefont. Sì. Grazie di essere stato con noi. Mi piace molto, grazie. Grazie. Ciao. Allora, potremmo coinvolgere il Lego? Dai, Lego? Vogliamo allora, il lo Lego. stand M38, Marco, lo vedo che sta arrivando, ci ha visti. Che bello. Difficile non vederci, perché siamo bellissimi. Perché No? tu sei bellissimo, Vabbè. cioè, io sono da corredo. Prego maestro. Ben trovato. Aspetta, mi metto a distanza e tolgo la mascherina. Assolutamente. Però ti si vede? Ti si vede nella... Dove mi c'è vedo? c'è la videocamera lì in diretta, siamo in diretta Sì, ok. su Facebook, Dove- penso. qua? Sì. Ok. Noi siamo qui. Benissimo. guarda. Ben trovato. Grazie. L'importante Allora. è che vedo il labiale per la traduzione. Sì. Adesso. Tutto in inglese. Da adesso in poi. Mi No, piace. dai, inglese no, per piacere. Vabbè. Da dove arrivi, chi sei? Allora, io sono Marco e noi siamo in 2, e siamo Marco e Francesca, veniamo da Gorizia. E il nostro hobby è costruire con Lego ed è sempre stato farlo, insomma, cioè è una cosa che ci siamo portati dietro da bambini. E abbiamo cominciato qualche anno fa, nel 2018, anche a portare le nostre cose in varie mostre che sono state fatte qua in giro. E quest'anno abbiamo avuto l'occasione di venire qui e abbiamo scoperto che qualcuno ci considera dei maker, mentre noi eravamo già stati come pubblico alla Maker Faire,
però abbiamo sempre visto cose molto tecnologiche, sì, quindi siamo rimasti un po' sorpresi anche, però in effetti poi quando ci hanno spiegato il senso che loro hanno per che intendevano per maker, in effetti noi un po' ci rivediamo, perché noi non ci limitiamo a costruire le cose che la Lego produce, ma usiamo... Seguire i libretti di istruzioni, Esatto, no? ma usiamo i loro pezzi per creare cose originali che spaziano in vari ambiti, che possono essere dai fumetti, ai cartoni animati, ai film, alla musica, a edifici storici realmente esistenti, che io ho fatto in piccola scala e ho portato qui, per esempio. Abbiamo fatto una mappa della regione, che è una mappa vera in scala, quindi è un uso il più vario possibile. Ovviamente il Lego lo conoscono tutti, più o meno, però vedere cosa si può riuscire a fare tante volte per le persone, per i bambini soprattutto, ma anche per gli adulti è una sorpresa, perché tante tecniche, difficili o facili che siano, si imparano col tempo, poi si vedono, si riescono a realizzare delle cose sempre più complesse, sempre più complicate, insomma, che poi vanno a ricostruire quello che è la nostra idea originale. Noi partiamo da un'idea. Quindi più o meno questo è il nostro... Io ho un sacco di curiosità da Sì, perché sul Lego... scatena tutto. Sul Lego li salvate, li costruite quanto grandi, dove sono, Sì, li ma disfate. sfonda proprio una porta aperta, perché Sì. quando ero piccolo Dio. esistevano i fustini del detersivo. Esatto, anch'io avevo il Lego Pieni nei ed erano pieni di Lego. Esatto. Io li avevo pieni di Lego e la cosa principale del Lego, secondo me, è il fatto che una volta i pezzi erano standard. Anche adesso, però ovviamente con le nuove tecnologie, con le nuove tecniche di stampa, la Lego ha potuto fare dei pezzi sempre più dettagliati, anche più particolareggiati. Noi non trattiamo per esempio Lego Technic perché è arrivato a un... Cos'è? Che è quello dove si possono costruire dei macchinari in movimento. Ok. Con ingranaggi, leve, comandi, Arduino dentro, c'è di tutto di più. Ed è una cosa che per me è diventata troppo ingegneristica. Cioè, è troppo difficile, non mi rilassa. Per me, per ora, il Lego è ancora un hobby e un modo per rilassarmi. Però rimane valido il fatto che i pezzi che io avevo quando avevo 10 anni sono ancora perfettamente compatibili con quelli che sono oggi. È cambiata un po' la plastica, ma per il resto... I buchetti sono quelli. I buchetti sono quelli. E quindi c'è qualcuno che per esempio si diverte a ricostruire le cose vecchie con i pezzi di oggi aggiungendo dettagli. Qualcuno che si diverte a costruire cose nuove con i pezzi vecchi, che è più difficile perché ovviamente hai meno dettaglio, però è una delle cose che si possono fare. Poi c'è chi si diverte a metterci dentro l'automazione, noi siamo limitati a una giostrina che gira, c'è chi si diverte appunto a fare le cose col Technic, che possono essere o basate sul movimento automatico, che ne so, le cose che vanno più di moda adesso sono dei percorsi con delle palline che vengono messe in un carrello che poi si muove, che poi torna e va tutto in automatico all'infinito. Sono cose dove ognuno trova il suo sfogo, il suo cosa costruire. A noi piace appunto ricostruire cose anche realistiche in certi casi, ed è bello poi fare il confronto tra quello e la realtà. Per dire una cosa che abbiamo fatto subito prima della pandemia, quindi a febbraio 2020, eravamo ospiti qui a Muggia in un'esposizione, e siccome venivamo a Trieste abbiamo fatto gli omini con Walter, Maxino. Eravate voi! Eravamo noi. Scoperti. Fantastico! Ovviamente siamo tornati a Trieste e Walter ha deciso di tornare nel nostro museo, perché ovviamente sono tutti pezzi Lego originali, quindi non abbiamo stampato e modificato niente. C'è chi lo fa, è una scelta anche quella, però andare a cercare il pezzo più simile possibile per ricostruire il personaggio per me fa parte del gioco. Sì, assolutamente. Quello Poi il gioco. noi dopo un po' di tempo le cose che abbiamo costruito le disfiamo. Purtroppo non c'è modo di tenerle per lo spazio e per il costo, perché comunque tanti mattoncini vuol dire anche un certo investimento. Però penso sia proprio nella filosofia del gioco. Sì, è nella filosofia il gioco del del gioco. Lego era così. I fustini si riempivano della roba. C'è qualcuno che ha costruito magari una cosa particolare che gli sta particolarmente a cuore e quella non la disfa mai.
Io ne ho un paio piccoline, qua ne ho portata una, che è il mio palchetto con i Kiss, che è una cosa che ho costruito per gioco, mi piace, mi diverte, la porto in giro ancora, e quella lì ne passerà di tempo prima che la disfi, perché per me è un po' l'inizio del nostro giocare anche col pubblico. Il palchetto con i Kiss? Sì, è una cosa, fantastica. È una cosa grande, insomma, vabbè, così. Dopo Potete vederlo, insomma, l'ho portato apposta perché è una cosa che anche è riconoscibile. Beh, chissà che domani non suoniamo un pezzo dei Kiss. Chi lo sa, se volete. A me piacciono, quindi... Poi io per esempio mi diverto quando andiamo a un evento a fare qualcosa di specifico per quell'evento. Con la Maker Faire non ce l'ho fatta perché tra il lavoro che a settembre, il lavoro a scuola, quindi con la scuola a settembre è un periodaccio, e il fatto che abbiamo avuto poco preavviso, non sono riuscito a creare niente di fatto apposta e non mi è venuta nessuna idea in così poco tempo. Quindi sì, anche questa è una cosa che io faccio, noi facciamo, e altri nostri colleghi costruttori non fanno, perché hanno le loro idee e portano quelle. Quindi ognuno fa le cose a modo suo. Noi facciamo anche cose molto grandi ogni tanto, qualcun altro si limita a cose più piccole, quindi la libertà di espressione, se vogliamo, è massima, perché veramente uno anche con pochi pezzi può fare tante cose e con pochi pezzi in più può migliorare molto. Quindi noi ci giochiamo molto anche su questo. Quindi qui al Maker Faire chi si avvicina al vostro stand, che ricordiamo il numero M38, sì, può vedere delle costruzioni. Sì, può vedere delle costruzioni già fatte, ovviamente. Sì. Non c'è niente di incollato, ci tengo a dirlo, perché qualcuno gli leggo li incolla e qualcuno deve incollarli, quelli molto vecchi. Noi non lo facciamo perché non ci piace, e anche per riutilizzare i pezzi, ovviamente. Certo. Sono costruzioni già fatte e finite, nel senso che l'idea di montare una cosa in fiera è molto complicata perché le realizzazioni di solito sono lunghe. Qualcuno lo può, per fare un paragone, potrebbe essere il fare un puzzle. Non è una cosa che si fa in 5 minuti, ma ci vuole tempo. Poi, siccome non siamo mai contenti, si disfa un pezzo, si rifà, quindi i tempi si allungano ancora di più. E allora noi portiamo fuori quello che è già pronto e già mostrabile. Siete hai detto? Di Gorizia. Cioè, Avete un luogo dove le persone possono venire da voi? No, perché abbiamo casa nostra. Quindi, ok. Noi facciamo in casa. Quello che facciamo però è ogni tanto partecipare a mostre, eventi, certo, anche sagre, cioè quando ci ospitano, sempre così, per mostrare quello che facciamo. Abbiamo un gruppo, non è proprio un'associazione, che si chiama FVG Brick Team ed è l'unico al momento della regione, che raccoglie un po' di appassionati. Abbiamo una pagina Facebook e lì uno può trovare informazioni, eventi, fotografie di tutto il nostro gruppo, appunto, di collaboratori, insomma, di amici, ecco, perché in fondo poi è anche un motivo per trovarsi, andare a mangiare la pizza, parlare, organizzare, quindi diventiamo amici in fondo. Quello che è un buon filo conduttore è che adesso abbiamo, i primi maker che abbiamo incontrato si muovono in ambiti completamente diametralmente opposti. Tutti, per fortuna, hanno lo stesso obiettivo: incontrarsi, stare assieme e condividere di persona la passione. Potremmo creare un decalogo di tutte queste. Ci rimangono degli stimoli, no? Delle filosofie di stare assieme, di condividere questa esperienza. Grazie Marco, volevi aggiungere ancora qualcosa? No, volevo dire una cosa, che forse noi siamo diventati dei costruttori Lego un po' atipici all'inizio, perché ci è piaciuto da subito anche l'interazione col pubblico. Quindi adesso ci siamo un po' limitati causa Covid, però di solito noi nascondiamo, non so, un personaggio famoso nelle nostre opere con cerca il personaggio famoso, che poi è un invito anche a cercare i dettagli. E non tutti i nostri colleghi lo facevano. Adesso che abbiamo cominciato noi, cominciano a farlo anche altri. Noi abbiamo imparato alcune cose da loro, quindi anche nel nostro caso, come un po' per quello che ho sentito prima, per il ragazzo che parlava del steampunk, c'è molta, non dico collaborazione perché ognuno costruisce per sé, però c'è un confronto continuo e un migliorarsi a vicenda, e quindi è un'altra cosa che a me piace di questo tipo di hobby, per quello che è diventato. Non è più solo un passare il tempo per me, ma è anche mettermi alla prova di fronte a qualcun altro e poi mostrare quello che riusciamo a fare. Certo. Super. Grazie di essere stato con noi. Abbiamo parlato di Lego, tu sei Marco e lo stand è l'M38. Senti, ci mandi
qualcuno degli altri maker. Noi abbiamo contattato, prima siamo andati, no, a vedere il 28, il 21, il 52, 62, qualcuno di loro, grazie. Allora io mi sposterei di qua perché di là c'è il sole. Contiamo su Gaia. Quindi porterei questa sedia per mettere il maker in mezzo, così lo vediamo, e poi io mi aggiungo qui. Sarebbe veramente bello raccogliere un po' di queste frasi, no? Sì. C'era prima il maker che arrivava da Vienna che diceva della felicità. Della filosofia Della felicità. Allora, io vorrei vedere se ci arriva il prossimo maker. Vedo che forse qualcuno sta arrivando. Vuoi che vado a vedere? Vado. Sì. Tanto forse il microfono ce la fa un pochettino. Questo per l'ospite. Andiamo a pescare il prossimo maker. Ci sono, allora, questo era l'M38, siamo qua, sono arrivata all'M28. Siete pieni di persone curiose, venite a fare l'intervista? Eccoti qua, vieni con me? Come ti chiami? Aliash. Ben trovato. Che cos'è? Già questo cartellino che hai attorno al collo è particolare. Questo è un badge, quelli che si chiamano badge, sono circuiti elettrici che sono a formato di badge, nel senso che esistono degli eventi che si chiamano hacker camps, nei quali appassionati come me e molti altri si ritrovano. E per entrare c'è il cartellino, e il cartellino è Sembra un po' che lo porti a guinzaglio, ma va bene. Bellissimo. Mi sembra... Allora, adesso ti diamo il microfono. Adesso arriva il microfono. Aspetta. Sì. Poi si sono Siediti. prenotati loro. Uno dietro l'altro. un dietro l'altro, bene. Sì. Grazie, eccoci. Eccoci, lo stava dicendo perché vedevo tutte queste lucette. Sì, è un po' fatto apposta per catturare l'attenzione, diciamo. Ed è funzionato, come è funzionato? Sì, infatti funziona molto spesso. Allora, lo stand vostro è il 28? È il 28, sì. Si chiama? Mittelab Trieste Hackerspace. E appunto è sede di cioè lì mostriamo la nostra associazione che si chiama appunto Mittelab e gestisce un hackerspace. Un hackerspace. Interessante. Questa materia tua, non so, forse tu lo conosci già. È un movimento globale, nel senso non ce lo siamo inventati noi, ed è un movimento che appunto serve a creare questi spazi fisici dove appassionati di elettronica, informatica e tecnologia in generale si incontrano per collaborare sui propri progetti. Una specie di club del libro, però applicato alla tecnologia. Ecco, lì abbiamo attrezzi, abbiamo componenti perché ognuno dei nostri soci possa lavorare sul suo progettino. Ecco. Da quanto tempo esiste questa? Questo l'abbiamo fondato nel 2016. Perché io mi ricordavo dell'inizio, avevo letto di questa cosa, avevo visto. Poi sì. Ne abbiamo fatto prima uno a Gorizia, poi adesso ne abbiamo fatto questo qui a Trieste, cercando magari un po' di persone in più, ed effettivamente ha funzionato, perché adesso abbiamo circa una 60ina di iscritti in associazione, anche se ovviamente non tutti arrivano ogni giorno in sede. Abbiamo anche un bel po' di soci remoti, nel senso che abbiamo soci in Germania, in Ungheria adesso, e sono soci che collaborano digitalmente, per così dire, cosa che abbiamo ovviamente potenziato durante il periodo di lockdown. Hanno delle sedi nei vari posti oppure singoli che da No, remoto? sì, sono singoli. Allora, il movimento degli hackerspace è globale, ci sono tanti hackerspace in giro per tutto il mondo. In Germania ce ne sono moltissimi. In Germania è un po' la culla del movimento, che è nato negli anni 90. Poi è stato esportato in America, lì ha avuto un altro boom. Infatti in America ce ne sono a San Francisco, ce n'è uno, a New York City ce n'è un altro, di quelli storici, ecco, che si chiamano NYC Resistor, quello a New York City, e Noisebridge, quello nomi abbastanza famosi nel circolo. In Italia ce ne sono ancora pochini, nel senso che in regione siamo
forse gli unici che si definiscono hackerspace. Ma anche cosa se- sono? Abbiamo detto? Di cosa si occupa? Sì, Cosa fa? sì, sono praticamente posti fisici dove appassionati di elettronica, informatica, tecnologia si incontrano. dei È una luoghi specie di proprio. Sì, sì, è proprio un laboratorio praticamente comune. condiviso. Ok. Esatto. Diciamo sono un po' fratelli dei makerspace o del Fab Lab, diciamo. Sono tutte Ok. realtà molto, molto simili, ecco. Sì, appunto noi siamo qui dal 2016 e ogni anno partecipiamo con molto piacere alla Maker Faire e a tutti i vari eventi tipo questo e questo. Al polso che cos'hai? Che questo- cos'hai al questo polso? è un altro badge di un altro evento al quale Ah. abbiamo partecipato, perché sì, ovviamente essendo tutti quanti appassionati, tutti quanti interessati, di solito quando succedono questi eventi facciamo macchinata, per così dire. Questo era un po' lontano, questo era poco sopra Berlino. No, in realtà questo era ancora più lontano, perché questo era nei Paesi Bassi, una centinaia di chilometri da Amsterdam. Questo qui, entrambi sono proprio dei camp, cioè tu parti con la tenda, ti monti la tenda in questo posto e sei libero di partecipare a conferenze, insomma, più o meno simile a questa cosa qui. Con la differenza, devo dire, che è uno dei pochi posti dove nella tenda, oltre alla corrente, se vuoi, ti porti anche il doppino, cioè Ethernet. Ci sono queste È l'unico, penso. sì. Ci sono queste che si chiamano data enclo nel linguaggio e sono praticamente delle postazioni tipo dei bagni chimici, ed è effettivamente un bagno chimico, che invece di avere, diciamo, anzi c'è anche la seduta ma è chiusa, e sopra ci appoggiano un bello switch da 48 porte per distribuire internet in tutto il camp. E questi sono camp che sono molto grandi, cioè stiamo parlando di 2.000, 2.500, 3.000 persone e viene fornita in maniera gratuita internet a tutti quanti. Bello. Sì, Molto bello. è una cosa molto bella perché appunto anche tutte queste iniziative, così come gli hackerspace, sono tutte basate sul volontariato. Quindi una settimana prima dell'inizio del camp ci sono già persone che portano i cavi Ethernet, portano la fibra perché c'è la fibra. Adesso parliamo di digitalizzazione qui in Italia, lì invece nel camp c'è la fibra che porta connettività a tutti quanti e quindi ci sono persone che montano tutta questa infrastruttura per una settimana, dopodiché smontano tutto quanto. E quindi al vostro stand M28 avete Sì. creato un hackerspace? A tutti gli effetti sì, nel senso che i nostri vicini che sono sempre co-organizzati, che sono quelli del Restart Party, fanno una delle cose anche molto importanti che si fanno negli hackerspace, cioè si riparano oggetti. E noi invece mostriamo un po' tutti i progetti che sono nati e sono creati all'interno dell'hackerspace e sono stati fatti dai nostri soci. Abbiamo procedo in ordine. Il primo è una serie di fucili per Lasertag. Lasertag è un gioco che è assolutamente non violento, dove l'unica cosa che ci si spara sono onde infrarossi, impulsi infrarossi, e quindi uno dei nostri soci ha realizzato questi bellissimi fucili col calcio in legno e tutto quanto, con una lente e con un sistema collegato via wifi, perché uno può, diciamo, sparare una specie di impulso pacchetto dati verso l'altro e se l'altro viene recepito, allora sei colpito, diciamo. Hai una serie di vite con un piccolo schermo e una serie di colpi. Si può fare questa cosa qui? Ecco, diciamo Piazza che Unità? per evitare, ecco, li stiamo soltanto mostrando, poi vedremo se si potrà giocare. Poi abbiamo un po' di tastiere meccaniche, questa è un'altra cosa molto interessante, cioè uno pensa alla tastiera di un computer come una cosa che vai a MediaWorld e per 10 euro ti prendi la tastiera, però in verità ci sono, come dappertutto alla fine, delle cose molto specializzate, delle tastiere che costano anche 400 euro. E c'è anche tutto un cult di appassionati che invece se li costruisce da solo, cioè si compra i tasti, ogni singolo tasto, si compra le schede, salda tutti i tasti e lì abbiamo due esempi proprio di questa cosa qui. Dopodiché abbiamo un altro esempio di cose che succedono all'interno dell'hackerspace è un socio dice: io vorrei prendermi una pressa per fare le spillette perché mi piace fare le spillette, la prendo, la lascio lì, chi vuole farsi la spilletta si stampa un pezzo di carta e si fa la spilletta, e quindi uno degli oggetti che abbiamo portato qui è proprio una pressa per le spillette.
quell'oggetto che avevate che sembrava tipo la macchinetta con le capsule per fare il caffè. Esatto, sembra un coso, oppure per tappare le bottiglie di vino o di birra. C'è quello, dopodiché abbiamo portato un po' di progetti misti, abbiamo un bellissimo display di quelli, non so se avete presente negli aeroporti vecchi. Che Ne hai uno appiccicato alla maglietta. No, non questi, non questo è quello. l'altro. Quelli che girano, che hanno tipo esatto, quelli là. Quello lì è realizzato interamente da uno dei nostri soci che ha visto questo progetto e si è stampato in 3D ogni flap, diciamo, no? Mentre tutto il meccanismo è realizzato con la tagliatrice laser che abbiamo in sede, quindi tagliato dal legno. E praticamente tutto quanto è governato da un circuito e ti permette di mostrare la tua scritta in sostanza. Dopodiché abbiamo anche un progettino che è ancora molto work in progress, che è un sistema automatico per dosare il detersivo e l'ammorbidente per la lavatrice. Cioè tu premi il pulsante e lui eroga la quantità giusta di detersivo e ammorbidente. Come mangiare per i gatti quando si va in ferie. Esatto. Fantastico. Allora, in conclusione, ti va di fare un invito al tuo stand? Sì, ma certo, io invito tutti quanti che mi hanno ascoltato a passare allo stand M28, che è in quella direzione là, dove potete vedere tutti questi oggetti di cui ho parlato e anche qualcuno in più, ma soprattutto, oltre a questo, vi invito nella nostra sede in via Molino a Vento 154 a Trieste, ogni lunedì e mercoledì dalle 20 di sera in poi, a farci visita direttamente in sede. Benissimo, siamo a portata di... Sì, siamo vicinissimi. Sì. Grazie. Grazie a voi. Grazie, ben trovato. Grazie. Facciamo subito il cambio, Marco. Allora io vengo vicino a te, vi vedo in attesa, ben trovati, accomodatevi. Adesso vi arriverà ancora un microfono. Oh. Finalmente. Poi possiamo metterci d'accordo sul prezzo della sedia, se ti serve. Come se fosse tua. No, se gliela vendo non è più mia dopo. Ciao, ben trovati. Chi siete? Allora, io sono Camilla. Io sono Federico. Ed è del Mittela. Parla al microfono, così ci sentono anche che siamo in diretta Facebook, vero? Sì, sì. Penso. Allora, avete detto Camilla. Federico del Mittelab, l'associazione che ha parlato prima. Ma tu sei Camilla di Restart? Sì, esatto. Io sono Ornella, ci siamo sentite questa Ben trovata, bello, adesso parliamo di una cosa molto curiosa, bella. Sì, una cosa che non penso era mai stata ospitata alla Maker Fair. No, io non ho sentito mai parlare. È il primo anno che si fa, ma so che a Trieste la fanno già, il Mittelab l'ha già fatta e la farà anche nel prossimo ci sono stati degli eventi in passato, sì. Continueremo Quindi a farli. Trieste è già abituata a iniziative di questo tipo. Allora, che cosa avevate desiderio? Volevate raccontarvi adesso? Facciamo una chiacchierata così? Perché ho visto che avete uno spazio anche dedicato. Voi siete dell'M12? Sì, M12. C'è proprio previsto uno spazio, me lo farete dopo? Lo fate dopo qui? Penso alle sì. 16:50, giusto? Le esperienze delle repair party? No, lo facciamo adesso? Siete qui per questo? Vabbè, sì. Benissimo. Okay. Anticipiamo i tempi. Allora, si chiama Restart Party o Repair Party? Allora, si chiama Restart Party perché diciamo, prende il nome dall'associazione che ha inventato questa tipologia di eventi e che è il Restart Project, che è nato a Londra nel 2012. Appunto da un italiano che anche da un italiano sono due gli inventori di queste iniziative e appunto uno dei due è italiano. Io ho avuto anche il piacere di parlarci, è una persona gentilissima e sarebbe stato bello averlo qua, però il Covid ha un po' limita. E quindi sì, appunto è nata a Londra nel 2012 e ha ideato questa serie di eventi che appunto da allora si sono diffusi praticamente in tutta Europa. Ci sono comunità di restarters davvero ovunque, anche in ogni grande, più o meno grande città d'Italia c'è una comunità di restarters e qua a Trieste è proprio quella del Mittelab. Invece poi esiste diciamo
la parola repair invece è abbinata al caffè, quindi si chiamano quest'altra tipologia di eventi, repair caffè, però sono simili come, diciamo, come concetto, più o meno sono la stessa cosa, giusto? Sì, sostanzialmente sì, con le modalità. Sì, sì. Federico sei tu. Federico, allora, sì. stai vicino al microfono. Sì, mi scusi. Allora, raccontateci, Federico, che cosa è già successo qualcosa? Voi siete qui ormai sì. da 2 orette, no? Sì, ci sono arrivati delle persone con degli oggetti da riparare, alcuni ce li aspettavamo perché per avere i primi pezzi di ricambio, gli attrezzi, noi abbiamo creato un form che le persone potevano compilare per avvisarci prima, perché certi oggetti come, non so, ad esempio un telefono con uno schermo rotto ha bisogno del suo pezzo di ricambio. E quindi una bambina di 9 anni si è riparata da sola praticamente un robottino giocattolo, ha fatto anche la stagnatura. Adesso, questo pomeriggio? Questo pomeriggio, sì, è stata molto brava. Poi dopo è passato un signore con una macchina per rasare la barba. Per rasare la barba, che lì è bastata aprirla per vedere che era tutta immorchiata di schifezze. Quindi, però questo è importante perché la gente spesso è spaventata dall'aprire l'oggetto, soprattutto se c'è ancora la garanzia, o in generale da riparare, quando in realtà in molti casi è semplice e che la gente non sa che è semplice e quindi non ci prova neanche. Prima dicevamo il telefono, uno pensa al telefono come un oggetto complesso, però per certi aspetti basta davvero in molti casi andare su internet, cercare il video della persona che lo smonta, che ti fa vedere come si smonta passo passo, prendere il pezzo che dovevi sostituire, cambiarlo, riassemblarlo, in molti casi funziona. In questo caso bastava dargli una spazzolata, un po' di olio di gomito e quindi è anche un po' lo scopo dell'iniziativa, cercare di portare le persone a ripararsi le cose per fargli vedere che in molti casi è facile, in altri è un casino. Però nella maggior parte dei casi davvero sono problemi banali. È passato un ragazzo con una macchina fotografica, c'erano i contatti che erano un po' ossidati. Tra l'altro gli si era appena rotta, cioè non era programmata, l'ha accesa e non funzionava e quindi proprio è capitato nel posto giusto, al momento giusto. Esattamente. Quindi è andato benissimo, Camilla, che noi prima abbiamo intervistato Mittelab. Sì, proprio no, prima di infatti voi. è stato perfetto. Perché loro hanno creato lo spazio e voi vi siete inseriti. Ci siamo, cioè io mi sono appoggiata a loro perché Sì. anche Federico fa parte del Mittelab, quindi Ok. è stata una collaborazione per me fortunata. Allora diciamo anche a chi ci sta guardando magari da casa, no? Su Facebook, che c'è questa possibilità del form, del modulo, dove si trova online per poter portare magari anche domani, no? Anche domani ci sarà. Sì, anche domani ci siamo, assolutamente. E allora sia sul sito della Maker Faire c'è proprio una pagina dedicata a Restart Party, oppure appunto sui social della Maker Faire. Se si risale al post in cui è pubblicizzato il Restart Party, si può risalire tranquillamente al link. Il link che comunque è repair.mittelab.org. repair.mittelab.org, che ormai c'è talmente poco tempo per prendere i ricambi che vi direi fate che portarci le cose e vediamo cosa si riesce a fare, dai. Allora, lo diciamo di nuovo, anche qua, sai Marco, c'è questa filosofia dello stare assieme, perché parti ha un senso, no? Tu l'hai detto, no? Che è nato a Londra. E diciamo che appunto di solito poi io mi sono andata a sbirciare un po' le foto dei vari eventi che hanno fatto negli anni e c'è proprio anche la parte di festa, no? Di bere e mangiare insieme, però appunto quest'anno sempre causa Covid, quella parte dopo aver riparato è meglio bere. Esatto. Prima si ripara, poi si beve. Sì. Almeno cose alcoliche dopo, cose non alcoliche anche prima. Però appunto lo SCOL, diciamo l'idea che sta dietro a questa serie di eventi è proprio quella di condividere, no? Più che le conoscenze pratiche, teoriche, quelle pratiche. Infatti appunto come è successo prima con Alice, non era Federico che riparava il robottino, ma era Federico che aiutava Alice a riparare il robottino. Quindi, e poi appunto quello che uno spera è che poi le persone non solo imparino a riparare i propri oggetti, ma che proprio diventino restarters in grado di trasmettere queste
queste conoscenze. Stiamo E- intervistando le persone che mi toglieranno il lavoro. Perché? Di che lavoro? Cosa fai, Marco? Perché io sono un tecnico Apple, per cui riparo iPhone. No, però devo dire la verità, cioè effettivamente il messaggio è giusto, hanno ragione, cioè non è, come ho detto prima, il filo conduttore rimane lo stesso, io sono qua, però tutte le domande che facevo a chi abbiamo intervistato prima mi metto tra gli informatici vintage, cioè nel senso che quanto è stato spinto in avanti il consumismo su questi oggetti è assolutamente, secondo me, fuori da qualunque concezione che la mente umana dovrebbe... Ma infatti molti che avere. spingono per queste cose, anche il discorso del right to repair, sono anche i riparatori stessi, perché spesso i riparatori non possono riparare degli oggetti di determinate marche perché non possono avere i pezzi di ricambio. Ma infatti, ma questa è una cosa che tante volte, cioè, adesso non è, cioè, non usciamo neanche dall'argomento, però effettivamente c'è l'ignoranza, nel senso si ignora anche quello che i tecnici ufficiali o i laboratori ufficiali possono fare, perché poi ci sono anche implicazioni di tipo di sicurezza, di garanzia, per cui naturalmente ci sono tanti casi in cui mi ritrovo magari un telefono che tecnicamente è riparabilissimo, ma io non lo posso fare, no? Allora va bene, cioè a livello proprio di comunicazione, io tante volte ovviamente non posso spingere nessun cliente ad andare in un posto non autorizzato, no? Devo fermarmi lì a livello di comunicazione, perché si ricopre un ruolo che ovviamente è mediato dalla struttura, dalla posizione ufficiale. Però sono d'accordissimo sul fatto che tante cose sono comunque riparabili quando una posizione ufficiale ti direbbe di cambiare macchina, no? Per cui, cioè, secondo me ben venga un'iniziativa di questo tipo. Ma infatti ci sono tutta una serie di novità anche normative a livello sia europeo ma anche americano, non so se era uno degli argomenti, è una cosa secondo me molto interessante, che vanno proprio in questa direzione. Cioè adesso, forse per la prima volta, nelle direttive dell'Unione Europea per l'ecosostenibilità, si considera anche la fase di produzione e smaltimento dell'oggetto. Come E no? quindi si inizia a parlare di cercare di aumentare la vita dei prodotti, di renderli più riparabili. E poi, non so se avevate sentito dei problemi con i trattori negli Stati Uniti, che c'erano sti trattori. Di trattori, sì, quelli dell'orto. Sì, non come quelli che girano qua magari verso il Friuli, che ti trovi si in vedono mezzo per alla strada, sì. No, sono molto più complessi, sono con GPS, sono delle macchine complesse. Negli Stati Uniti hanno questi trattori Che si usano in agricoltura. si usano in però. agricoltura, esattamente. E il problema qual era? Che solo la casa produttrice poteva andare a riparare questi trattori, quindi i poveri contadini si ritrovavano magari mesi senza il trattore. Quindi un conto, se parliamo del nostro telefono, no? Un conto è uno strumento di lavoro, un contadino che non può lavorare perché non può magari anche solo premere un pulsante per far resettare una cosa, non lo so, anche una cosa semplice. Sì, sì, sì. E questo ha smosso Biden, e adesso comunque la cosa sta passando per l'FTC, che sarebbe l'antitrust americana, e hanno preso misure in questo senso. Che poi dall'altra parte il problema è comunque anche dal lato del consumatore sapere anche prima se una cosa si può riparare o no, perché magari molti di noi comprerebbero un oggetto che non ha questo tipo di restrizioni, no? Certo. Che magari è più facilmente riparabile, però non lo sa. Se chiedete qua magari è pieno di smanettoni, la gente si guarda i video delle persone che Come smontano no? le cose prima Come di comprarle, ma non possiamo aspettarci questo dall'utente finale, no? Dalla persona che compra l'oggetto. E quindi in Francia adesso c'è l'indice di riparabilità, c'è questa scala, un punteggio da 1 a 10 che informa l'acquirente prima che compri l'oggetto quanto quell'oggetto sarà riparabile in futuro. Sì, infatti sarebbe buono Bella farlo cosa, praticamente ovunque. Adesso è iniziato in Francia e speriamo Si diffonda come... Beh, questo è come anche un risparmio, è un supporto a livello sostenibile, Sì, no? sì. Allora, quali sono gli oggetti che possono portare le persone al vostro stand qui questi giorni?
Allora, non i frigoriferi. Troppo grandi, no? Volendo, sì, però è un po' complicato. No, allora, praticamente accettiamo di tutto, facciamo quello che possiamo fare, insomma. Accettate di tutto. Poi se possiamo ripararlo, lo ripariamo, se non si può Si fare, prova, ecco. ci possiamo provare. E poi appunto, magari se non si può riparare seduta stante, si potrà riparare al Meet Lab in futuro. Sì. Infatti abbiamo fatto degli adesivi con scritto riparato per gli oggetti che abbiamo riparato e poi riparato Sepol per gli oggetti che magari adesso non possiamo riparare, ma che comunque si potrà fare. Abbiamo fatto la versione triestina del... Allora facciamo un appello, ci state sentendo? Allora se qualcuno ha in borsetta, in tasca, qualche oggetto che vorreste imparare a ripararlo, dovete andare allo stand M12, a quello che è lo Restart Party. Restart Party. Troverete delle persone che vi aiuteranno ad imparare a riparare. Esatto. Potrete diventare tutti e tutte restarter. Restarter, Abbiamo che anche bello. la targhetta per farsi il selfie con scritto restarter, quindi diventa ufficiale la cosa. Non andate a farvi rammendare i calzini perché... Però lo fanno, Usati. Nei reper Lo café fanno. spesso c'è anche chi si mette a far cucito. Anche Però quello- il cerchio si chiude, perché prima uno dei maker, l'eccellenza, ha detto: se un bambino rompe un giocattolo lasciatelo fare, perché lui sapeva che dopo arrivavano loro. Ha detto: quando il gioco è rotto lo portate da loro e il bambino si sentirà Non più manca, maker. non manca niente. Non manca Ma niente. infatti prima il ragazzo, quello che fa i suoni, quello che è proprio di fronte a noi, è venuto vicino a me e fa: ma quindi se mi si rompe qualcosa posso portarvelo? E quindi sì. Fantastico. Allora, Camilla, come mai avete due scritte differenti sulle magliette? Allora, perché... Perché lì c'è scritto, sulla maglietta di Federico c'è scritto Right to to repair. repair. E abbiamo chiesto. E invece sulla mia c'è scritto Fixing the Planet, perché ovviamente queste iniziative sono nate proprio perché la tecnologia ha un impatto, diciamo, abbastanza importante sull'ambiente e quindi sono nate proprio per cercare di ridurre questo impatto sia dal punto di vista dei rifiuti elettronici, perché ne vengono prodotti milioni di tonnellate ogni anno e appunto continueranno ad aumentare. E tra l'altro sono la tipologia di rifiuti solidi che cresce più velocemente cioè la più veloce. Confermo, con tutto quello che spedisco via per il riciclaggio quando riparo. Sì. E poi appunto non solo per la questione dei rifiuti, che magari è quello un po' più palese, no? Che uno può immaginarsi più facilmente, anche tutta la parte di produzione è un problema dal punto di vista dell'ambiente. Infatti, per esempio, per quanto riguarda i telefoni, circa il 90% dell'impatto ambientale di un telefono deriva proprio dalla fase di produzione. E quindi appunto riparare gli oggetti significa aumentare la loro durata, la loro vita, e quindi si riduce la domanda di prodotti nuovi, quindi si riduce la richiesta di materie prime, si riducono le emissioni, si riduce la quantità di acqua che viene usata o comunque sporcata e che quindi non... Ma nel corso dell'attività non avete sentori, tra virgolette, che possono arrivare per, insomma, passaparola o comunque per rubando qualche informazione sul fatto che le aziende vi odiano magari per questa cosa qua? Oppure se le aziende dicono sì, non siamo pronti, ci stiamo pensando, ci adegueremo, se è una cosa che viene... allora che ci sono sentimento, state se vi ritorna? A me sinceramente quello che pensano le aziende non interessa molto, più che No, altro cosa fanno, però effettivamente lo stanno facendo. C'è ad esempio la Apple, che è stata una delle aziende più criticate in questo senso, insieme anche alla Microsoft per il suo Facebook. La Apple, diciamo, gli AirPods li devi buttare via perché hanno la batteria che è saldata. Hanno fatto adesso un programma che permette di avere gli schemi e pezzi di ricambio per oggetti fuori garanzia anche al di fuori del loro circuito interno. Quindi si stanno muovendo, quanto sia per motivi di immagine, perché comunque adesso, diciamolo, si sta un po' cavalcando questa cosa perché c'è più sensibilità anche da parte delle persone verso le tematiche ambientali.
Se loro lo fanno per immagine o per buona volontà, basta che lo facciano. E per me va bene, sinceramente. Anche perché, voglio dire, l'autoriparazione è una delle possibili strade, no, che si possono seguire per cercare di affrontare il problema, e ovviamente non è l'unica, quindi fa parte di un insieme di azioni che comprendono anche le aziende, quindi le aziende dovrebbero accettare, perché appunto sono cose complementari, non per forza devono scontrarsi, ecco, quindi secondo me è una delle possibilità e bisogna accoglierla. Fa parte del processo evolutivo poi questo, è da accettare assolutamente, bisogna andare avanti insieme. Sì. Allora, c'era ancora qualcosa che volevate aggiungere sul vostro lavoro prezioso che portate avanti e che porterete avanti questi 2 giorni, no? Fino a domani. Sì, anche domani, speriamo nel tempo, perché... Ma sì, dai, noi siamo qua, ma in realtà potremmo andare avanti a parlare per ore. Perché Tipo, l'argomento... dire cosa? Tipo? Mi sei messo in un guaio? La cosa più curiosa che hai riparato. La cosa più curiosa che ho riparato? Sì, che hai aiutato a riparare. Qui a Repair Party? Ripari anche tu impari ad imparare. Qual è il tuo ruolo, Camilla? Io imparo. No, io non sono una riparatrice, io ho avuto l'idea. Organizzi, hai avuto l'idea. E ho organizzato, però senza di loro non ce l'avrei fatta. Un videocitofono, ma per il semplice fatto che era un vecchio videocitofono che il nostro elettricista di casa ci aveva fatto un preventivo di tipo 5.000 euro per ripararlo, perché doveva cambiare tutti i cablaggi della casa, eccetera, eccetera. Io anche l'ho aperto e c'era una fiammata nera attorno a un transistor. Era palese. Io sono abbastanza ignorante, però l'ho staccato, ho visto per 60 centesimi si trovava il ricambio messo dentro come nuovo. Quella è la cosa che mi viene in mente più simpatica, perché sembrava una roba, un'impresa titanica, sì. No? Dici 5.000 euro per... così, invece era pochi centesimi di componente. Pochi centesimi di componente? Pochi centesimi, ma perché spesso appunto, come diceva, non si può andare a riparare direttamente la scheda. Il professionista deve prendere tutto il pezzo e sostituirlo. E se quel pezzo lì non esiste più... Sì, la cosa si butta in teoria. Si butta, e poi se tutto il resto funzionava in funzione di quello, bisogna cambiare tutto. Esatto. Siete preziosi, mi pare di capire che siete preziosissimi. Poi in un momento come questo abbiamo veramente bisogno di non buttare le cose, di poterle riparare. Grazie. C'è ancora qualcosa, Camilla, che vuoi aggiungere? No, speriamo di riparare più cose possibili e... Niente, Se seguite l'indicazione della maglietta, venite a chiederci di parlare. Sì, forniamo così, dispensiamo parole volentieri. L'invito, invitate la gente a venire. Stand numero 12. Stand numero 12. Venite a riparare le cose, è molto divertente, vedete come sono fatte dentro. Se non le avete rotte, potete far finta che siano rotte e le smontiamo comunque, se volete vedere come sono fatte dentro. E molti lo fanno, molti prima di... Per curiosità. A rompere per riaggiustare. Sì, ognuno ha i suoi buoni motivi, alla fine anche la parte ludica è importante. Ci sta. Grazie quindi. A voi. Grazie a Camilla Tuccillo e Federico Meloda. Ecco, per occuparvi di tutte queste cose da riparare, per aver ideato qui, di averlo portato qui, Restart Party, che sia una grande festa, anche se non possiamo mangiare, condividere il cibo, eccetera, però che sia comunque una grande festa. Speriamo di sì. Noi ci impegniamo. Bene, stand 12. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Ciao. Buone attività. Grazie. Buoni incontri. Cosa dici, Marco? Adesso è arrivato il momento di... Sì. Grazie, che meraviglia. Allora, a brevissimo avremo Giulio Pompei di Do You Speak Science, che è un canale di YouTube molto bello, molto seguito, in cui lui spiega principi della scienza con degli esperimenti scenografici. Si sta preparando, per cui i bambini, che tu chiamerai con molta più enfasi di me,
accorpatevi qua davanti, non troppo vicini ovviamente, per seguirlo. Super. Benissimo, io tra l'altro l'ho incontrato prima. Sì? Sì, allora mi ha detto che si chiama Giulio, vero? Guarda, Giulio hai detto, no? Giulio Pompei, sì, è venuto qua, mi ha mostrato un'idea, un progetto, una cosa bellissima che hanno fatto, per cui sta per arrivare. Vediamo se arriva subito. Arriva subito oppure facciamo tempo ancora ancora un altro maker con qualcun altro? Intervista. O aspettiamo avevamo in Giulio? lista? Giulio Pompei, ci sei? Basta sti due. Allora, noi abbiamo parlato. No, devi spegnere, casca. Stavo guardando, Marco, chi avevamo contattato prima. Allora, Giulio arriverà dopo. Facciamo il tempo, sta arrivando adesso? Ah, benissimo, ottimo, benissimo. Allora adesso ti racconto l'esperienza con Giulio. Forse tu ti ricordi una delle edizioni scorse del Maker Faire. Giulio aveva portato sul palco un oggetto, metteva dentro delle cose. Eccolo! Niente schiume. Stavo raccontando dell'esperienza con le schiume. Storie, interessantissime. Arrivi subito. Grazie, sì, arrivo subito. Sì. Parleremo anche di queste schiume. Volevamo fare un piccolo esperimento che magari ci aiuta anche a coinvolgere. Allora non dico i niente. più piccoli. Allora chiamiamo i bambini. Sì, Dai, li arrivo aspettiamo. subito. Grazie. Bambini. È arrivato il momento di ascoltare una storia e di giocare un po'. Ci sarà tra poco un personaggio curiosissimo. Un po' strega, un po' fatta, no? Va bene tutto. Per cui dai, anche zii, cugini, genitori, prendete tutti i bambini e portateli qui. Siamo qui proprio di fronte Vicino alla fontana. Sì, vicino alla fontana, qui davanti il municipio, guardando il mare sulla sinistra. A Trieste. A Trieste, sì. Aspetta che vedo se sono qui. Sì, ci sono. Allora, un po' di bambini sono arrivati, eh? Ciao! Come vi chiamate? Come? Greta, ciao Greta, tu? Penelope. Che bel nome. Clarissa. Alessandro, poi il tuo nome? Samuele. Lara, ho detto bene? E tu come ti chiami? Oh, un po' di timidezza. Alessandro, ciao. E tu? Ciao. Ti chiami? Marisa? Matilde! Ma non avevo visto i genitori. Amore, ciao! Che carini che siete, benissimo. Cercate magari qualche altro amichetto, magari arriva ancora qualcuno, no? Ci sei anche tu, ciao, come ti chiami? Sì. Dario? Davide, ciao Davide. Bene. Poi c'è qualcuno, eh? Bambini, ci siete? Non avete paura, non abbiate paura. Un poco inquietante sono, sì. effettivamente, sentire così. Allora, che arrivassero altri bambini, è arrivato il momento. Che abbiamo fame. Ucci. Sento odor di Cristianucci. Guardate cosa sta preparando. Ma cosa farà Giulio oggi per noi? Io stavo per svelare cose, invece no, sei arrivato. Ma quasi arrivati tutti gli oggetti, oggetti che poi tra l'altro sembra che possiamo avere in casa anche. Sì, sembrano cose molto comuni. Venite, che sta per accadere qualcosa di particolare.
parlare, venite di qua, siamo di qua. Siamo qui dalla zona, dalla parte del Despar, dell'Harris. Ah, sì, adesso sì. Anche prima ero... No. Allora, buonasera a tutti. È un po' di anni che arrivo su questo palco, o meglio, su questo è intanto un onore e vorrei fare ancora i complimenti agli organizzatori della Maker Faire, perché portare questa fiera in questo luogo che secondo me è meraviglioso non è da poco, e quindi vorrei anche ringraziarli per l'opportunità di essere qui. E le altre volte eravamo nella sede ufficiale del CTP, esattamente, e abbiamo fatto un po' di esperimenti. Quest'anno sono in una veste un po' particolare, perché come tradizione ho portato il camice e degli esperimenti che fra poco faremo uno che è sempre stato tra i più in voga, più simpatici, che è sempre piaciuto a molti dei più piccoli, e li coinvolgiamo nel fare questo esperimento. Se hai bisogno di aiuto, noi ti facciamo da valletti. Quindi andiamo a coinvolgere anche i più grandi, ho capito già dove andiamo a parare. E quest'anno sono anche qui per presentarvi questo esperimento, e forse qualcuno di voi dice: ma come un esperimento? Quello è un libro. Infatti è un esperimento scientifico letterario. Allora, qual è stata l'idea? Insieme ad una casa editrice che si chiama Vele di Carta, abbiamo voluto unire questi due mondi che di solito sembrano un po' distanti, il mondo scientifico e il mondo letterario. Come si fa a fare una cosa del genere? Abbiamo indetto un concorso, e in questo concorso i ragazzi dovevano scrivere dei racconti ispirati a reali principi scientifici. Quindi che cos'è un atomo, che cos'è un terremoto, le galassie, l'universo, ma andare a stravolgerne il significato. E da questo esperimento letterario ne sono usciti 18 racconti, appunto racconti raccolti in questo libro, di cui il vincitore ci ha parlato della solitudine di un elettrone, no? Questi elettroni che sappiamo, no? Poverini, stanno lì, girano, che cosa fanno? Magari hanno anche dei sentimenti. Quindi è un libro che va letto in maniera molto leggera, chiaramente, senza nessuna pretesa letteraria, ma che ci permette di vedere il mondo della scienza da una prospettiva differente. Di questo magari parliamo fra poco, se ci sono curiosità, ti chiederemo di tutto. Perfetto, Sì. anche se volete leggere degli estratti, non so se può interessarvi. Certo, come no? Nel frattempo passiamo si trova alla parte Giulio? pratica. C'è la possibilità di avere i libri poi? Il libro è ordinabile online dal sito della casa editrice veledicarta.it. A breve sarà indetta la seconda edizione, e con tutti i dettagli, insomma, troverete anche lì le informazioni. La prossima settimana avremo una presentazione ufficiale e premiazione dei vincitori della prima edizione. Dopo ne parliamo più nei dettagli, anche perché oltre ad esserci racconti ci sono anche delle spiegazioni, no? Scientifiche. Sì, volevamo proprio unire queste cose, quindi sarebbe stato un peccato fare solamente la parte letteraria, e abbiamo unito una parte scientifica ufficiale, in cui ci sono un paio di pagine dedicate ad una tematica. Faccio un esempio: 2 pagine dedicate alla spiegazione dell'acqua, che cos'è, la molecola, perché è importante, e in seguito c'è un breve racconto ispirato proprio all'acqua, in cui l'acqua diventa un supereroe. Infatti ha parlato di Aquaman, che non è quello della Marvel, ma ne ha creato uno tutto suo, questo studente. Senti Marco, ci avviciniamo all'estintore, che non si sa mai. Sì, per chi non lo sa, ne abbiamo fatte veramente tante su questo palco della Maker Faire di Trieste. Tra fumi, schiume, fuoco, abbiamo fatto un po' di tutto, ma questo qua è un esperimento semplice. Allora, come mai ho scelto un esperimento semplice? Non
Per farlo a casa! Dovete prendere tutte le Esatto. istruzioni e farlo a casa dopo, a casa delle Esatto. nonne, delle zie. Esatto, quindi non confondiamo la semplicità Nelle case più con belle. una cosa banale. In realtà questo esperimento è molto simpatico ed è un invito perché possiate ripeterlo a casa. E l'unica cosa che vi serve sono due cose in realtà. L'aceto, che io adesso magicamente cercherò di gestire tutto con una mano, che è molto Vuoi più che ti, complesso. vuoi che ti teniamo il microfono? No, ce la No, faccio. ce la fai. Per adesso Vabbè, ancora ce la sì. faccio. Vediamo come va. Prendiamo l'aceto, normalissimo. Io lo sottolineo questa cosa perché negli anni che incontro le persone nelle fiere c'è sempre quella curiosità, dice aceto, ma dove l'hai preso? No, è aceto, tranquillo, aceto. Di vino bianco. Esatto, sì, sì, lo possiamo anche far annusare, facciamo la prova come fanno aceto, quindi abbiamo la conferma dal pubblico che è aceto e prendiamo il bicarbonato che non facciamo annusare perché tanto è inutile. E che cosa succede dall'unione del bicarbonato e dell'aceto? Questa è chimica seconda liceo, una volta me l'hanno detta a scuola, però me lo so dimenticato o ero assente. Quando uniamo bicarbonato e aceto avviene una reazione chimica in cui si sviluppa un gas dell'anidride carbonica. Eccolo qua. Fa tutto un... Vabbè, speravo si sentisse, non credo si sia sentito. Ok. Tutto questo rumore che voi sentivate sono le bollicine di anidride carbonica che cercano di volare via. Nessuno le trattiene e di fatto se ne vanno. Arriviamo all'esperimento. Guarda quante persone si sono radunate, finalmente iniziamo. Ma non sarà pericoloso? Sì, Mandi un avanti. momento di brivido. Cioè, va avanti. Bisogna creiamo un po' di suspense e tra poco qualcuno di voi verrà chiamato sul palco per ripetere l'esperimento. Vorrei sia uno dei più piccoli, però vorrei anche che prima di andare via ci fosse qualcuno dei più grandi Sta guardando noi. che abbia un po' di coraggio. Sì? Di fare Allora, cosa? Dobbiamo prendere un barattolino ermetico, questi sono i barattolini un po' vintage che venivano usati per i rullini, ma ormai se ne trovano di tutti i tipi. L'importante è che sia un barattolino ermetico, il che significa che il tappo regga un pochino la chiusura. Ci mettiamo l'aceto di prima. Dentro il barattolino. Dentro il barattolino stai mettendo l'aceto. Ma nel barattolino non c'era nulla? Assolutamente no. Vuoto, vuotissimo. 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 Prendiamo un pochino, una puntina di bicarbonato, che detta così sembra un po' una ricetta. Per digerire. Quindi vedi come sta cosa così semplice, piano piano. Mamma mia, mo che deve succedere? Un'esplosione atomica. No. Allora, vediamo un po'. Devo liberare un po' il tavolo. Ti serve che prendo in mano qualcosa? Sì. Ti faccio da assistente. Marco è tutto contento se io ti faccio da assistente. Poggio qui il bicarbonato, poi dopo lo posso usare anche. No, c'è l'acqua, lo metto qui. Ok, io mi sa che devo smettere questa cosa di una mano sola e passerò il microfono perché altrimenti non si può fare. Allora, dunque, adesso metterò il... Ok. Allora, metterò il bicarbonato dentro il barattolino e velocemente lo vado a chiudere. Visto che è ermetico, che cos'è che aumenterà? La pressione, benissimo, brava mamma, e questa pressione porterà ad una piccola esplosione che per i più piccoli di solito è l'apoteosi della scienza. Oddio! Dai! Ma velocissimo! Bravo! Grazie. Giulio Pompei! Ho detto giusto, dal no? progetto che si chiama Do You Speak Science, e qualcuno prima ha detto che anche su internet, infatti racconto la scienza su internet, lo trovate come Do You Speak Science, lo trovate sia sul sito internet che su YouTube.
E l'idea è quella di raccontare la scienza con un linguaggio un pochino più leggero, senza troppi costruzioni accademiche, insomma, che poi sono importanti, per carità, però è un modo per avvicinare le persone al mondo scientifico. Detto ciò, passiamo ai volontari. C'è qualcuno di voi che vorrebbe fare questo esperimento? Eccolo Già vedo lui! qualche No, guarda, mano cioè, alzata. siamo tutti bambini. Vediamo un po'. Vuoi venire te? Allora, un applauso di incoraggiamento. Come ti chiami? Alessia. Ah, ok, Alessia, allora lo zaino magari lo posiamo sulla sedia così sei libera con i movimenti. Sì, Si sa anche mai, me. deve scappare dall'esplosione. Vanessa? Vuole un po'. Vanessa ti chiami? Alessia, scusa. Alessia, Scusa, ho capito Alessia, male. non ci Alessia. Ciao. Il microfono. Aspetta un attimo. Come ti... Guarda. Aspetta. Allora, Alessia adesso ha fatto un mini tutorial, non so, guarda quanti sono diventate le persone nel frattempo, grazie alla vostra attenzione. E Alessia in questo momento si sta allenando, fallo un'altra volta, a chiudere ermeticamente questo barattolino, perché il trucco sta proprio lì. Spesso alle volte o l'emozione o la fretta ci si dimentica la parte fondamentale, che è quella di chiuderlo bene e poi girarlo. Allora, iniziamo quindi alla parte pratica. Io starò ai reagenti, tu al barattolino, e se tutto funziona farai anche tu una piccola esplosione. Subitissimo. Bravissima. Molto più in alto di te è andata. Hai Mannaggia, visto? vedi, i più piccoli diventano più bravi. E Alessia, ti sei spaventata? No. Senti, secondo te si può ripetere a casa questo esperimento? No, forse no. Ah, si può, però fatelo all'aperto, perché altrimenti l'aceto vi impuzzolisce un po' a casa, mi raccomando, sennò poi mi mandate un'email e ve lamentate. Grazie ancora Alessia, puoi andare. E come tradizione sul mio sito ci sono varie foto di vari eventi. È vero che io cerco di coinvolgere anche i più grandi. Perfetto. Quindi sì. Ornella? Quindi c'è qualcuno dei più grandi? Sei tra i più grandi tu? Sì, tu. Io sono tra i più Tu, grandi. grandissimo, ti vedo Grandissimo. grande, adulto, pieno di capelli. Dai, vengo anch'io. Ok, fate Sì. insieme, allora dobbiamo usare tutti e tre i microfoni praticamente. Sì. Così facciamo con due mani, fanno due mani singole, Due mani- fanno No, sa che danno. Allora, dai, io Cosa dobbiamo fare? io vi Facciamo dirigo. noi? Barattolino Barattolino vuoto. Fin qua, Allora, no? qui, Fin qua è fin qua sicuro. ci siamo. È Barattolino tutto bene. vuoto, Non è evviva. successo niente. Ma dov'è Alessia? Coraggio hai avuto. Si fa ansia un po'. questa Sì, roba. un pochettino. Prendiamo l'aceto. Prendiamo l'aceto. Prendiamo l'aceto. Io tengo fermo il barattolo, tu metti l'aceto. Prendiamo la mira. Quanto? Quanto? Un mignolo, guarda. Un poco mignolo, ma io un mignolo mignolo. grandissimo. Per orizzontale, per verticale, un mignolo. Giustamente, questa è scienza, è scienza. scienza. Facciamo Con in unghia, orizzontale. senza unghia. In Orizzontale, orizzontale. dai. Orizzontale. Un mignolo Un orizzontale. mignolo orizzontale. Mamma mia! Ferma.
Ok, benissimo, Ok, è ci andata siamo. bene, fin qua ci siamo. Un dito mignolo orizzontale di aceto. Siamo già oltre Faremo la un metà disastro. dell'esperimento, quindi un sospiro, un Cioè, piccolo sospiro se di penso sollievo. invece alla naturalezza con cui Alessia l'ha fatto, mi devo vergognare. Devo È stata vergognare. bravissima, Respiro. bravissima. Questi sono i reagenti. Questi sono i tutti e due. reagenti, Ok. esatto, Tutti e due. bicarbonato e aceto. Quindi Barattolino ripetiamo con che l'idea è quella di invitare le famiglie, quindi papà e mamma, a fare questi esperimenti in casa, Non so se che l'ha perché fatto. sono cose semplici che possono incuriosire i più piccoli ad avvicinarsi al mondo delle scienze e forse un giorno diventare anche dei maker o semplicemente avere una conoscenza in più sul mondo delle scienze. O semplicemente fare danni in casa. O semplicemente sì, però insomma speriamo che non ce ne siano, dai. grande Allora, divulgatore scientifico, beh, Giulio. l'obiettivo è quello. Allora, io volevo distrarti un attimo, ma no. Allora, che cosa succede adesso? Spiegaci prima di mettere quelle roba lì. Adesso è vero, Cosa è vero, dobbiamo fare? La scatola contiene il Aiuto. bicarbonato e io volevo Bicarbonato. assicurarmi di prendere la giusta Boh, quantità. sì. Sì. No, ci fanno Ok? scherzo. Perché negli Ci anni fanno mi sono accorto che se ne prendi una quantità un po' diversa Sì. succedono cose strane. Ok? Poi magari ti scoppia mentre lo giri, troppo veloce. Quindi Fai diciamo tu, che no? così va bene. Fai tu. Io cosa faccio? Che scoppia mentre lo giri. Distribuiamo i compiti. Quindi, allora, Allora, qualcuno uno deve lo deve, tappare lo e uno deve tappare girare. e uno gira. Io tappo. E io lo giro? Sì, sì. Bene. Appoggiamo i microfoni? No, con una mano sola? occorre, con una mano. Io li appoggerei. Appoggiamo. Dai. Eccoci, ci siamo. Ma secondo voi ce la fanno? Io inizio a avere un po' di dubbi, Vedi, guarda che dicono di no, No, qua ci vuole impegno. Allora, prova a tappare intanto. Tappa veloce. Va bene. E poi giri. E poi tu giri. Sì. Ok, la squadra è pronta, Qua ci vorrebbe un rullo di tamburi, sta roba così, ma vabbè. Oh. Pronti? Via. Anche questa volta. Bravissimi. Grazie mille. Ops. Noi adesso ci sediamo un attimo per parlare del Sì, libro. ma io sono emozionata adesso, tutta questa emozione. Che bello. Allora, vieni un poco più in qua, che così ti inquadra la videocamera. Grazie a tutti di aver testimoniato, no, questo esperimento che abbiamo fatto. Se avete Allora, sete, l'aceto si può bere adesso, no? Se qualcuno ha sete. che sgorga. Allora, rimanete che vi raccontiamo del libro La solitudine di un elettrone. Sì, È un progetto. Il progetto si chiama Parole di Scienza, ok? Quindi unire appunto le lettere, il mondo della letteratura con la scienza. Ed è il nome del concorso a cui hanno partecipato questi studenti dei licei di Roma. La solitudine di un elettrone è il titolo del libro che raccoglie i 18 migliori racconti tra tutti quelli che hanno partecipato. Ecco, fammi dire una cosa, Giulio. Allora, adesso noi vi raccontiamo questa storia di questo libro. Mi raccomando, rimanete in ascolto con noi perché tra poco c'è il Sensor Lab che ci racconterà la loro esperienza. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua. Quindi, parlavi di un concorso. E abbiamo pensato insieme a questa casa editrice di indire un concorso per studenti del liceo e sfruttare la loro creatività, la creatività che hanno i ragazzi solitamente poco sfruttata, quindi cercare di dare un'occasione a loro per esprimerla, unendo però le loro conoscenze letterarie con le loro conoscenze scientifiche. Quindi abbiamo detto, diamogli delle piccole informazioni legate anche al programma di scienze che probabilmente hanno fatto a scuola, quindi l'atomo, i legami chimici, le molecole, i terremoti, i vulcani.
e da queste informazioni accurate i ragazzi dovevano stravolgerne il significato e quindi dare la loro interpretazione di un terremoto. Da che cosa arriva? Che cosa fanno gli atomi? Che cosa fanno un elettrone? Come si legano e perché? Il motivo di questo esperimento è stato quello di cercare di vedere il mondo delle scienze con un occhio differente. Infatti uno dei giurati ci diceva che quando si apre un libro scientifico un pochino è prevedibile, se già siamo nel mondo delle scienze, invece andare a leggere un racconto su un atomo scritto da ragazzi del liceo è completamente imprevedibile. Non è un caso poi che questa ragazza abbia unito un sentimento di solitudine a un elettrone. Si è immedesimata nell'elettrone. Chissà, forse c'è anche questo aspetto, comunque l'ha voluto rendere più umano, umanizzato. Questa scienza che di solito è un po' astratta, lei l'ha personificata in qualche maniera. Allora, sono nate da questi ragazzi che hanno scritto i racconti, sono nate delle cose inaspettate. Sì, assolutamente. Anche noi, intanto noi non ci aspettavamo che avrebbero partecipato così tanti. È stato un tentativo il nostro, è andato a buon fine, ma fino all'ultimo noi eravamo un po' come dire, sulle spine che avrebbero effettivamente partecipato. E ne è nata una bellissima collaborazione con questa casa editrice e noi speriamo che possa essere anche un modo per come dire, coinvolgere i professori delle materie letterarie nel far vedere che esistono dei collegamenti interdisciplinari, in questo caso tra letteratura e scienze. Ma come numero di racconti da selezionare sono stati... Ce n'erano, tanti? sì, siamo arrivati a un centinaio di racconti che come prima edizione fatta localmente non ci possiamo lamentare. No, Noi assolutamente. ne abbiamo selezionati 18, anche perché la tematica non era così facile, ecco, dovevano avere due competenze gli studenti, sia letterarie che scientifiche. Bello. Questo può aiutare anche ad aprire le porte alla divulgazione scientifica, no? Nel senso che vengono magari fuori, nascono proprio direttamente dai ragazzi delle idee che possono dare spunto per affrontare certe tematiche. Mi viene da dire quasi un po' imparare anche da loro, no? Guarda, stai toccando un aspetto molto interessante perché alle volte la formalità scientifica rischia un po' di cristallizzare la conoscenza. Invece di fronte ad una libertà creativa totale può esserci un approccio completamente diverso di vedere un problema che noi conosciamo che paradossalmente può portare ad un'idea rivoluzionaria. Adesso noi non avevamo questo obiettivo, però effettivamente potrebbe esserci. Allora, facciamo qualche esempio, ne prendiamo due? Ci racconti qualche storia curiosa di questi? Ma vorresti leggerne un estratto? Un pezzetto? Un pezzetto, scegli tu. Tu vedi senza occhiali? No. Devo andare a prenderli? No, leggi tu che leggi meglio. Hai la voce migliore. Dai, la voce migliore del trio sicuramente. Sì, sceglilo tu, prendo gli occhiali velocissima. Io intanto scelgo questo racconto. Guarda, vediamo un po'. Abbiamo Diario di una roccia, La solitudine di un elettrone, Un viaggio nel passato, Il pozzo, Un figlio perfetto. Forse La solitudine di un elettrone. Facciamo un estratto del racconto vincitore. Della title track. Esatto. Quindi avete scelto quello che dà il titolo al libro. Allora, da dove arrivano sti ragazzi? Questi ragazzi sono di Roma e provincia. È stato un concorso che avete fatto online, forse l'hai già detto? Sì, abbiamo fatto, è stato indetto online. Quindi arrivavano un po'... Sì, poi è un progetto del 2019 e siamo qui a fare la presentazione qualche anno dopo per tutto quello che è successo. Certo. Allora, che pezzo leggo? Forse l'introduzione... Questa prima paginetta? La solitudine di un elettrone di Elisa Consiglio. Luca, mi stai ascoltando? Luca, è pronta la cena. Sembrava che suo figlio non la sentisse con quelle stupide cuffiette sempre nelle orecchie. Sospirò tornando in cucina. Forse aveva ragione Simona. Bisognava dargli altro tempo, concedergli più spazio. Luca
Alzò lo sguardo, osservando sua madre. Non so più che cosa devo fare con te, stava mormorando Anna. Erano passati 3 mesi. Da 2 aveva iniziato a portare sempre gli auricolari, sull'autobus, in classe, al parco, a casa. Non ascoltava musica. Era un modo come un altro per evitare che le persone si avvicinassero e iniziassero con le solite frasi di circostanza. Mi dispiace, so quello che stai provando, o ancora peggio, il tempo guarisce tutte le ferite. Meglio evitare di correre rischi facendo finta di ascoltare una canzone a tutto volume. Non aveva previsto però di ottenere risultati così eccellenti. Ormai i suoi genitori, dopo qualche tentativo di conversazione, si abbandonavano a sospiri sconsolati e dicevano ad alta voce tutto quello che passava loro per la testa, davanti a lui, proprio come se non ci fosse. Quanto durerà ancora? Forse dovremmo contattare uno specialista. Ma no, deve solo elaborare. Elaborare, sono passati mesi. Marco e Alice non fanno così. Certo, avrebbe voluto rispondere lui. Marco e Alice non fanno così. Perché? A loro non importa. Loro riuscivano a rispondere a tutte quelle frasi fatte, alle condoglianze, perché non le avevano voluto bene come lui. Ma non interveniva, non parlava quasi più ormai. Vado di sopra, annunciò, e si voltò verso le scale evitando l'espressione stupita e un po' ferita di sua madre. Ah, ma la trama è complessa. Sì, Tosto, no, ma i ragazzi sono stati molto bravi, Vero? assolutamente. E poi da qui porterà verso l'elettrone. Io, guarda, adesso che lo leggevi, ti volevo intanto ringraziare per aver arricchito anche il racconto con la tua lettura, perché era veramente emozionante. Grazie. E per me è molto, molto bello essere qui, perché è stato un lavoro che abbiamo dovuto portare avanti nonostante il lockdown, le chiusure, e quindi ci siamo riusciti a andare avanti e finalmente presentarlo, e quindi mi ricordavo tutti questi mesi e mi fa piacere di vedere il libro qua e presentarlo. Grazie Giulio Pompei. Allora, senti, dove ti trovano i ragazzi, le famiglie curiosi? Per saperne di più, per fare anche qualche altro esperimento, sono allo stand M37 che è in fondo a questo padiglione. Benissimo, M37, più Vicino all'area droni. verso il mare, vicino ai droni. Sì, Grazie, sì, esatto. ci sei anche domani? Purtroppo no. Ah, siamo stati fortunati. allora siamo stati fortunati, noi e tutti i bambini anche che erano qua. Benissimo. Grazie ancora. E allora fino a questa sera sì, però ci sei. Assolutamente pronti per fare altri esperimenti, quindi vi aspetto tutti. Grazie a Giulio Grazie. Pompei e ricordate, cercate il libro La solitudine di un elettrone, editore Vele di carta. Vele di carta. Grazie. 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 Buon tutto, buoni esperimenti, buona continuazione di divulgazione. Bello però, veramente bello. Grazie. Beh, è una cosa particolare, bisogna prendere una voce un po' sperimentale di rivedere il libro, eppure sono cose che sono della letteratura. Sì, però non me l'aspettavo. Allora, grazie ancora Giulio. E poi ci sono tutte l'aceto. Bentrovati! Allora, voi siete dello stand 11 Sensor Lab? Ho detto bene? Benissimo, ci sistemiamo. Prego, accomodatevi. Sistematevi. Allora, intanto qualcuno prenda il microfono. Mentre Giulio sta portando via le cose sedetevi, dell'esperimento. Sedetevi tranquilli. Che noi ci sistemiamo qui vicino. Vero Marco? Sto di là? Sì. Siamo da uno da una parte e uno Io dall'altra? mi siedo qui, guarda, qui vicino. Sì. Era così bello, informale. Grazie. Grazie Massimo. Allora, c'è scritto Lara, quindi mi siedo io. E io mi Perfetto. siedo qui che c'è scritto Vincenzo. Sarò Lara. Tutte
l'incontro, io sono Lara. Allora, siete in tanti. Sensor Lab, chi è che parla per primo? Facciamo prima un giro di nomi, dai, magari. Dai, un giro di nomi. Da dove venite? Il nome e da dove vieni? Allora, io mi chiamo Giovanni, vengo da Treviso, in provincia di Treviso, ho 24 anni, studente di ingegneria. Ma hai letto il cartellino prima di dire il nome, però. Perché a volte mi dimentico, sai. Scienziati. Inventori. Io sono Federico, vengo da Trieste, in realtà abito in campagna sul Carso, lavoro con i vigneti, quindi vivo in mezzo ai vigneti. Sono un insegnante e un ingegnere. Però. Ciao a tutti, io mi chiamo Davide invece, vengo dalla provincia di Venezia e sono un agronomo e ricercatore e anch'io lavoro in viticoltura e niente. Ciao, io sono Raffaele, sono un tecnologo di Area Science Park e insomma lavoro alla sede di Amaro e di Udine e sono il referente del nodo che ha permesso la realizzazione di questo progetto di cui andremo a parlare. Ciao, buongiorno, Davide di Mortegliano, quindi qui del Friuli Venezia Giulia, e sono progettista meccanico di impianti industriali. Benissimo, allora come volete che procediamo? Volete un po' raccontare, gestirvi un po' tra di voi? Poi se noi abbiamo delle curiosità, vi facciamo delle domande, vi va bene così? Magari raccontiamo un po' da dove siamo partiti per arrivare a questa giornata. Un po' di tempo fa insomma abbiamo immaginato la necessità di creare un percorso di formazione che fosse funzionale ad avvicinare il più possibile chiunque al mondo dell'IoT. Perché il mondo dell'IoT? Perché con Area Science Park seguiamo un progetto che si chiama IP4FVG, che sta per Industry Platform for FVG, un progetto cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Ministero della Ricerca, Area un ente pubblico di ricerca che ha la sede a Padriciano, e nell'ambito di questo progetto abbiamo 4 luoghi fisici che sono specializzati in altrettante tecnologie. Una di queste tecnologie è appunto l'IoT. Cos'è l'IoT? È l'internet delle cose, la comunicazione tra le cose, le macchine e le persone, cioè tutto quello che abbiamo nei nostri smartphone. Essendo questa è una, poi c'è a Trieste, ci occupiamo di simulazione e di ottimizzazione, a Udine di analisi dei dati e a Pordenone di manifattura avanzata. Questo progetto, appunto cofinanziato e sviluppato in collaborazione con il Ministero e con la Regione, ha l'obiettivo di permettere la digitalizzazione delle imprese. Oltre a questo però abbiamo un grande compito come ente nazionale di ricerca, quello di fare divulgazione e formazione. E allora abbiamo pensato al nostro interno perché non aprire il mondo dell'IoT cercando di avvicinare non solo le imprese ma chiunque avesse la curiosità di conoscere che cos'è l'IoT, partendo da quello che è già stato fatto negli anni con il concetto di Arduino. Allora, però fare un corso di Arduino ci sembrava un qualcosa di un po' più riduttivo e allora abbiamo cominciato a progettare e abbiamo trovato in collaborazione con Primo Principio, di cui Federico rappresenta il responsabile scientifico di questo corso, abbiamo realizzato un percorso che è stato sviluppato in 6 mesi, un percorso diciamo molto strutturato che ha permesso di avvicinare 15 studenti, 15 partecipanti al mondo dell'IoT. Siamo partiti da un'idea e qui oggi abbiamo portato dei prototipi. Nel nostro stand M11 potrete vedere i risultati di quello che abbiamo realizzato in questo percorso. Siamo qui oggi per presentare i risultati che i ragazzi hanno realizzato, ahimè, in pandemia, quindi è stato un corso complesso perché è stato un corso tutto da remoto, anche la parte laboratoriale. Immaginatevi insomma quanta complessità è stato necessario portare a... Scusa, ti devo interrompere un secondo. Sì. Comunicazione di servizio, che all'InfoPoint hanno trovato il portafoglio di Silvia Brugnolo. Silvia Brugnolo, se ha perso il portafoglio, lo trova all'InfoPoint.
chiusa parentesi. Silvia Brugnolo si è perso il portafoglio, l'hanno ritrovato. Così lo dico anch'io. Speriamo che abbia sentito. Sì, Silvia. speriamo. Quindi dicevo, abbiamo seminato e raccolto dei frutti, siamo molto soddisfatti, poi lascerò la parola a Federico e ci vorrà raccontare qualcosa, ma siamo qui quest'oggi anche per lanciare la seconda edizione, quindi nel nostro stand si può fare la preadesione per questo secondo corso che sottolinea un corso gratuito di cui potranno parlare gli attori di questo percorso. Se avete piacere farei dire due parole a Federico, il responsabile scientifico del corso. Certo. Allora, io sarò brevissimo e ci tengo a raccontarvi in modo che gli interessati e eventualmente anche la prossima edizione possano ascoltare quella che è la filosofia, quella che è l'intenzione con la quale avevamo progettato il percorso dello scorso anno e forse progetteremo quello del 2022. Il punto di partenza era questo: tutti oggi parlano di Internet delle cose, ma in realtà la tecnologia, per chi ci lavora, per chi ha molta dimestichezza con il suo utilizzo, è soltanto uno strumento. La vera chiave oggi nella società è capire come utilizzare questi strumenti, come utilizzare la tecnologia per provare a cambiare i paradigmi di lavoro nei diversi settori: industriale, manifattura, agricoltura. Io lavoro molto nel monitoraggio in agricoltura e all'ambiente, sicurezza stradale, medicina. Davvero tutti gli ambiti della nostra società, tutti gli ambiti di lavoro sono permeabili all'IoT, quindi a questo Internet delle cose. Parliamo di sensori, microcontrollori, quindi schedine molto piccole che possono esistere in qualsiasi posto della città, possono essere anche addosso a noi, invisibili, alimentate con delle batterie piccolissime che durano diversi anni e possono misurare praticamente qualsiasi parametro vitale di una pianta, di una strada, di un acquedotto, dell'aria, di una città, e quindi le applicazioni sono praticamente infinite. L'approccio del corso è stato: mettiamoci la testa, abbiamo chiamato il primo modulo, quindi un'immersione anche di alto livello tecnico-scientifico per quanto riguarda le tecnologie sensoristiche e di telecomunicazioni, quindi come sono fatti questi sensori, come sceglierli, quanto costano sul mercato, quando utilizzare alcuni sensori piuttosto che altri e come farli comunicare in un contesto reale. E poi la seconda parte, forse la più importante, quest'anno sarà più divertente farlo in presenza: mettiamoci le mani. Quindi siamo partiti da un'idea e abbiamo costruito dei prototipi funzionanti, tutti ispirati dal concetto che siamo ormai nell'epoca post-digitale. Quindi la tecnologia è uno strumento, l'obiettivo è cambiare il mondo. Ambizioso. E noi durante questo percorso, diciamo, io e il mio collega Davide ci siamo conosciuti al corso avendo degli interessi in comune. Io vengo da un percorso di ingegneria, mi piaceva il mondo dell'agricoltura, lui veniva dal mondo dell'agricoltura e gli interessava molto la tecnologia, il digitale, e ci siamo ritrovati con un'idea. Siamo partiti, diciamo, da una trappola tradizionale per il monitoraggio degli insetti in agricoltura. Questa è una trappola, è, diciamo, una trappola? Sì. Qui, diciamo, gli insetti vengono attirati, sì, e si appiccicano, infatti è tutta appiccicata. Perché è spalmata con qualcosa? Sì, c'è mastice, c'è colla, sì, tutto dentro sono tutti insetti, no? E diciamo che noi abbiamo voluto unire un mondo tradizionale come quello dell'agricoltura. Guarda che facciamo dopo merenda. La faccio vedere la videocamera, la vicino? Abbiamo voluto unire. Questa è quella tradizionale, mi hanno detto, così lo potete vedere, pieno di insetti. Allora, come funziona? Molto semplice. C'è un profumo, diciamo, all'interno di questa trappola che attrae l'insetto, uno specifico insetto. Diciamo che ogni trappola c'è per ogni coltura, non so, per l'uva c'è un attrattore di un insetto, per il mais c'è un attrattore di un insetto. L'insetto viene attratto da questa trappola, si appiccica e rimane intrappolata. L'agricoltore cosa deve fare? Una volta a settimana deve andare a aprire queste trappole, controllare se ci sono state delle catture e poi decidere se è il momento di intervenire con dei trattamenti che possono essere biologici o convenzionali in base, insomma, alla sua politica di gestione aziendale. Noi quello che abbiamo voluto fare è ottimizzare il tempo dell'agricoltore aggiungendo cosa? A questa trappola abbiamo aggiunto una telecamera
e un ricetrasmettitore. La telecamera una volta al giorno fa una foto alla trappola, tramite un algoritmo riconosce se l'insetto dannoso è stato catturato e lo conta. E l'agricoltore, tramite una dashboard, un'app, riesce a controllare giornalmente, quotidianamente, la foto che è stata scattata e il numero di insetti che sono stati catturati, e in questo modo, senza andare sul campo, direttamente da casa, insomma dal suo ufficio, riesce a decidere se intervenire o no, insomma. E raccogliere molte più informazioni. Ottimizziamo il tempo, diciamo, e chiaramente ottimizziamo anche l'utilizzo di pesticidi, perché tramite questo strumento lui riesce a capire quando è il momento migliore di intervenire, se è necessario o no, e non lo fa a calendario, come può essere una volta a settimana, una volta al mese. Questo è, diciamo, ottimizziamo tempo, costi e quindi diciamo, si impara ad utilizzare... Noi quello che abbiamo imparato è appunto permettere a una trappola di comunicare, di parlare tramite i dati, tramite la connessione, e parlare con l'agricoltore direttamente. Esatto. Hanno fatto parlare una trappola, Ma stai il dicendo. riconoscimento dell'insetto, come Sì, viene sì. fatto? È tramite un algoritmo, diciamo, di intelligenza artificiale. Si parla di machine learning. Questo algoritmo, diciamo, prima dalla foto, prima cerchia tutte le cose che sono state catturate, dopo fa uno zoom su ogni cosa che è stata catturata, identifica proprio quell'insetto che noi vogliamo, insomma. È importantissimo. E per fare questo però, insomma, bisogna un buon lungo periodo di addestramento, diciamo, dell'algoritmo. Volevo fare solo un commento. La faccio vedere, intanto, Certo. vicino, non so se poi si vede. Ah, perché c'è dentro C'è la telecamerina che inquadra la trappola. Vicino? Volevo fare un commento mentre da casa vedono la trappola su quanto un'innovazione del genere può essere impattante anche su un territorio di produzione regionale. Provate a pensare, ogni viticoltore in base alla sua estensione non ha una trappola, ha 5 trappole, 10 trappole, le aziende più grandi ne hanno 100 di trappole. Immaginate quante aziende vitivinicole ci sono in regione, ve lo dico io, siamo oltre 500, e immaginate quanta CO2, quanto carburante, quanto tempo e quindi quanti soldi e quanto impatto ambientale produce andare a controllare migliaia di trappole centinaia di volte all'anno. Immaginate che questa soluzione, produrla, quindi non venderla, produrla costa poche decine di euro. Quindi l'impatto costi-benefici di questa innovazione, immaginato su scala regionale, può essere devastante. Veramente importantissimo. Sì, allora, come aveva spiegato Giovanni e anche aggiunto Federico, insomma, grazie a questo corso è stato possibile appunto trovare anche delle persone. Io ho fatto questo corso proprio perché mi piace la tecnologia, però ho un background che è più rivolto verso l'agronomia, l'agricoltura, e quindi mi mancava un po' la conoscenza di capire come anche ci sono certe tecnologie che si possono sviluppare al giorno d'oggi, e magari capire come queste tecnologie potrebbero essere applicate nel mondo dell'agricoltura. Devo dire che il corso è stata una bella occasione perché mi ha permesso di conoscere Giovanni, ad esempio, e anche Federico e altre persone che magari anche loro condividono certe idee, e quindi questo ha portato allo sviluppo di questa trappola, e questo ci ha motivato, anche tutte le motivazioni che ci diceva Federico, appunto a cercare di migliorare con la tecnologia quello che si fa oggi. E c'è da dire però che secondo me uno degli aspetti un po' più difficoltosi ancora ad oggi, perché queste tecniche entrano, è la formazione, perché appunto ci sono tante tecnologie ma poi gli utilizzatori finali non sanno neanche loro se può essere utile, se può servire o come usarla, e quindi noi giovani magari cerchiamo un po' di portare avanti queste idee, e pian pianino anche speriamo, anzi vorremmo introdurle nel nostro caso nelle aziende agricole, ma può essere introdotte anche in altri ambiti,
e migliorare un po' l'ambiente, la società, insomma, cercare di portare dei benefici. E come bacino d'utenza, come accoglienza di una novità così, secondo soprattutto tu che ci lavori, no? Pensi sia un mercato che risponde positivamente senza troppi, sai, cambiare le abitudini, no? Tu dici sì, ho le trappole, sono abituato, vado a vedermele, Esatto. parlo con gli insetti, no? Invece di passare a una, cioè, Beh, di doversi adattare. come tutte le innovazioni ci sono delle barriere. In questo settore specifico, piccola parentesi, un grande valore aggiunto di realizzare un corso sull'IoT multidisciplinare è che vedete un'innovazione nascere da un agronomo che lavora con un ingegnere. Questa cosa è impensabile immaginando gli agronomi che lavorano con gli agronomi e gli ingegneri che lavorano con gli ingegneri. Certo. Sul mercato una delle barriere principali nel settore dell'agricoltura è quella culturale ed economica. Culturale perché le aziende agricole sono non in tutte le aziende agricole c'è stato un passaggio generazionale e quindi molte aziende agricole sono gestite ancora da una generazione che non hanno un approccio tecnologico, non conoscono le tecnologie digitali e a volte non sono portati culturalmente a credere ed investire in queste tecnologie, ma questo sta cambiando molto radicalmente. I settori di crescita dell'IoT applicato all'agricoltura e all'ambiente sta crescendo molto velocemente, quindi nei prossimi decenni vedremo una vera e propria rivoluzione. E diventa fondamentale aver fatto esperienza, che esistano dei precedenti, che esista una testimonianza, perché il racconto diretto del beneficio è proprio la cosa che dà più forza nel divulgare, nel continuare ad andare avanti ed aiutare anche altri a sposare queste iniziative che cambiano completamente tutto. Io direi di far parlare, si sente? Sì. Sì. Un altro partecipante, Davide Polo, che insomma ci racconterà un altro prototipo che potremmo vedere dopo nel nostro stand M11. Vai Davide. Sì, il corso è stato veramente interessante, c'è stata una disponibilità dei docenti incredibile, unita alla loro grande competenza. Noi siamo partiti come gruppo da un problema quotidiano, esperienza comune che viviamo in ambienti troppo chiusi, in uffici chiusi, in case che comunque sono sempre sigillate e sempre di più con l'aumentare della tecnologia e dell'efficienza energetica. In questi ambienti si creano molti inquinanti, sono quelli che emettiamo noi, tipo la CO2, c'è il radon che è un problema molto comune in Friuli, sentito anche analizzato da aziende come l'ARPA. Noi abbiamo pensato appunto di creare dei sensori con quello che abbiamo imparato durante il corso, che applicati, installati negli ambienti, monitorano ad esempio il radon, l'anidride carbonica principalmente, e poi anche altri parametri, ad esempio chiaramente la temperatura, l'umidità, ma si potrebbero aggiungere composti volatili, altri tipi di inquinanti più specifici. Abbiamo creato dei piccoli prototipi, poi magari un po' migliorati, tipo noi siamo riusciti a fare una piccola scatolina, diciamo che abbia un po' di design, ma è da migliorare ancora moltissimo, chiaramente. In legno è materiale? Legno, sì, ma può sembrare un termostato, si può tenere sulla scrivania, cioè l'oggetto poi deve essere di utilizzo comune, deve essere piacevole anche da avercelo. Questi dati vengono mandati a un sistema centrale, quindi a un microcomputer, che può sia mostrarli in remoto, quindi ad aziende interessate o a chi gestisce l'ambiente, sia è capace di azionare sistemi per migliorare effettivamente poi la qualità dell'aria. Potrebbe, dal più banale, abbiamo fatto ad esempio un semaforino che installato in una classe, ad esempio, avvisa i bambini o l'insegnante, attenzione, adesso è il momento di aprire la finestra. Oppure può attivare un sistema di ventilazione meccanica controllata, che al giorno d'oggi sono, diciamo, dovrebbero essere il must nelle nostre abitazioni e negli uffici pubblici. E interfacciarsi con sistemi molto diversi. Cioè, abbiamo provato a sperimentare tutto quanto abbiamo imparato durante il corso, anche come linguaggi, diciamo, di comunicazione tra le macchine. Anche il nostro gruppo era estremamente eterogeneo. C'erano dall'ingegnere civile al meccanico, adesso non mi viene in mente le categorie, però veramente molto eterogenei i gruppi. E la bellezza di questo corso è proprio conoscere queste persone, agronomi, artisti, suonatori, musicisti, con una ricchezza che fuori da un gruppo così eterogeneo sarebbe impossibile da riscontrare.
Domani presenteremo nello stesso momento altri due progetti, e ovviamente l'invito è quello di venire a trovarci a tutti nel nostro stand, sia per M11, sì, e dove insomma appena finiamo qui faremo la presentazione dei singoli prototipi. Tutto questo ovviamente grazie al progetto IP4FVG, che insomma permetterà, nel caso in cui avremo le adesioni, di lanciare una seconda edizione, visto che speriamo poter realizzare in presenza, perché ahimè la pandemia ci ha obbligato a un corso totalmente da remoto, che ha avuto i suoi aspetti negativi, ma ha avuto anche gli aspetti positivi, perché ha permesso la partecipazione al corso di persone localizzate in territori, diciamo, molto ma molto distanti. Vi racconto questo: abbiamo avuto la possibilità di avere dei corsisti, oltre insomma dei vicini cugini veneti, anche alcuni emigrati in Inghilterra, e quindi dall'Inghilterra, dalla Lombardia, dalla Toscana. Quindi questi 15 partecipanti erano eterogenei in formazione e anche in localizzazione geografica. Quindi vi invitiamo tutti al nostro stand e ci vediamo domani, se non avete curiosità. Sì, allora, c'è un riferimento, si trova qualcosa su qualche sito dove si possono trovare informazioni? Basta digitare IP4FVG e di là c'è un percorso che si può seguire, oppure insomma Sensor Lab, che è il nostro Sensor Lab, IP for a numero fvg.it. Benissimo. Okay. Allora mi ha colpito una cosa nel guardarvi avete tutti un sorriso speciale. Mi spiegate cos'è? Okay. Vi divertite pensando anche a quello che è la possibilità di aprire, no? Di aprire gli orizzonti, di andare oltre a quello che già si conosce, di inserire delle novità, di occuparsi del nuovo, del futuro. Per noi la tecnologia, come diceva Federico, è uno strumento, è un fattore abilitante, non è il fine, è il mezzo per vivere meglio, ovviamente. Grazie A voi. Quindi stand M11 IP4Lab. IP4FVG. IP4FVG. Grazie. Ciao. Allora, io consegno momentaneamente il microfono e noi continuiamo con i nostri maker. Stiamo avanzando. Ah sì? Chiamiamo i legionari romani. 1, 2, 3. Legionari romani! Dove siete? Legionari romani! Qualcuno li ha visti? Dovrebbero arrivare. Ci hanno detto a gran voce. Ciao Carlo, come sta andando? Sta andando tutto benissimo. Siamo stati baciati dal meteo, dal sole, da un grandissimo pubblico, numerosissimo. Abbiamo avuto decine di migliaia di visitatori fino adesso, quindi ringraziamo tutti i presenti. Ricordo che fra un po' ci sarà la cerimonia del giorno, che è la premiazione dei maker, intorno alle 6, più o meno, quindi fra una quarantina di minuti, 40-45 minuti. Il tempo di preparare tutto, le giurie stanno finendo di fare i giri, di consultarsi, e niente, insomma, grazie a voi intanto per aver fatto tutto questo. L'unico aggiornamento che do è che sta andando tutto benissimo. Perfetto. E tutti si stanno divertendo tantissimo. Bene. Obiettivo raggiunto. Grazie a voi ancora. Grazie Carlo, quando si semina bene, no? Cosa vuol dire? Allora, io direi che ci ha detto Gaia, noi siamo fiduciosi, allora ogni tanto sentiamo dei suoni. Ma è bellissimo! Cioè, forse perché, visto che voi come service vi chiamate Area 51, viene da dire, non è che c'è qualche connessione a queste antenne di questi microfoni, di qualcuno che vuole comunicare con noi. Chi sei? Ciao! Sì, ti prendo il microfono, aspetta. Approfittiamo, quando si avvicina un maker noi
approfittiamo subito. Stiamo aspettando i legionari romani, ma Sì, intanto. arrivano a piedi con le bighe sulla via Flavia. Intanto, ben trovato. Grazie. Allora, come ti chiami? Da dove Allora, vieni? presentati. Guarda, c'è anche la diretta da Facebook. Vuoi metterti? Prego, accomodati. Io sono Federico Cafagni e ho scritto un libro sui laboratori di fabbricazione digitale. Io ho fatto 3 anni dell'università qui a Trieste e ho fatto di scienza della comunicazione e ho fatto lo stage al Fab Lab con Carlo. E quest'anno, durante la pandemia, mi è venuta voglia di provare a programmare con Python e mia moglie ha 2 bambini, per cui poi pensavamo di creare un gioco. E poi non siamo più riusciti, era troppo complicato e allora ho pensato, beh, perché non scriviamo un libro sull'informatica? E così è nata l'idea di Dark Dario. Dai, che è questo libro che hai in mano, che è una copertina particolare, ce la spieghi? Allora, Linea Edizioni di Federico Caffagni, Dark Dario, che poi io è un 10. Sì, è il codice binario perché il libro tratta il tema proprio dell'informatica come cosa principale. Cosa si può trovare quindi in questo libro? Allora, ci sono un po' di nozioni generali sull'utilizzo del computer, cos'è la shell dei comandi, i vari sistemi operativi tipo Linux, poi l'esistenza di laboratori di fabbricazione digitale come può essere un hackerspace o un Fab Lab. Ci sono varie manifestazioni, non vengono tutte citate qui, ma per esempio la fiera del radioamatore di Pordenone. Guarda, penso che avevo visto che Carlo Fonda forse aveva condiviso. Quando è uscito? È uscito a maggio di quest'anno. Sì, mesi fa. Ho dato un'occhiata. Ma lo metteresti tra i manuali un po' for dummies o come livello? Perché tratti tantissimi argomenti, no? L'idea era di non scrivere un manuale, cioè io ho guardato un po' per curiosare o c'è il manuale per il super esperto o il libro di come si accende il computer, ecco. Però un libro specifico per i ragazzi non c'era, o almeno che io non conosca, e allora mi è venuta l'idea di provare a fare... Perché me l'ero messo tra i titoli, tra le cose da salvare, ho aspettato qualche mese e parlo con l'autore, benissimo. Farò così anche con altre cose, magari funziona. Allora mi viene da leggere il retro, il dark web, la scuola, i bulli, una città nuova, i primi amori. Come se la caverà un ragazzo amante dei computer se oltre a questo deve decifrare gli indizi che conducono alla verità? Incuriosisce molto. Grazie. Sì. Ma che cos'è dark? Perché dark? Perché tratta come tema principale il dark web, cioè il lato oscuro della rete. Sì. E per cui allora... Quindi è uno strumento prezioso per affrontare con sicurezza anche il mondo della rete. Sì, volevo dire ai ragazzi che c'è un modo, un utilizzo diverso dal vedere i profili social del computer, come creare video o fare tante altre cose, insomma, e dire che è un po' sfatare la teoria del complotto, che tutti dicono ci rubano i dati, i governi ci fregano, guardate che non è così, cioè è giusto anche che un po' di dati ci vengono controllati, cioè è a nostra tutela, non è contro di noi, ecco. Per cui meglio stare nella parte libera, cioè pulita della rete, piuttosto che entrare nel dark web. Ok. No, perché al momento sembrava che andassi dall'altra parte. Ho detto, o mi trova un utilizzo diverso del dark web, ho detto che può essere una scoperta, no? Invece no, c'è gli utilizzi tra virgolette puliti della parte libera di internet, sì, di non aver paura di usare l'internet e il web per com'è, insomma, senza complotti, senza come abbandonare dici. la sicurezza, ecco, cioè se i file, cioè i siti che ci fanno vedere
c'è un motivo per cui li fanno vedere questi piuttosto che un altro, ed è giusto così, ecco, questo vuole essere un po' il messaggio. Provocatorio, le fonti per decidere questa cosa, cioè nel senso, giusto, tu dici così, dici c'è un organismo di tutela a monte, no? Che ovviamente fa delle verifiche, oppure come dici tu, faccio una ricerca, mi viene o faccio, sì, navigo in internet, mi viene proposto una cosa piuttosto che l'altra, no? Come se ci fosse comunque qualcuno che proattivamente lavora per la tutela nostra che andiamo a utilizzare, no? Però il fatto di dire sì, mi fido di questa tutela, o posso verificare questa tutela, o devo fidarmi? Cioè, nel senso che dici, io scrivo di fidarsi per esperienza personale. Allora, sì, un po' è perché tutti i film, anche i libri, un po' parlano della teoria del complotto, cioè che ci sono tutti questi che vogliono... dei grandi interessi sì, che ci sono sotto, certo. Poi anche per esperienza personale. Io, per esempio, ho acquistato un tablet su eBay utilizzando PayPal, che ho detto, beh, sono sicuro che insomma i soldi, mal che vada, vengono restituiti. Poi, essendo mi arriva il pezzo, non è come era descritto, sì. cioè, allora glielo restituisco. Però nella spedizione non ho fatto la tracciabilità del pacco, pensando che insomma fosse una persona onesta e mi dicesse guarda è arrivato, e invece mi ha detto guarda qui il pacco non è arrivato, anche se la transazione è nero su bianco che io ho fatto non c'è stato modo che mi venissero comunque restituiti quei soldi. No, pazzesco. Per cui anche nel mondo pulito e controllato non c'è sempre la tutela di tutto, per cui se uno poi prova anche a lasciare, insomma è peggio, ecco, questo è un po'... Tutelarsi è anche una cosa da imparare a fare, su che cosa aprire gli occhi, su che cosa stare attenti, anche nelle cose più semplici come l'esperienza che è accaduta a te. Il libro è romanzato, è una storia proprio. Sì. Vabbè, la storia è inventata, cioè Sì. la trama di questo ragazzo, i posti sono reali e gli utilizzi anche sono reali, cioè anche parla un po' della scelta dei comandi, cioè di dare direttamente, scrivendo le righe di codice, cosa far fare al computer, che nessuno lo sa, cioè o sei un nerd o non lo sai fare, insomma, però... non si fa praticamente più, purtroppo. Sono d'accordo. Bene, allora vuoi invitare, vuoi ridire il titolo del libro? Allora, tu sei Federico Cafagni. Sì. Il tuo libro a chi è rivolto principalmente? Per i ragazzi di fascia, insomma, per tutti i ragazzi, ma anche magari per gli adulti che vogliono interessarsi del mondo dell'internet e di come funziona questo mondo dei social, dei giovani. Mm-hmm. Come si legge il titolo? Dark Dario. Dark Dario, edizioni Linea? Linea Edizioni. Linea Edizioni, sì. Dove sei? Sei in uno stand? Sì, all'M18, siamo lì vicino all'Inolab, quelli che suonano con la tastiera. Cosa fate all'M18? No, io ho il mio libro, quelli dell'Inolab invece hanno una tastiera e un distorsore di... Allora dopo magari li incontriamo, tu preallertali che magari li chiameremo. Grazie Federico Cafagni di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Bene. Sono per voi. Veramente? Dai! No, ok. Che gentile. Grazie davvero. Grazie, buon cammino, buon tutto. Che bello. Vuoi che faccio quella roba che lo faccio vedere alla videocamera? Vado? Portala, è giusto, ma c'è qualcuno lì al computer che controlla, no? Non credo. Dove c'è Ti accompagno. Enrique, dai miei compagni. Ah no, aspetta che si sono spostati. Enrique, ma si vede se io faccio così? Che vado a vedere. Si vede? Mi sposto un po' più qua, così? Ok, grazie. Come va con voi? Tutto bene? Dietro la regia.
Antonio può dare qualche informazione su quanta gente si è collegata? Si è collegata tanta gente, non so da dove si stanno collegando però, perché non ho ancora guardato i vari paesi, le varie zone. Comunque siamo contenti ascoltandovi. Siete contenti? Bene. Ah, vedo, c'è le immagini, ci sono le immagini dirette. Bene, bene. Allora, ritorniamo qua. Noi eravamo in attesa dei Legionari romani. Stavo studiando dove eri finito. Allora, Rubavo una caramella. Legionari romani. Allora, io riconsegno questo. Bene. Allora, io vorrei... Vado a chiedere a Gaia. Dove questi legionari dove sono romani? questi legionari romani? Sì. Dove sono i legionari romani? Certo che vedere in mezzo alla gente così comparire una persona vestita come me, con questo improbabile abito che sbuca fuori, che grida dove sono i legionari romani, qualcuno non so potrebbe bene. pensare tanto a qualcosa di strano, no? No, perché? No? E cosa facciamo noi nel frattempo? Dove è Gaia? È lì? No, mi ha detto, È tu andata- chiama i legionari romani che Mi sembra arrivano. che è andata a catturare i legionari. È andata a Stanno catturarli? arrivando, dicono che stanno arrivando. arrivando. Dicono che stanno arrivando. Allora io guardo un po'. Qua, poi da ci questa sono- parte. Qui in da mezzo ci questa sono un sacco parte. di cose anche interessanti, con delle tesserine, è bello, sarebbe bello sapere che cosa Aiuto? sono. Aiuto? Sono arrivati i Oddio! legionari romani. Mi sento in pericolo. Arrivo, eccomi, adesso non ti senti più in pericolo, No. che ci sono. Ciao! Passo dietro. Siete bellissimi, adesso vado a prendere i microfoni. Allora, abbiamo 2 microfoni. Eccoci. Sono degli... Salvete. Sono degli oggetti moderni. sapete Vogliamo usarli. sapere Sì. tutto. Da dove arrivate? Noi siamo tergestini, come direbbero i romani, quindi siamo originari di Trieste. Oh, che emozione! Mi sto commuovendo. Eh sì, Tergestini, di che epoca? Di che anno? Esattamente adesso, primo secolo d.C. Wow. Wow, un sacco di anni fa. Sì, tanto. Esattamente, io sto costruendo e rievocando un quinto baieno e anche lui un tergestino. E infatti c'è anche una sua via a Trieste, via Quinto Baieno. È un pezzo grosso della Tergeste romana perché il suo nome era sparso per i muri della città. E abbiamo diverse sue testimonianze del suo nome e anche della sua carriera politica e militare. Infatti, alle mie spalle ho degli ausiliari perché Quinto Baieno, nel corso della sua carriera militare, è stato prefetto delle corti ausiliarie. E qui da una parte abbiamo alla mia destra un soldato della flotta di Roma, pronto a imbarcarsi nella più vicina base navale, quella di Classe, vicino a Ravenna. Mentre alla mia sinistra un fante leggero, sempre della stessa epoca. Il problema però è che io sono comandante di un'unità ausiliaria, che voi direte, sono cittadini romani, quindi stessa roba. E no, loro sono stranieri, quindi in poche parole hanno deciso di combattere per Roma per 25 anni. Se sopravvivono per 25 anni, riceveranno la cittadinanza romana, che significa potersi sposare e quindi riconoscere questo diritto, possibilità di commerciare e poi, se dovessero perdere la cittadinanza, poterla riacquistare trasferendosi a Roma e quindi sulla base di diverse magagne burocratiche riottenere la cittadinanza e quindi tutti i diritti.
poi Quindi- questa cittadinanza distribuita a tutta la loro famiglia. Quindi 25 anni di servizio Sì. con, Sì. con l'età media no, di aspettativa di vita del periodo Sì. per avere la cittadinanza. Beh, Considerate però, per fare un confronto, che invece un cittadino romano che serviva nelle legioni doveva fare solo 20 anni di servizio. Quindi vedete già la differenza. Il soldato di categoria A, privilegiato, se il cittadino o comunque il futuro cittadino o comunque il soldato di categoria B appena deve farsi almeno 5 anni in più di guerra. di guerra. Di guerra. Guerra che significa, ad esempio, devo partire verso il Reno a piedi, zu Fuß direbbero in tedesco, e farsela tutta a piedi, arrivare il più velocemente possibile. Ecco, solo per farvi un esempio storico, c'è un avvenimento in Germania, la selva di Teutoburgo, 9 d.C. 3 legioni si inoltrano nella foresta. A un certo punto, un certo Arminio, che aveva combattuto per diversi anni nelle schiere romane, decide di tradire i romani e li annienta in questa selva completamente. E al mio stand, tra l'altro, piccola parentesi, abbiamo una delle 3 aquile legionarie che sono state perdute a quell'epoca. Ma originale? No, Ah. visto che è la fiera dell'ingegno, durante l'estate ho giocato con le stampanti 3D e abbiamo realizzato quest'aquila legionaria, 40 ore di lavoro. 40 ore di lavoro. E poi per non finire, diciamo, l'ho rivestita di foglia d'oro. Dai, da vedere. Quindi venite Sì. allo stand Numero? M2 M2, con i progetti storici del prof. i progetti storici del prof. E tu sei? Un prof. Un prof. Che Un ti prof chiami? di lettere. Ah, ma io vorrei averlo un prof di lettere così, scusa. Stanno confermando i tuoi ausiliari? Sì, assolutamente. E se no non ricevono la paga, scusami. Giusto. Siete pagati per questo. Allora, senti, ma puoi dare il tuo nome, dire dove, che Certamente. fai? Dove fai il prof? Sono alla Stuparic quest'anno. Ah. Scuola media Stuparic. Ragazzi, venite tutti Andate alla Stuparic. Sì. Ma come hai ricostruito gli abiti, gli oggetti? Allora, partiamo da quello che... Ma loro sono studenti tuoi, no? No, non miei, No, no? amici. Amici. Siete grandi. Siete grandi. No, per adesso sono alle medie, la fortuna ha girato da quella parte. Ad esempio, la domanda, che cosa abbiamo ricostruito? Gli scudi. Questa è tutta roba nostra, fatta in casa. Legno, rivestito di lino, grezzo, come nel caso dello scudo blu, oppure rivestito di pelle, seguendo le fonti antiche che dicevano strato di legno, strato di lino e poi pelle. Così Strano, per per cui- aumentare la resistenza dello scudo stesso. Aumentare la resistenza dello scudo. Come Molto anche questa interessante. armatura è stata fatta Sì, da anche noi. l'armatura fatta da voi? Sì, le tuniche anche, stessa cosa, e invece per quanto riguarda gli elmi abbiamo dovuto acquistarli da rivenditori specializzati perché è un lavorone. È un lavorone. È un lavorone. E le calzature particolari sono? Queste sono le famose calighe. Se avete presente Caligola era noto con questo soprannome perché ha vissuto per tanto tempo nell'accampamento e la calzatura più economica e adatta a quell'ambiente era proprio la caliga, cioè un sandalo aperto rivestito però sotto di chiodi. Eventualmente il mio ausiliario adesso si girerà e potete Dai, notare. ma è tutto pieno di chiodi! Veramente, ho gli occhiali. In poche parole, queste calzature sono come le scarpe da calcio dei giocatori. Stesso principio, in modo tale da non scivolare sul prato, ma c'è la sfortuna. Leggendo migliaia e migliaia di fonti letterarie, si scopre che in Oriente, nel corso di un assedio, alcuni legionari entrano nella città, ma la città ha come pavimento la pietra o il marmo. Bene, quando la caliga entra in contatto con la pietra, la situazione è paragonabile ad andare su il ghiaccio. Avete presente quando fate pattinaggio?
stessa situazione. Si scivola tantissimo. Si Quindi scivola. qui nel pavimentazione di No. Piazza Unità ancora ci sono dei buchini. ce la ci facciamo, sta. ma ci Ci sono sta. stati eventi che ho Da visto cose che paura. voi umani proprio non... E anche non la vedo la calzatura migliore per fare un agguato senza essere sentiti. Sì, guarda, tra l'altro, Tip allora, tap, tip tap, 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 tap. ecco, tra l'altro sono calzature come da calcio e per fare tip tap e sfortuna, aggiungiamo la seconda sfortuna, oltre al tip tap delle calzature, spostiamo un attimo lo scudo, il legionario, l'ausiliario aveva alla cintura queste frange che terminavano con dei pendenti e quindi immaginatevi legionari che marciavano Si e sentono arrivare. E come? Sì. considerate una legione 4.000 uomini, quindi il rumore si sente, poi i suoni degli strumenti musicali, che anche qui potete venire a vedere che cosa i miei studenti hanno sviluppato nel precedente anno scolastico. Roba interessante. Ah, cioè? Che cosa hanno sviluppato? Allora, la novità del precedente anno scolastico era dedicata alla musica romana e quindi ho pensato a qualcosa che gli studenti potessero ricostruire. Per esempio, una tuba romana. Il termine tuba già indica un tubo. Quindi mi sono procurato un tubo di ferro, ho messo da una parte un imbuto, dall'altro un bocchino per strumenti a fiato e ho realizzato una tuba per studenti. Ma Ingegnoso. Venite allo stand e vedrete tutto questo. Posso chiedere una curiosità e tu Marco ovviamente mi blocchi nel momento giusto, mi vieni in aiuto. Salto addosso in caso. Ti salto addosso per bloccarti in caso. Basta a parole e basta. No, perché allora non devo chiedere questo. No. Volevo chiedere le frange. Sì. Hanno Noto una come funzione di protezione. Pteruges. Sicuro. Hanno una funzione di protezione. Allora, protezione. sono state avanzate almeno due interpretazioni. Ipotesi, sì. La prima è proprio questa cosa sonora. La seconda... Quindi fatto apposta? Potrebbe essere fatto proprio apposta. E la seconda opzione, proprio protezione inguinale dei gioielli di famiglia. Eccoli. Però sentire arrivare 4.000 Preziosi. persone che fanno rumore sì. comunque è intimidatorio. Sì, è intimidatorio. Allora, non bisogna usare queste calzature a casa, altrimenti No. le mogli, le mamme, le zie si arrabbiano tutti. Ecco, usarle nel caso su pietra, non sui palchetti, perché mi sa che... è un disastro. Se volete dormire fuori, allora fatelo. Se invece volete rimanere a casa, sì. Quindi abbiamo in diretta una ricostruzione, no? Una Esatto. ricostruzione storica dei Tergestini. Stiamo parlando del Primo secolo dopo Cristo. primo secolo d.C. E voi siete allo stand M2. M2, dove potrete anche vedere un'aquila Esattamente. che l'aquila. era ricoperta di Rivestita foglia dorata, di foglia rivestita d'oro. di foglia d'oro, che era Viva naturalmente. Viva, Viva assolutamente, intecata perché sapete così non può uscire. che questa lo ricordiamo, no? Per chi ci sta ascoltando adesso, quest'aquila. L'aquila legionaria è quella perduta a Teutoburgo, noi ce l'abbiamo. Fantastico. Ma queste sono le divise estive degli ausiliari? Sì, Oh, sì, c'era- sì, perché Perché più andare hanno- sul Reno a piedi così fino No, là è un po' dura. No, invece più a nord si va, più si passa dal lino, che quindi è il tessuto che noi Fresco. stiamo utilizzando adesso, e si passa alla lana che riveste tutto il corpo e tiene abbastanza caldo, anzi tiene molto caldo. Abbiamo provato in inverno, dicembre 2019, qualche mese prima della chiusura totale, eravamo ad Aquileia, si stava da Dio. Quindi partecipate a delle ricostruzioni Sì, esattamente. storiche, Facciamo no? parte di un gruppo di rievocazione. Di rievocazione, che non mi veniva il Sì, termine. sì, siamo rievocatori, ecco. Se ci chiamate figuranti, state attenti che un pugio nella schiena forse lo ritrovate. Rievocatori storici. Sì. Come si fa per contattarvi? E allora, noi facciamo parte della Legio Sesta Ferrata, quindi vi basta cercare sul sito su Google o qualsiasi motore di ricerca, Legio, 6 numeri romani, quindi VI, spazio, Ferrata. Ah, un'ultima curiosità e un invito prima di salutarci.
E che cosa? Seguite anche tra l'altro il mio sito internet, vi basta andare al mio stand, ci sarà un QR code, lo inquadrerete con il vostro telefonino e accederete al sito con tutti i progetti storici del prof, quindi vi tocca venire e ammirare e vedere. I legionari, Quindi legionari romani. Stand M2 scritto numero romano, suppongo. No, ahimè, qui usano numeri arabi e vabbè, ci dobbiamo adattare. Vabbè. Sarà per la prossima edizione i numeri romani. Oh, i tergestini, i progetti storici del prof. Grazie mille. Grazie. Grazie di essere state con noi. Allora, tra pochissimo c'è una premiazione, grazie di essere stati con noi. Quindi magari mandateci ancora un maker, che c'è ancora tempo per un'intervista. Vero Marco? Perché alle 18 ancora un mi maker pare che vogliamo. c'è. Allora, io Vogliamo volevo ancora un vedere, maker. volevo appoggiare qui. Appoggiare. Avevamo qualcuno in lista? Allora, ecco recuperato la lista e volevo avvisare tutti quanti che alle ore 18 ci sarà la cerimonia di premiazione Lady Maker Trieste Maker Fair Trieste. Trieste Maker Fair Trieste. Trieste. Benissimo. E quindi noi possiamo fare ancora un'intervista perché guarda, Sì, abbiamo assolutamente. un quarto d'ora scarso e quindi io chiamerei un maker. Ecco, sta arrivando, vedo Enrique Canessa che... Tutti maker. Due maker. Due abbiamo. Benissimo, grazie. Allora, come vuoi tu. Allora, se vuoi accomodarti così sei in diretta anche tu. Ah! Quindi Perché dopo i legionari dopo i romani abbiamo il un maker romano contemporaneo. Allora, aspetta che io intanto, mentre che tutti accomodatevi, vado vicino a quest'altra maker. No, perché è pronta un altro maker M7, no? Dello stand M7 che poi dopo parleremo. Allora, ciao. Ben trovato. Chi sei? Da dove vieni? Quanti anni hai? Allora aspetta perché non... Ultima non- dichiarazione dei redditi. Forse si sente? Si sente? Non si sente. Adesso sì. Penso che... Sì, si sente, no? Non lo so, ditemi voi. Allora, tu avvicinati un po'. Io sono, sì. Oh, ecco, adesso eccoti. si Allora, sente meglio. perché hai detto romano, no? Legionario romani, Sì, maker romano. Assolutamente. Sono Paolo Cirinei e sono titolare della Robotics 3D, una società romana che si occupa di robotica, domotica, automazione. Principalmente abbiamo un portale online dove vendiamo prodotti robotica, domotica, automazione per le scuole, per le società. Robot proprio. Robot, sì, kit, robot fatti da noi, robot importati dal tutto il resto del mondo. Insomma, ovviamente cerchiamo il più possibile di produrre roba nostra, quindi robot fatti da noi. Collaboriamo con l'Università Sapienza di Roma, il Dipartimento di Robotica e Intelligenza Artificiale, e con loro 5 anni fa è partita da questa collaborazione perché da un gruppo di ricercatori dell'Università Sapienza hanno messo in piedi Martino, che era un robot, una piattaforma open source che ovviamente non era facile da distribuire e fruire sul mercato perché loro fanno ricerca programmazione, diciamo, di questi robot, però poi non hanno la volontà e la voglia, insomma, di commercializzarli, per cui, insomma, collaborando con loro, insomma, siccome è un bel lavoro, un progetto molto interessante rivolto alle scuole, quindi ai ragazzi, per chi vuole fare un primo approccio alla robotica e intelligenza artificiale, sicuramente è un progetto molto bello e interessante, quindi gli abbiamo, tra virgolette, dato una mano a customizzare questo Martino
quindi renderlo un pochino più fruibile sul mercato, quindi sul mercato delle scuole, sul mercato italiano. Da lì sono nate anche delle competizioni con questo Martino, sia la versione base, che era proprio un cubotto che veniva distribuito nelle scuole, dove veniva fatta alternanza scuola-lavoro, dove i ragazzi appunto venivano a programmare questi robot insieme a noi. Successivamente ovviamente l'appetito viene mangiando, e da qui sono nate tutta la famosa famiglia di Martino, quella che stiamo cercando di ampliare sempre di più, quindi dal Martino base che diciamo si occupa principalmente di insegnare ai ragazzi a programmare i robot. Martino, tu hai detto Martino, Martino, ma sì. Martino è il nome di? MAR deriva dall'acronimo del corso di robotica e intelligenza artificiale di Roma, della Sapienza, e quindi da lì è nato il nome Martino, l'hanno scelto loro, insomma. Cioè, come esiste Arduino, voi avete Come esiste Martino. Arduino, sì. E tra l'altro Martino si basa su Arduino, Raspberry, insomma, abbiamo cercato di lasciarlo più possibile open source, perché magari la versione base chiunque i famosi maker, gli smanettoni possono accedere e costruirselo da solo questo robot, non devono per forza comprarlo da noi, insomma. Poi per noi è passione che è diventato lavoro, quindi diciamo noi abbiamo molto poco di commerciale e molta passione, insomma, quindi cerchiamo di renderlo più fruibile possibile e divulgarlo il più possibile, insomma. Ovviamente lo commercializziamo, ma in realtà in certi casi ci si rimette pure, quindi non è proprio un business vero e proprio, insomma, però invece è una passione, è un bel lavoro, un bel progetto che stiamo portando avanti da vari anni e sta crescendo di anno in anno. Quindi abbiamo fatto il rover 4VD, che viene utilizzato per fare le competizioni Martino su Marte, quindi in collaborazione con l'ESA, l'Ente Spaziale Europeo, e quest'anno l'ASIC, l'Agenzia Spaziale Italiana, ha deciso di mettere a budget per i prossimi 3 anni diciamo, l'acquisto di rover per poter fare le scuole, la competizione del Martino su Marte a livello nazionale, quindi saranno delle gare provinciali, regionali e nazionali per i prossimi 3 anni, quindi questo diciamo è un altro passo che abbiamo fatto, ma viene utilizzato anche ad esempio in agricoltura, quindi con l'Università della Tuscia stiamo facendo dei progetti per portare questo rover che ha una telecamera in mezzo alla vigna per fotografare lo stato delle piante e dei vigneti, quindi viene utilizzato anche in agricoltura. Successivamente abbiamo fatto anche Martino Social, che è il robot sociale che viene utilizzato appunto nelle scuole, negli ospedali, insomma, per, diciamo, quello posso dire, supportare magari anche dei bambini che hanno problemi di comunicazione, magari interagire meglio con il robot, per loro facilita insomma l'apprendimento, utilizzato anche a supporto diciamo di queste funzioni un pochino più terapeutiche anche, insomma, quindi però viene anche installato nelle scuole, insomma, per fare presentazioni, per interagire con i ragazzi, per dare informazioni, quindi è un altro robot molto interessante, sicuramente un robot che non è facile trovare in Italia, perché i pochi che ci sono importati dall'estero, sono molto costosi. Diciamo, una peculiarità appunto che ci caratterizza è proprio quello di fare robot che ci sono in commercio in Italia, ma a metà del prezzo, quindi qualità-prezzo sicuramente accessibili e poi anche manutenibili, perché poi il problema principale non è solo acquistare un robot che costa 20.000 euro, magari, ma anche manutenerlo. Quindi... Ma il costo così alto della produzione estera, cioè dici di fornitura? Beh, è dovuto a tante cose, ovviamente diciamo anche come noi c'è tanto lavoro dietro di ricerca e sviluppo, però il problema dell'estero è importare, no? Portare la tecnologia e il ferro, i pezzi di ferro in Italia è costoso, dogana, importazione, certificazione, insomma, tutta la parte burocratica che noi qui ovviamente più semplice, più diretta, sicuramente facilita magari l'acquisto diciamo di robot a basso costo. Allo stesso tempo noi cerchiamo di utilizzare le stesse tecnologie, però utilizzando magari materiali economici, ma non per questo di qualità bassa, quindi cerchiamo di ottimizzare, insomma ci sono ormai, ecco, un Arduino, che tra l'altro è un progetto anche questo italiano, penso, ma tante altre soluzioni sono molto valide e costano poco, non c'è bisogno di utilizzare diciamo elettronica, meccanica o software proprietario, cioè cerchiamo di lasciarlo il più possibile open source, in modo tale che anche uno smanettone magari lo può riprodurre
per conto proprio, insomma, questo progetto. Allora, e poi non ultimo, ecco, sì. il robot cameriere che diciamo lo stiamo installando e portare in test nel... L'ho visto prima. Sì, diciamo, è partito un progetto di sperimentazione con Avianet, che è una società che controlla, diciamo, tutte le VIP lounge degli aeroporti in tutta Europa, e stiamo mettendo in test a fine settembre all'interno di una VIP lounge di Fiumicino, che è quella più comoda per noi, visto che siamo di Roma. Verrà messa in test e successivamente, se il test va in porto, insomma, verrà utilizzata in una delle VIP lounge dell'aeroporto di Fiumicino e successivamente in quelle europee, insomma. Quindi... A proposito di utilizzo, ad esempio i ragazzi nelle scuole, come lo possono utilizzare? Cioè, quali caratteristiche hanno questi robot? Beh, allora, una cosa importante e fondamentale innanzitutto è che se lo costruiscono, che è la cosa fondamentale, perché oggigiorno i ragazzi hanno questi telefonini, tablet, e non hanno più diciamo, la dimestichezza con cosa è fatto un tablet piuttosto che un PC, piuttosto che un robot. Quindi non solo, cioè, quello che cerchiamo di fare è avvicinarli anche al fatto del montare, saldare un robot, che i ragazzi, diciamo, lo vedono come per loro una cosa affascinante, perché, ripeto, non sono abituati come la nostra generazione a questo tipo di approccio. Non sanno neanche come si gira il cacciavite a destra o a sinistra. Non è polemica, no? Però se non ci fosse iniziativa privata su questa cosa qua, cioè comunque si rientra nel filo conduttore di prima, cioè la passione delle persone da condividere con gli altri per fare materialmente qualcosa. Questo, ecco, il primo persona. step per noi è fondamentale, è proprio la costruzione dei robot, perché così i ragazzi capiscono innanzitutto di cosa è composto il robot, dell'elettronica, la meccanica, il software, e poi allo stesso tempo diventa per loro quasi un oggetto prezioso, perché l'hanno non è il giocattolo che trovano in commercio, che magari prendono, lo buttano, lo rompono, ci stanno attenti perché sentono anche una cosa loro, quindi lo proteggono, qualsiasi problema, se si rompe un pezzo per loro è come aver preso una coltellata, insomma, quindi diventa anche un modo per fargli capire e apprezzare meglio questo tipo di... Sì, poi, per ecco, questo è un grosso limite il fatto che sia tutto pronto, tutto già fruibile, tutto già programmato, Beh, tutto già... Ad esempio il fatto di coinvolgere, no, nella costruzione è una delle tecniche di vendita dell'amare gli oggetti che ha l'IKEA, ad esempio, no? Che coinvolge le persone è un approccio che sicuramente aiuta, specialmente in questa fase, insomma, dove i ragazzi, ripeto, non hanno dimestichezza più con questa logica di costruire, di apprezzare meglio, quindi facciamo anche, che ne so, costruire in altro contesto anche i propri tablet con una Raspberry, quindi almeno capiscono effettivamente un tablet anche lì da cosa è composto, perché sennò vedo questi oggetti chiusi, magari li rompono perché vogliono capire cosa c'è dentro, invece di romperli magari cerchiamo di fare l'esercizio opposto, li facciamo costruire, almeno sanno di cosa si tratta e cosa è composto. Quindi allo stand numero M53. M53, Cioè, e cosa... il buongiorno si vede dal Martino. Dal Martino, bella proposta. Bello, buongiorno si vede dal Martino. Che Bello cosa slogan, possono... vedi? Una volta hanno detto magari era lo slogan, a pensarci prima. Assunto. Che cosa possono vedere le persone che si avvicinano allo stand 53? Possono vedere appunto Martino Junior, quindi il figlio di Martino. Giulio, il figlio di Martino. Sì, Martino Junior. Poi c'è Martina, che non è il nostro Giulio Pompei di prima dell'esplosione. Poi c'è il Marwi, che è il robot cameriere, o anche Pinot, perché il nostro distributore l'ha battezzato anche Pinot, robot cameriere. Poi c'è il mini robot cameriere, perché è il nostro robot che utilizziamo per le demo in giro per le società, per le scuole e così via. C'è il Rover 4VD, quindi il Martino esploratore, quindi per fare esplorazione su Marte. E poi stiamo facendo anche un nuovo progetto che presenteremo tra poco, tra un paio d'ore, che è il nostro Martino Social, però che è caratterizzato non tutto dal corpo ma solo dalla faccia. Ok? Sì, perché c'è anche la versione, anche qui c'è una versione che gira per l'Italia, che è il Social Robot, che però, ecco, costa sicuramente più di 15.000 euro. Insomma, noi cerchiamo di portarlo sul mercato con un prezzo un pochino più competitivo, ed è un primo approccio al social robot. Invece di prendere un robot che magari costa di più, sicuramente un primo approccio è questo nuovo robot che stiamo presentando, proprio è uno delle ultime nate, quindi ancora non è stato
messo e fatto vedere in nessuna piazza. Martino quindi Social è proprio una novità, Sì, siamo Martino felici. dobbiamo che dargli bello, ancora bene un un'anteprima. nome, quindi questi giorni cercheremo, ecco, magari se c'è qualche idea, visto Dopo che passo Dove siete? Siete qui? Sì, siamo qui di fronte, proprio dietro la regia, quindi Dietro la regia, ma proprio quindi li subito- avete vestiti i sì, robottini? abbiamo Martina in versione Minnie, insomma. No, che carina. Assolutamente. Li abbiamo anche Bellissimi. vestiti, quindi ci venite a trovare e vi facciamo Bene. vedere. Dai, ridai per chi ci sta ascoltando da casa, ridai il sito. Allora, il sito è Robotics 3D, quindi Robotics Robotics 3D. Sì, basta cercarlo su Google e compariamo subito. Ok. insomma. Oppure scrivere Martino con 2 R e sicuramente compare la Sapienza, compare la Robotics 3D, insomma. Roma. Assolutamente Martino con due due R. con due R. Martino. Perché siete romani, per quello? No, perché ho detto romani del Roma. deriva da Mar, che è il Sto scherzando. sì, no. Però insomma è carino, dai, sì, pure del Martino di Roma sicuramente è meglio. Grazie. Grazie a voi, Paolo. Paolo, grazie. Grazie Paolo, a voi. ricorda il cognome? Cirinei. Cirinei. Grazie Paolo di Grazie essere a stato voi. con noi. Vi Buoni aspettiamo. incontri con i vostri robot. Che Grazie. bello. Ciao. Allora, tra pochissimo ci sono le premiazioni, ma siccome che vediamo se c'è ancora. C'è ancora la maker che era qui in attesa. Ha rinunciato, No, la mannaggia. troveremo. Perché era qui tutto il tempo. Era dello stand. Ti aveva detto lo stand? Sì, mi aveva detto lo stand, ma non mi ricordo più. Niente. 7 li avevamo visti. Allora, noi abbiamo tempo ancora per un maker, abbiamo ancora 10 minuti per un'intervista e mi dispiaceva perché c'era la signora qui un momento fa, che però non mi ricordo più il numero da dove arrivava. Sì. Ah, ci pensa Gaia, è partita come un razzo con i suoi ricciolini ribelli. Ciao Paolo. Come va Marco? Eccoci, vieni. proprio sul più bello, sul momento. Salve a tutti. Accomodati, ben trovata. Posso togliere la mascherina? Come vuoi tu? Noi siamo ben areati qui. Ok. Ben trovata. Chi Grazie. sei? Da dove vieni? Allora, io sono Alessandra De Vitis, vengo da Latina. Penso di essere quella più lontano che c'è qui in questa Maker Fair. Sì. Quindi da Latina Sì, vieni. esatto. E ti chiami Alessandra De Vitis, sì. E quest'anno ho portato insieme al mio amico Achille De Santis Smart Theremin. Il Theremin è uno strumento musicale nato nel 1919 e come sempre accade, quando c'è una cosa che mi piace, invece di comprarla la costruisco. Ma va, come sempre accade, quindi vorrei vedere a casa tua che cosa hai. Perché sì, le piace l'automobile, le piace la televisione. Diciamo, l'anno scorso abbiamo portato la replica della macchina Enigma perché volevo comprare Enigma ma non si trovava e quindi l'abbiamo costruita. Ma dai, no, ma voglio saperne di più. Dai, raccontaci di più. E niente, abbiamo questa passione per costruire robot, costruiamo anche robot da portare a Lucca Comics, sì, che sono più piccoli di R2D2 perché sono più facili da portare, però diciamo parlano, si muovono, fanno musica, fanno luci, ci divertiamo così. Quindi proprio una passione personale, una cosa di famiglia. No, è proprio una passione mia. Io sono un fisico, insegno e voglio trasmettere questa passione nel costruire cose anche ai miei studenti che si divertono appresso a me. Dai, e quindi gliele fai fare Certo. queste cose? Certo, io le faccio, per poterle insegnare devo saperle fare prima di tutto io. E quindi mi diverto così. Allora, l'esperienza che ricordi, la cosa più divertente, qualche... Diciamo che la cosa bella di quando si viene in queste fiere è quando vengono i bambini e provano gli oggetti che costruiamo, che hanno gli occhietti luminosi. Tipo, oggi abbiamo avuto una fila di bimbi che provavano il Theremin e erano entusiasti perché veramente il Theremin si suona senza toccarlo.
e quindi loro sentivano questi suoni e avevano questi occhi spalancati, bellissimo. Come tuoi, come tuoi. Esatto. E io sono la prima che mi entusiasmo. Ma questo strumento, io ho sentito parlare di questo E strumento. venite a trovarci, siamo sì, alla sì. M7. I primi film dell'orrore, quando senti quel Sì, esatto. Però si passano le mani, era anche fatto col theremin. Si suona passando le mani? Con i campi magnetici. Praticamente con la mano destra ci si avvicina e ci si allontana dall'antenna e si creano suoni più acuti o più gravi, e con la mano sinistra si regola il volume senza toccarlo, quindi è anti-covid. Una sorta di interferenza praticamente Sì, che fa. esatto, sì. Ma e da cosa è dovuto? Dal calore? No, semplicemente noi, il nostro corpo umano emette le onde elettromagnetiche, le antenne emettono le onde elettromagnetiche, diciamo, detto volgarmente, adesso c'è qualche ingegnere fisico che mi picchierà, però devo spiegarlo in modo che tutti capiscano. E praticamente noi interferiamo, io e l'antenna interferiamo e creiamo questi suoni. Quindi a secondo se mi avvicino saranno suoni più acuti, se mi allontano sono suoni più gravi. Quindi ad ogni movimento di interferenza avete associato dei suoni musicali? No, non abbiamo associato noi nulla, no, è che diciamo ci sono degli oscillatori, diciamo delle cose che oscillano e quindi creano dei suoni. Io pure, diciamo, in qualche modo con la mano oscillo e quindi questo crea delle note. E quindi si suona. Dai, che bello, anch'io ho un sacco di cose che oscillano ma non creano suoni. Comunque, se ci venite a trovare, noi siamo in M7, dove trovate sempre una fila di bimbi. Che meraviglia, che bello. E che cosa avete costruito ultimamente? La cosa più grande che avete costruito? La cosa più difficile che abbiamo costruito è stata proprio la replica della macchina Enigma. Enigma era la macchina che praticamente usavano i tedeschi durante la seconda guerra mondiale per mandarsi i messaggi cifrati e che poi Alan Turing ha decifrato. E noi l'abbiamo realizzato, quella era meccanica, e noi l'abbiamo realizzata in modalità elettronica, però è identica, ce l'ho nel telefono la foto, vicine quella vera e quella nostra, che sono praticamente indistinguibili. Poi i robot che portiamo a Lucca pure sono abbastanza complicati da realizzare, perché comunque c'è tutta l'elettronica da gestire, i suoni, le luci, il movimento con il telecomando, però ci divertiamo tanto. E quanto tempo si sta per costruire? Dipende da quello Dipende dall'oggetto che costruiamo. In genere ci riduciamo sempre all'ultimo momento. Anche questo è il bello, no? Sì. E ci piace ogni anno portare una cosa nuova. Ogni anno una cosa Ogni nuova. anno una cosa Benissimo. nuova. Quindi non vorrei sbagliare, ma rimanendo in ambito un po' musicale, Sì. no? Avete fatto il theremin questa volta, no? Sì. Io avevo letto che il vocoder, che è uno strumento che il viene vocoder usato, l'ho fatto 30 anni fa. che però deriva sempre da come venivano mandati esatto. nella seconda guerra mondiale il i vocoder messaggi. che è stato usato negli anni '80 in una canzone famosa, non mi ricordo il titolo. 30 anni fa l'avevo fatto perché 30 anni fa lavoravo in un centro di ricerche musicali e facevamo questi esperimenti, per cui avevamo fatto un vocoder, usavamo i DSP quando ancora i DSP erano oggetti di culto di pochi per tanti motivi. Insomma, mi sono sempre divertita nel campo della musica e nel campo della scienza. Però appunto avevo sentito che i primi vocoder erano derivati appunto dagli strumenti usati in seconda guerra mondiale per cifrare le comunicazioni. Diciamo che è tutto un po' unito, no? Anche il theremin, in effetti theremin, diciamo, il fisico musicista che l'ha inventato stava giocando con le antenne e quindi si è accorto a un certo punto che faceva dei suoni e l'ha modificato in modo tale che insomma fosse uno strumento. Invece c'è gente che ci fa i concerti col theremin. Io no,
Chiudi. Cinque minuti. Comunicazioni ufficiali, bisogna venire qui, assolutamente, vicino alla fontana, per la premiazione, premiazione dei maker. Volevi dire qualcosa? Benissimo, allora vedete questa cartellina arancione che si sta agitando? Allora siete invitati tutti quanti a venire qui al palco, allo stage, dove vedete la proiezione, no? C'è lo schermo con scritto Maker Faire, ci siamo noi, sono le casse, noi che facciamo casino. Siamo qui proprio sotto il municipio, guardando il municipio sulla destra. Ci sarà la premiazione adesso, la premiazione, vi ricordo, la cerimonia di premiazione Lady Maker e Trieste Maker Faire Trieste. Quindi Fra siete 5 minuti. fra 5 minuti. no, Bravo Marco. Fra 5 minuti. Alle 18 e 15. Siete tutti invitati a venire qui in prossimità del palco, di fronte all'Infopoint. Ah, no, ecco, di fronte. Benissimo, che poi a seguire, dopo circa una ventina di minuti, ci sarà la diretta con Tele4, con Flavio Furian. Chi? Flavio Furian. Ah, quello che assomiglia a tuo marito. Sì, che dovrebbe essere in arrivissimo. Allora, sentite, siamo qua di fronte all'Infopoint. Venite che ci sono le premiazioni e poi ci sarà la diretta con Tele4 con Flavio Furian per Macete Live. Allora arrivate. Intanto voi che andiamo, ti va? Che mentre andiamo a chiamare la gente, pensavo che andavamo... andiamo a vedere, andiamo a curiosare che ci sono i robot finché non stacca il microfono. Tra poco alle 18 e 15 la premiazione e poi a seguire la diretta Macete Live. Oh, eccoli qua i robot. Carina, ma un sorriso anche. Lei si chiama Martina, che bella. Carina. Si vede un po' inquietante, si vede, hai messo un occhio solo grande e ci manca la bocca, il naso. Belli. Dai, no, che belli. Utili. Sì, Martino Junior. Martino su Marte. Sì, Su Marte con 2 R. La parte social. Belli, sono proprio belli, anche simpatici. Mi sta parlando. Sì. Guarda Marco, dimmi, Inquietante. prendimi, come si dice, redarguiscimi. Ti redarguisco. Perché mi distraggo, mi lascio rampire dagli stand. Attenzione alle premiazioni. Attenzione fra 2 alle minuti. premiazioni di fronte all'Infopoint. Udite, venite vicino al palco. Venite vicino al palco che ci saranno adesso le premiazioni e poi dopo a seguire Macete Live. Vicino al palco dove ci sono le sedie bianche di fronte all'Infopoint. Bene. No, scusa, mi sono avvicinata io. Non dovevo avvicinarmi alla cassa. Ci siamo quasi pronti, ancora qualche minuto.
Stanno arrivando Tutti avvisati, tutti per strada. Tutti avvisati. (18:15). Venghino maker, venghino. Premiazioni. Prendiamo la parola noi, soprattutto per un po'. Voi avvisatemi quando sta per partire il resto. Ok, siamo qui, siamo pronti per Ben trovato, il Carlo. momento ufficiale della cerimonia più attesa della Maker Faire. Io avrò alcuni qui con me a coadiuvarmi. Intanto vi annuncio quello che sta per succedere. Fra un attimo avremo i saluti istituzionali dell'organizzazione della Maker Faire, che fa capo al Centro di Fisica Teorica e al Comune di Trieste. Ci sarà il direttore dell'Istituto Centro di Fisica Teorica di Miramare e ci sarà un rappresentante del Comune di Trieste. Dopodiché avremo la premiazione nel seguente ordine. Ci saranno prima i premi speciali, diciamo, offerti dal Club Soroptimist di Trieste, che sono per le maker al femminile. Si chiama premio Lady Maker. Ogni anno è un premio molto ambito, perché per noi rappresenta una specie di piccolo trionfo. Si rompe un po' questa simmetria fra il maker e la maker, non ce ne sono tantissime. Quest'anno credo che abbiamo toccato il record come numero di maker al femminile alla nostra Maker Faire. Penso di essere sicuro che sì, abbiamo battuto ogni record, e quindi è importante per noi anche sottolineare questo aspetto. Dopodiché avremo le premiazioni invece del premio Maker Faire Trieste, quello diciamo a gender in qualche maniera, potrebbero essere uomini, donne, robot, alieni o qualsiasi altro tipo di maker. Dopodiché avremo il premio del Science Picnic speciale, che quest'anno è anche associato alla parte dello spazio, delle tecnologie dello spazio, quindi Science, Space and Technology. E poi avremo eventualmente i premi speciali e le menzioni della giuria. Io intanto comincerei... io intanto aspetterei che arrivino le autorità. Ci sono già le nostre ospiti del Soroptimist che inviterei qui sul palco, magari. Microfoni. Chiederò un paio di altri microfoni. Ok. Uno dopo... Uno per noi. Uno per tutti, tutti per uno. E il nostro direttore del Centro di Fisica Teorica, il professor Dabolkar, che sta arrivando anche lui. E lascio a lui la parola per fare i saluti ufficiali. Professor Atish Dabolkar, il direttore del Centro di Fisica Teorica di Miramare, International Center for Theoretical Physics. Buongiorno, parlerò in inglese. Più vicino. Very near. Near, okay. Yeah. Okay, buongiorno. It's as always, it's a great pleasure for me to be here at the Maker Faire. ICTP is one of the contributes to the organization of this. Is one of the participants in the organization of Maker Faire, and we are also very grateful for the support of the Regione and the Comune. And now we are here for the prize distribution ceremony, and I'm very happy that these prizes will be given by Soroptimist Club in Trieste. We have with us, as I understand, Signora Alessandra Malacrea and Signora Emilia Mezzetti. They will give the prizes to the two best women makers at this. Okay. So we are here to find the two best women makers, and ICTP is especially. And for ICTP, it's important that we bring in more women into science and technology. And for this purpose, I'm very happy that Soroptimist is giving this prize. Please. Diamo la parola alla presidente del Soroptimist Club Trieste. Funziona così il Alessandra microfono? Malacrea. Allora, il Soroptimist, lo dico per chi non sa che cos'è un
un club femminile composto da donne che svolgono in maniera definita apicale la loro attività lavorativa, nato 100 anni fa esattamente negli Stati Uniti, e il club di Trieste, perché è ramificato in tutto il mondo, quest'anno ha compiuto i 70 anni di attività, è uno dei primi fondati in Italia. Il Soroptimist si propone, mediante azioni concrete, di promuovere la condizione femminile, i diritti umani e l'accettazione delle diversità. Nell'ambito, noi siamo vecchie amiche del Maker Faire e sono diversi anni che premiamo una donna maker. Quest'anno, posso dire i nomi? Il primo premio va a Deborah Buccino per un progetto innovativo per l'utilizzo di un materiale ecosostenibile come l'argilla, finalizzato alla costruzione di edifici di cura in paesi in via di sviluppo. Costruiscono attraverso la stampante 3D, realizzano quello. Eccola qua. Grazie. Larga. Non si può. Deborah è molto timida, ringrazia tutti. Grazie a te. Il secondo premio ad Alice Toffano. Alice Toffano ha il suo progetto, mi pare che il titolo sia, ecco, sì, è un progetto di valenza didattica interattivo con i bambini per imparare l'equilibrio, e quindi i bambini hanno la possibilità di sollevare il mondo con una leva e di vedere che la cosa si può fare. Questo poso lì, Alice e la targa. Abbiamo avuto 2 maker giovanissime e siamo molto contenti. Grazie. Tanti auguri. Ringraziamo ancora il Soroptimist Club Trieste per la gentilissima sponsorizzazione dei premi. E adesso invitiamo sul palco invece la rappresentanza del comune e anche della giuria che ha dato i premi alla Maker Faire Trieste di quest'anno, l'ingegnere Lorenzo Bandelli, che dovrebbe essere qui attorno. Vediamo, Lorenzo, ti aspettiamo qui sul palco. Lorenzo sta ancora guardando qualche progetto, sono sicuro che è innamorato di qualche robot, è lì che lo segue. Lorenzo Bandelli sul palco. Chiamato. Lorenzo atteso sul palco. Un secondo solo. Sì, ti aspettiamo sul palco noi, Noi ringraziamo il Comune di Trieste perché è coorganizzatore della Maker Faire assieme al Centro di Fisica Teorica e anche finanzia questo evento e ci dà una mano grandissima per poterlo realizzare qui nel Salotto Buono di Trieste. Piazza Unità è una zona molto ambita da tantissimi eventi, non è proprio che chiunque può utilizzare questo Salotto Buono per fare un evento. Noi ringraziamo veramente di cuore il Comune di Trieste, la Giunta, l'amministrazione, tutti gli uffici e tutto il personale tecnico amministrativo del Comune che ci permette di svolgere questo evento qui veramente nella parte più bella, nel luogo più bello di Trieste, col più bel panorama possibile.
Yes, waiting. Ho parlato al telefono con lui, sta arrivando, ma non so dove sia finito, no? E qua non c'era. Sta arrivando, mi ha detto che sta arrivando. The three best makers. One first, second and third prize. There is no money involved, it's only yes. Don't say you don't know who was chosen, no? Who won? Sì, io so, sì. Yes, I know, they are printed here. Ancora ci scusiamo per l'attesa. Lorenzo al palco, il bambino è atteso dai genitori. Eccoci qua, abbiamo i rappresentanti del comune. Il microfono per voi. Grazie. Allora, oltre a essere rappresentanti del comune, sono anche la giuria dei premi e quindi verranno introdotti dal professor Da Volker. Okay, so now we move to the next item, which is the best maker of the Maker Faire. And best makers, three of them. And I'm very happy that we have from the Commune, representatives from the Commune, and I hope that we will continue this collaboration, successful collaboration, as we have always in the coming years. Thank you so much. Thank you. So much. Bene, I go in Italian, ok. Bene, grazie a tutti. Allora, assieme a Barbara abbiamo fatto una giuria di ingegneri, per non sbagliare. Grazie, sì, esatto. E quindi abbiamo fatto, devo dire, con fatica, perché sono tantissimi gli espositori. Tu mi avevi detto che erano di meno, ma invece sono tanti, e tutti con delle idee veramente innovative, interessanti e sorprendenti in alcuni casi. E tra questi appunto abbiamo fatto le nostre scelte. E come diceva il direttore, ci sono dei makers che saranno premiati, e quindi adesso andremo a chiamare il podio. Però poi ci sono anche delle menzioni speciali, non finisce solo col primo, secondo e terzo. E quindi andiamo a iniziare. Barbara, mi dicono terzo. Benissimo. Allora, È stata veramente dura la scelta. la scelta è stata dura. Sia per la vastità di temi che anche l'originalità. E da ingegnere veramente l'emozione di vedere la tecnologia applicata in tanti settori verso anche la divulgazione è veramente un piacere. Ok, bisogna parlare davanti, mi dicono, perché si sente poco. Così va bene? Così? Sì? Ok. Quindi al terzo posto? Allora, al terzo posto abbiamo leggiamo prima la motivazione. Ok, allora la motivazione è per la creatività, perché qui parliamo veramente di creatività, che ha voluto dedicare al nostro territorio, perché è rappresentato molto dalla nostra regione, ma in particolare a noi ha colpito un elemento che vogliamo pensare dedicato veramente a questa città, ossia riportare Big John in Piazza Unità. Ed è l'espositore che vediamo qui alla nostra sinistra, che attraverso il Lego ha ricostruito un museo di storia naturale dove dentro c'era il nostro triceratopo. Noi vogliamo pensare che sia proprio lui. E quindi lo chiamiamo sul palco per venire a ritirare il premio. Lo vedo ancora molto impegnato nelle sue attività. E devo dire, oltre a Big John, anche Lady Oscar ha colpito, perché la nostra generazione è cresciuta. Devo dire che Barbara di fronte a Lady Oscar non ha resistito. Quindi congratulazioni.
Sono emozionatissimo perché è la prima volta che veniamo qua. Sono emozionatissimo perché è la prima volta che veniamo qua. Credo sia la prima volta che vedo il Lego al Maker Faire, almeno in quanto tale, perché c'erano i trenini con gli scambi qualche anno fa. Grazie, perché è bellissimo. Bene, congratulazioni. Benissimo. Allora passiamo al secondo, giusto? Ah, questo sì. Allora, questo è molto interessante perché, diciamo, ci ha colpito l'idea di guardare le cose da un punto di vista diverso. E quindi, per aver saputo guardare da un'altra angolazione la stampa 3D, abbiamo il secondo premio dunque sarebbe il numero, è qua scritto qua. Steel Roller 4G Gold Kit with Double Extruder. Andrea Martini. Ecco, grazie. Congratulazioni, Congratulazioni. per le opportunità della stampa 3D. Mi dispiace, sono un po' handicappato, però insomma ho cercato di venire comunque per far vedere un po' a tutti cosa si può fare di diverso oggi come oggi, con una tecnologia ormai consolidata, ma che può essere ancora sviluppata con nuove idee e nuove opportunità. Grazie comunque. Congratulazioni. Grazie, veramente. Molto Complimenti bene. per Complimenti aver per guardato l'idea. da un altro angolo. Andiamo, Bene. Allora, il primo premio, number one. Ma come dicevamo, in verità, tutte idee veramente brillanti. Ti interrompo un secondo, Sì. noi fra 2 minuti saremo in diretta TV, quindi annunceremo il primo premio a questo punto. Veramente? Tira 2 minuti non e posso- lo annunciamo in diretta televisiva, anche a macete. Bene, ma a allora macete. teniamolo in sospeso. Teniamo un attimo e in facciamo le sospeso, menzioni. facciamo le menzioni, almeno infatti. facciamo il premio Science Picnic, lo speciale giuria. Perfetto. E teniamo in sospeso un attimino il primo premio perché a questo punto lo facciamo Niente. vedere a tutto il vasto pubblico. Infatti mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Allora, abbiamo il premio Science Picnic. Premio Science Picnic che vuole premiare chi si impegna nella divulgazione, in particolare della scienza. E diciamo nei vari esperimenti ci ha veramente colpito quello che per ogni ingegnere è un sogno, no? Cioè lanciare i razzi nello spazio. Da piccola, anzi in realtà anche da grande, perché ho partecipato al concorso, volevo fare l'astronauta. Benissimo. E quindi chiamiamo come premio Science Picnic. Carlo, mi devi ricordare sempre il nome, che è Science Industries. Science Industries. Oggi erano qui presenti Eric, Daniele e Thomas. Congratulazioni per la passione con la quale divulgate la scienza e la tecnologia. Grazie mille, noi siamo qua, tra l'altro ci siamo fatti in 3 per te Carlo quest'anno, abbiamo razzi, satelliti sopra la testa, onde gravitazionali, abbiamo provato un po' un purpurri di quello che facciamo di solito. Per noi la divulgazione è una mission in cui crediamo un sacco, per cui grazie mille, per noi è un premio sempre molto gradito. Mi pare che avete avuto anche dal pubblico il riscontro che è dovuto per questa vostra passione. Special mention, menzione speciale, ma veramente speciale, perché ha saputo appassionarsi di un tema che forse per noi a Trieste è abbastanza consueto, ma lui non è di Trieste, e l'ha saputo approfondire e portare nel campo dell'intelligenza artificiale. Quale è la passione per il caffè? La passione per il caffè, costruendo un dispositivo in grado di distinguere un buon caffè nero da un buon capo in B, che deve essere fatto come si deve fare a Trieste. E quindi menzione speciale per
AI knows. AI knows. Attenzione che siamo verso la sigla di Macete. Scusatemi, siamo già in diretta? Attendo, scusatemi, perché c'è la diretta di Macete con la premiazione finale. Benissimo. Manca poco che ho aspettato il ditino tecnico. C'è la sigla ora. Fate le foto di rito, dateci dentro. Okay. From Ethiopia. Foto? Yes. 20 secondi. Okay, I'm happy to add that he's a ICTP fellow from Ethiopia. Siamo in diretta, scusatemi, devo intervenire così, diretta di Macete, se potete fare un applauso fatelo soprattutto a lui e a tutti i maker, gli inventori, in diretta alla Piazza Unità, Maker Faire 2021, giusto? Preso, sì, l'ho preso. Strano perché non mi rimane in mente quest'anno, l'anno scorso, non so perché. Allora, 2021, siamo qui, stiamo vedendo un premiato, mi racconti un attimo cosa ha vinto questo premiato e per quale motivo? Perché è riuscito a distinguere il capo in B da un nero. La pittura del Non è poco, ma l'ha fatto con l'intelligenza artificiale, però. L'ha fatto con l'intelligenza artificiale, ora distingue il capo in B dal nero. Quindi si può andare al caffè con questa macchinetta, perché è un dispositivo in tasca, per vedere se ci hanno fatto bene il capo in B e se ci hanno fatto se la schiuma è giusta, il vapore è giusto, il latte premiato è un ricercatore ospite dell'ICTP, Centro di Fisica Teorica, viene dall'Etiopia e il nostro direttore del Centro di Fisica vorrà salutarlo anche lui. Direttore, facciamo un secondo applauso, oggi ci diamo dentro con gli applausi, momenti belli dall'Etiopia. Okay, evviva tutto il congratulations. mondo. I think this is a very useful skill in Trieste. If you can tell which coffee is better. Congratulations. Ethiopian coffee. Ethiopian coffee is the best. Il mondo della scienza si spende per il capo in B, sono cose che contano, Fotografia di rito, qui abbiamo uno degli ideatori e di coloro che portano avanti quest'idea, il Maker Faire a Trieste, ossia Carlo Fonda, che è qui con noi. Il momento del primo premio? Allora, quindi il Maker dell'anno, Maker 2021. Attenzione, perché così in diretta, direttamente per Macete, ci godiamo anche la premiazione del primo classificato Maker 2021. Siamo pronti? Allora, per il primo premio, avendo fatto tutto il giro degli stand, e sono tanti, vi invito a vederli tutti perché sono uno più interessante dell'altro, però per il primo premio ci siamo lasciati affascinare dalle profondità. A quello che si va giù. Che si va tanto giù. 1200 e giù di lì. Vedi che sono preparato. Hai studiato. E quindi per aver affrontato una sfida tecnologica con ambienti alieni come quello appunto degli abissi, diamo il primo premio al progetto Polifemo 1200, un row. Eccolo, Congratulazioni. un rover per scendere dove l'uomo difficilmente potrebbe muoversi da solo. Sono orgoglioso. Verso il pubblico, verso la telecamera, goditelo, meritatissimo. Quindi, e questo è il progetto del quale Carlo mi parlava, che si va a 1200 metri sotto il livello del mare. Eugenio, il vincitore, è un genio. Si chiama Eugenio. Si chiama Eugenio, no? Non vogliamo dire, si chiama Eugenio, ma che anche è una delle colonne portanti, cioè è qui anche... da molto tempo e poi ci porterà anche delle cose da vedere. E poi c'è il padre di R2D2 che è una delle icone di questa manifestazione. R2D2 che io che sono anziano chiamo C1P8 perché... Non vedere quell'altro.
E c'è da dire che ha anche recuperato materiale, perché gran parte dei pezzi con cui è fatto ci sono anche delle cassette della frutta. Ah, meraviglia, meraviglia, un sacco di cose. Bombole Allora, da soup e estintori. siamo arrivati al primo premio, ora inizia veramente Macete. Ringraziamo voi per la presenza, il direttore, grazie. Carlo Fonda qui con... Applauso e applauso a tutti i maker, a quelli che vorranno gli anni prossimi cercare di conquistare il primo premio. Carlo, io oggi ti devo dire che ci sono anche delle presenze importanti, perché abbiamo due atlete stupende qua, Abbiamo due atlete stupende che sono allora, Giorgia ha fatto le Paralimpiadi di nuoto, quindi 12ª è arrivata, italiana. E lei e poi abbiamo una campionessa italiana, sempre paralimpica, nuoto, 200 metri stile libero, giusto? Wow. Dai, no, venite qua che vi facciamo vedere, venite qua. Intanto io ringrazio il comune e il direttore del centro di fisica per le premiazioni. Lasciamo spazio a Macete. Buon divertimento, buona Maker Faire, buona Macete. Allora, Paralimpiadi e poi campionati paralimpici italiani, 50 rana e 200 rana, lei campionessa italiana 200 stile libero e lei Paralimpiadi è arrivata 12ª per l'Italia in gare importanti, insomma. Quindi i nostri ragazzi, bravi, grazie. Allora, Macete comincia ora e facciamo anche la sigla dal vivo. Pardon. Macete, Macete, na 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 na, Macete, Macete, na 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 na, Macete, Macete, na 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 na, Macete, Macete, na 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 na. Come potete vedere oggi per la prima volta in vita mia sono orfano di Maxino, ce l'ho fatta, che però al quale voglio fare i complimenti perché ieri ha vinto il Festival della canzone Istro-Veneta con un pezzo che si chiama Neverin, che sentiremo presto anche a Macete. Poi noi siamo qui al Maker Faire, insomma, Maker Faire, la fiera delle invenzioni. Adesso chiameremo presto Carlo che dovrà venire qui con noi e dovremo anche vedere delle cose. Qui abbiamo oggi in sostituzione Maxino abbiamo Marco e Ornella Serafini che conosco. Benvenuta. Se c'è ciao. Il Carlo in giro che mi porta qualche cosa, noi vorremmo avere qui sul palco. C'è la possibilità di vedere i robottini sul palco? Vuoi che li vado a prendere? Sì, anche qualche maker, qualcuno sì, che ti porto qualcuno. Parlare, raccontarsi e raccontare, insomma, in questo momento. Allora, puntata speciale di Macete direttamente da Piazza dell'Unità. Ci saremo anche domani. Consiglio per voi, portate i bambini. Perché? Perché i bambini possono mettere proprio le mani lì. Le mani nella scienza, le mani nelle cose meccaniche. Qui, ecco. Le mani nella scienza, nelle cose tecniche. Non proprio qui dentro le mani, meglio di no, non si sa mai. Però, insomma, a incominciare a toccare le cose, a mettere le mani in pasta veramente e vedere come va. Attenzione che stanno arrivando. Arrivano le prime cosine che ci godiamo. Dove vuoi? Scegli tu, va bene là? Si vedono? Robottini romani. Avranno dei nomi anche. Sì. Adesso arriva. Come lo dici? Non ho sentito. Allora, qui ci sono un sacco di cose. Per esempio, c'è anche uno stand dove voi potete portare la vostra bicicletta rotta e loro non è che ve la aggiustano, vi dicono come aggiustarla. Anche altri oggetti, se avete degli oggetti rotti, eccetera, domani, che c'è tutta la giornata al Maker, potete venire qua a portare i vostri oggetti e vi mostrano come, vi insegnano a riparare gli oggetti rotti, che sono cose più importanti, no? Grande Enrique, eccoci qua, come va? Come va? Allora, come sta andando? Ti passo il microfono? Ti do un microfono in più? Dimmi. Vengono qua. Allora, attenzione, un legionario romano arriva perché c'è di tutto, c'è di tutto. Quindi si passa dai robot alla fantasia, alla storia e abbiamo qui con noi per Macete
I legionari romani. Salvete! Salvete si dice? Salvete. Ah, è bellissimo, è bellissimo. Salve al singolare, salvete al plurale. Ma te lo chiamo più in qua? Veniamo un po' più in qua. Come ti chiami innanzitutto? Allora, voi il nome cristiano, romano? Romano. Allora, Marcus Caelius Propugnator. Marcus Caius Caelius Propugnator. Accidenti. Sì. Accidenti. Puoi anche chiedere a loro, anche loro Anche hanno voi un avete nome dei romano. nomi, i vostri nomi che sono? Romano. Tiberius. Aurelius. Dusitano. Oh, poi c'è lui. Flavius Aurelius si chiama come me? Armillatus, beh, belli. No, ti chiedo una cosa, io ho sentito che non è vera quella cosa del saluto romano, cioè che non è... Esattamente. Ho ragione? Sì. Che è tutta, cioè non è reale, perché Pegare quello la zona. è un fermo immagine, quello lì, Potrebbe praticamente. essere. No, Potrebbe essere. sembrerebbe che sia una interpretazione venuta abbastanza male di un quadro del XVIII secolo. Quindi tutta questa storia del saluto romano è una fregatura, potrebbe essere semplicemente un saluto, che faceva ciao. un blocco immagine di un saluto, Sì. perché chiaramente è un quadro. Oppure faceva come Renzi, ciaone. Ah, sì, facciamo una camminata da Renzi, scusa. Eccola. Allora, come mai voi siete dei legionari? Cosa rappresentate? Da dove venite? Perché tutto questo? Allora, esattamente non siamo legionari perché non siamo cittadini romani, o meglio, loro non sono cittadini romani. Aia. Perché io sono... Li hai reclutati? Sì, sono ausiliari. Ok. La differenza breve? Allora, i cittadini romani sono legionari, loro sono stranieri. Diventeranno cittadini solo al termine dei 25 anni di servizio. Però, e quindi prima dei 25 anni hanno meno diritto di un cittadino romano? Sì, sono persone di serie B in poche Quindi parole. siete tipo, però senza Green Pass. Cioè, tipo In poche parole. Una roba un po' così. Boh. Ad esempio non possono sposarsi, quindi non hanno il diritto di matrimonio. Vabbè, contenti o da decidere, insomma. No, Oppure ok. non possono commerciare. Non possono commerciare. Oppure non possono utilizzare la funzione di ricevere di nuovo la cittadinanza romana. Cioè è una magagna tutta roba romana. Cioè, tu sei straniero. Sì. Vai a Roma, ti iscrivi alle liste di censo, diventi cittadino romano. Così. Cioè, e perché poi devono ritrovarsi in questa condizione? Scusa, se vai a Roma e diventi cittadino romano. È un diritto. Un diritto soprattutto, pensa, hai presente Annibale? Sì. Fa un po' di macello in Italia, disastro in tutta Italia, e a un certo punto le varie comunità italiche, si dirigono a Roma. In questo modo ottengono la cittadinanza romana e i diritti. Ma a un certo punto, quelli che erano rimasti in patria cominciano a dire: ciao muli, io sto in povertà. Cosa sta storia che Lori va là e ottiene la cittadinanza e mi sono qua che muoro de fame. Perché vedi, lì poi c'è tutto il discorso della caduta di Roma, che se non si capisce se Roma è caduta veramente perché a un certo punto ha raccolto troppa cittadinanza, qualcuno dice, o perché effettivamente era un motivo, cioè vari motivi. Qualcuno dice addirittura per problemi climatici. Sì. Le abbiamo parlato l'anno scorso, nella mia prima edizione alla Maker Faire, sul fatto delle migrazioni ai tempi dei Romani. Quest'anno vorrei portare invece la politica. Beh, visto che tra qualche settimana ci sono le elezioni... Quindi la politica romana, cosa c'era di molto diverso rispetto alla politica di oggi? Ecco, mi sono preparato. Allora, voi avete mai passato per via Fabio Severo? Avete mai sentito parlare di Fabio Severo? Sentito parlare, però entrare nel dettaglio, ora avrei difficoltà, lo fai tu. Allora, Fabio Severo era un ragazzo tra i 20 e i 25 anni. Si trovava a Roma verso la fine del secondo secolo d.C. e stava facendo il suo cursus honorum, praticamente politica. Era questore urbano, praticamente gestiva i soldi della città. E a un certo punto da Roma capisce che ha trovato un modo per aiutare la sua città, Tergeste. Per questo ricordate abbiamo anche la sua via. Allora comincia a capire che fuori Trieste, fuori Tergeste all'epoca, si chiamava così, c'erano delle comunità di stranieri, i Carni e i Catali. Allora pensa, la situazione era veramente drammatica in quel momento perché nessuno voleva fare più politica. Cioè, è diverso oggi. Adesso abbiamo 10 candidati sindaci.
all'epoca era difficilissimo trovare qualcuno che andasse a fare politica. Perché? Perché dovevi, appena entrato nella politica della città, pagare una somma onoraria, cioè versa soldi. Quindi per entrare in politica dovevi versare soldi. Perché se volevi entrare nel consiglio... Guarda che non è una bruttissima idea sta roba, che bisogna entrare in politica e pagare, no? Se volevi entrare nel consiglio comunale, nell'ordo decurionum, dovevi versare sta somma. Aspetta, poi diventavi edile. Diventare edile significa contribuire alle opere pubbliche, cioè la piazza versa in condizioni abbastanza brutte, versa i tuoi soldi in favore della città, in favore della piazza. E in poche parole la gente era così povera che non riusciva a tirare fuori skate, perché aveva il braccino corto. Ecco da dove è nato che Istria... Te tiri in drio il braccio. Ecco, visto. Vedi. Quindi trova queste comunità straniere di Carni e Catali e li trasforma, soprattutto i migliori e Chiga i Bori, li trasforma in cittadini romani. Quindi siamo inclusivi se portano i soldi. Sì, esattamente. In poche parole, giungo alla conclusione. Questi nuovi entrano nel consiglio comunale, quindi già sgancia soldi. Poi diventano edili, sgancia di nuovo altri soldi, mette a posto la città e grazie agli stranieri siamo diventati una città importante. Vedi. Carlo, le sapevi queste robe qua? Cioè, te le spiegate l'anno scorso? Marco me le spiega spesso. Bello, no? Un applauso. Abbiamo saputo delle cose. Sì, Ornella. Guarda che sono Flavio, qui alla tua sai destra, che- guarda che Guarda! siamo... Abbiamo di tutto. Sai Guarda che, che ti ho sai che questo portato. ragazzo avresti voluto averlo come tuo maestro a scuola. Lui insegna a scuola e intruppa le sue classi come legionari e le fa Vabbè, marciare. Vabbè, ma Quando chi, sbagliano le interrogazioni li fa marciare. ma chi non vorrebbe un insegnante così? È vero, che poi ti sveglia è di vero, notte. è ti fa- vero. Allora, Che io bello. ti dico cosa arriverà fra Cosa adesso. arriverà tra poco, Carlo? Abbiamo i robot che sono già dietro Grazie, di te, ragazzi, che ti grazie stanno, mille, grazie, che ti grazie stanno ancora. assediando. Questi robot e il loro padre. Daremo un microfono forse anche a Io Paolo. avevo una signorina No, gli dietro, do il non me ne mio. sono accorto, scusami. Che ti racconterà del robot e dopodiché avremo steampunk e dopo abbiamo altri 6 o 7 maker che devono fare spettacolo con te. Assolutamente. Eccomi, buongiorno. Buongiorno, allora ce li presenti? Questa è tutta la famiglia Martino. È tutta la tua famiglia? Sì, tutta la famiglia, più o meno. Ci manca qualche pezzo in arrivo, però insomma questa è la famiglia attuale di Martino. Uno parla anche, se vuoi sentire. Lui parla? Lui parla, ogni tanto parla, ma tra un pochino parla pure lui. Si presenta pure lui. Diciamo, aspetta. Parli tu? Potete prendere una caramella dal Ciao. mio amico Marui, il robot cameriere qui alla mia destra. Questa è la tua destra. Se puoi prendere una Ah, quello è il caramellina. robot cameriere. Sì, in miniatura per portarlo, perché quello reale lì nello portato la stand caramella. sta nello stand, è pesante, quindi abbiamo fatto anche la versione in miniatura. Questo si chiama Marui o anche Pinot, che è un nome attribuito dal nostro distributore. E gli altri sono Martino Junior, quindi alla tua destra, poi c'è la Martina, Signorina. la signorina Martina in versione mini, e poi c'è il Martino 4VD che sta lì appoggiato, che è utilizzato per fare le esplorazioni su Marte, quindi con l'Agenzia Spaziale Italiana facciamo quelle competizioni per esplorare Marte direttamente sul simulatore a Torino, che è quello reale, insomma. Quindi Ma dai. sì, le scuole si divertono a programmare robot per fare una simulazione reale di quello che succede nella normale realtà, quindi si collegano al robot, vedono la telecamera, esplorano il campo simulato di Marte che si trova a Torino e insomma fanno un'esperienza non molto significativa. Ma cioè, dovevate fare un applauso voi, non è che ve lo devo chiedere. No, robe... Poi queste sono le prime uscite delle versioni aggiornate di robot che saranno presentati sul mercato da settembre in Quando poi. hai iniziato a fare i robot? Diciamo circa 5 anni fa, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e il Dipartimento di Robotica e Intelligenza Artificiale, e abbiamo iniziato con un piccolo robottino giocattolo, insomma, che viene utilizzato per fare educazione robotica nelle scuole, alternanza scuola-lavoro. Poi, insomma, l'appetito viene mangiando e quindi piano piano, insomma, ci siamo apprestati a fare queste nuove soluzioni che sono delle soluzioni che sono qualità-prezzo, diciamo, uniche in Italia, nonché prodotto tipicamente italiano, anche romano, insomma, quindi ogni singolo diciamo componente dalle scocche vengono da una società di Roma, le scocche in metallo da una società di Roma, il software viene dalla ricerca dell'Università La Sapienza di Roma,
la scheda elettronica che si trovano all'interno sono fatte dall'Istituto Pacinotti di Roma, insomma, quindi tutta... Ma siamo destinati a non lavorare più o siamo destinati a farci aiutare dai robot? Sì, il robot non sostituisce l'uomo, magari l'uomo farà altri lavori, insomma, quindi i lavori manuali verranno fatti dai robot, i lavori di più intelletto verranno fatti dagli umani, insomma, diciamo, cambieranno magari il modo di lavorare, ma non sostituirà mai il lavoro dell'uomo, insomma. Carlo, tu quando vuoi puoi intervenire in qualsiasi momento della tua vita. Vi annuncerò che, visto che lui, che è triestino patocco, si sente dall'accento, vive in via Roma, qui a Trieste, c'è una sua concittadina da Roma, che è Alessandra, che intanto che lei prepara lo strumento, che sta per preparare, io ti metto qui dei modernissimi personaggi fantascientifici del futuro, molto molto futuro. E intanto che Alessandra sistema le cose e sistemiamo i robot qui. Casualmente, molto casualmente, manco io pure so di Trieste proprio patocco. Cioè, beh, no, lui si sente la pronuncia proprio zona colonco. Guarda, allora, entrate pure, qui facciamo un viaggio nello spazio-tempo in qualche modo, perché andiamo in un luogo che forse non c'è o forse c'era e portiamo una tecnologia in quel luogo, cioè tutta una roba strana, un mondo a parte, tutto vostro, che spettacolari. Fondamentalmente andiamo in un posto che sarebbe potuto esserci se chissà, perché chissà, chi fa? Noi non facciamo, noi ci divertiamo. Cosa siamo, chi siamo, dove vogliamo andare? Esatto. Noi Fiorini siamo appartenenti a un gruppo che si chiama Steampunk Nord-Est. Succede di tutto dietro di noi. Ci sono delle interferenze qui dietro. Guarda. Si sente comunque quello che diciamo, Enzo. Guarda dietro di te, Flavio. No. Vabbè, succedono delle cose fantascientifiche. Succedono cose così e anche peggio alla Maker Faire. Io non so neanche dove dirigere lo sguardo, perché ho loro che sono incredibili e che appartengono ad un mondo, hanno creato un universo. Tu hai un nome vero che noi non vogliamo sapere, ma quando sei questo signore qui tu sei Gowen e tu sei Lady Strafaniccio. Lady Strafaniccio. Lady Strafaniccio ha anche un suo mondo extrafanico. Sì, extrafanico. Epoca vittoriana, quindi quella bella epoca che anche qui a Trieste ha dato tante cose belle. Sì. In questa epoca immaginatevi la stessa tecnologia di oggi, magari anche più avanzata, come quello che stanno facendo vedere i nostri colleghi, ma alimentata a vapore. Quindi tutto quello che si muove nella nostra tecnologia, qualsiasi cosa, però alimentato a vapore. Esatto, dove non è il filo elettrico che passa la corrente, ma è l'ingranaggio che porta l'energia, dove non è la macchina che governa l'uomo, ma è ancora l'uomo che deve spingere questa riottosa creatura solida per portarla dove vuole lui. Dietro questo mondo, che è un mondo un po' fantasy, che è un po' un gioco ma anche un po' non lo è, c'è anche un po' di filosofia. Decisamente sì. Fondamentalmente proprio il concetto dell'ingranaggio. Nella nostra società ognuno ha un posto, ognuno ha uno spazio, ognuno ha un motivo per essere, indipendentemente se uno è piccolo o grande, come l'ingranaggio in un orologio. Quando si rompe quell'ingranaggio si blocca tutto quanto. Quindi avere anche la possibilità di essere se stessi per come si vuole, per come si può, per essere alla fine parte di una cosa più grande. Gli ingranaggi, oppure le riode. E sono sempre belle le riode. Belle le riode. Poi uno dice le rodelle, le rodelle. Poi perdere le rotelle, io ce le ho tutte lì sul bancone, so esattamente dove stanno. Tu hai un sacco di rotelle anche qui, sì, no? Sì. Sì. I gemelli, di tutto a rotelle. Allora il tuo nome d'arte, non d'arte, ma tuo nome, Gowen. C'è un mondo, perché sono in tanti, sono in tutta Italia, in tutto il mondo, direi. Ci sono dei film, delle storie di riferimento, quello Wild West con Will Smith, esatto. No? Molto bello. Poi mi aveva Carnival Row, sì, che è una serie, esatto. Invece, in questo momento alcune molto... parti di Sherlock Holmes dell'ultimo con Robert Downey Jr. che ha degli elementi steampunk. Quindi ragazzi, che domani volete venire giù, che volete obbligare i vostri genitori a venire al Maker Faire, domani dovete andare al padiglione di là, all'M3, trovate questo matto a vostra disposizione. Questo matto a vostra disposizione, Gowen e Lady Strafanic, grazie mille, un applauso a loro. Adesso c'è un momento di concerto tutto particolare. No, c'è il Ti puoi concerto. cantare, ti puoi cantare, e la suona, ti puoi cantare. Un momento di concerto oltre per chitarra e theremin. E poi Alessandra, grazie di
venire ogni volta da Roma a presentarti le tue bellissime invenzioni. Carlo, ci racconti come funziona questa cosa? Perché lei non sta toccando niente. Esatto. È uno strumento che funziona non per contatto, ma emette onde elettromagnetiche che vengono riflesse dalle mani e vengono ricevute dallo strumento. Quindi lei sta perturbando un campo elettromagnetico, oltre ad essere insegnante di fisica e matematica a scuola e anche inventrice di queste cose. È uno strumento antico, in realtà, uno dei primi strumenti elettronici, e si basa proprio sull'interazione fra il corpo umano e l'onda elettromagnetica. Come hai detto che si chiama lo strumento? Si chiama theremin. Quindi stiamo seguendo un'esibizione di chitarra elettrica e theremin. Esattamente. Ma l'hanno usato anche delle band importanti, famose, ci sono pezzi in discografia importante con il theremin. Grazie Alessandra, che meraviglia! Grazie Alessandra, veramente spettacolare. Il prossimo maker che io inviterei sul palco è anche musicista fai da te, stile maker, Gabriele, che io ringrazio anche perché lui ha anche vinto una menzione della giuria oggi, che non abbiamo avuto il tempo a dargli. Guarda il pubblico, saluta Pubblico, telecamera, la TV. saluta anche la telecamera, ti salutano da casa. Lui fa musica con strumenti che costruisce lui in maniera molto maker. Vabbè, allora sentiamola. Non ho gli strumenti qua, ho solo questi due e sono due effetti speciali. Se volete li posso far vedere. Vogliamo. Ok. Questo tubo di PVC trasforma la tua vita in un cartone. A me piace tanto perché se scivoli su una buccia di banana succede questo. Scivolata su buccia di banana. Bello. Ma mi faccio male. No, scusa. E dopo, questa era una cosa, e dopo ho letteralmente questo bicchiere per tornare un pochettino indietro nel tempo, così sembra tipo tutto ovattato che venga da una radio vecchia, tipo attenzione a lanciare le cinture, una roba simile, no? Quindi non ho il resto dei miei strumenti qua perché sono un po' troppo ingombranti, ho letteralmente montato tutto prima, è un po' difficile venire qua, quindi solamente questo, potete passare il mio stand se volete vedere qualcosina di più. Dici dov'è il tuo stand, così ti spostiamo tutto il pubblico di oggi e di domani. Praticamente qui alla Maker Faire, però nel senso su questo lato qua verranno domani, capiranno. Sentiranno le scivolate di Gabriele a Terra Maggiore. Grazie Gabriele. Strumenti un po' pazzi, un po' particolari. Abbiamo la magia di qualsiasi bambino. Tu, Flavio, da piccolo, cos'era la cosa che volevi farti regalare per il compleanno? No, a parte, cioè non dire veramente tutto, di qualcosa. Allora, io ho un pallone, ero sempre contento, soldatini, giocattoli del genere. Ma da Orvisi a Trieste cosa vendeva? Lego. Il Lego. Lego. Abbiamo qui degli artisti del Lego. No, veramente. Grazie per gli artisti. Questa è l'unica cosa che abbiamo portato che è trasportabile, il resto lo trovate al diciamo il maker numero 38. Qui alla Maker Faire. Scusa, ci sono i keys, scusami. Sì, qui ci sono i keys. Questo è nato per gioco, quindi è una cosa diciamo un po' più scherzosa. Quello Walter però, occhio che c'è un mini Walter, riesci ad inquadrarlo? Sì, l'avevamo preparato già per Trieste qualche anno fa. Grazie. E l'abbiamo tenuto perché per noi Walter è Walter. La famiglia si allargherà.
ma promesso. che bello. Per ora c'è solo lui. E ci trovate qui domani anche ed è un piacere essere qua. Quindi portate i bambini, portate i ragazzi, anche i bambini che sono rimasti un po' chiusi, imprigionati dentro di voi, perché bisogna farli uscire quando si viene, soprattutto qui al Maker Faire. Grazie mille, grazie per l'omaggio. Doveroso, grazie di cuore. Ci avete fatto passare delle bellissime serate, quindi grazie a voi. Grazie a te. Soprattutto l'anno scorso. Grazie mille, grazie di cuore. Grazie. Anzi, grazie. adesso io farei arrivare un robot, tanto per cambiare. Poi abbiamo degli umani molto interessanti, ma io farei venire Luca con un robot che cammina, ma anche ruota, ma anche ha le zampe. È un po' come la tua scarpina, Flavio. Come la mia idea di scarpina. Esatto, questo c'ha le c'è zampe, questa ma anche le idea. ruote. Luca, che viene dal Veneto, da Teglio Veneto. Salve a tutti, sono Luca dell'Inola. Purtroppo oggi non posso farvi vedere bene questo robot perché oggi pomeriggio doveva scendere le scale ma è caduto e si è fatto male una zampa. Si è rotta la zampa? Si è rotta una zampa. E adesso? Veterinario, lo fai adesso- tu? Sì, intanto gli ho detto di stare fermo un po', Ah. è un po' difficile ma ci proviamo. Mettiamo là. Se volete lo posso chiedere se si muove un po', lo Perché io- vedremo però un po' non vorrei, zoppicante. non sta male poi, cioè. Starà Fai un tu po' in male, coscienza. ma- Da genitore fai tu Sì, in coscienza. Giusto. Non Solo vorrei poi che- facendo... Ok. Ecco, gli chiediamo un attimo di muoversi, ma vedremo che con una zampa fa un po' di fatica. Infatti sta un po' scendendo, ma allora è più contento se lo facciamo rotolare via. Un po', è un po' zoppicante, è un po' triste, ma prima o poi lo sistemeremo, lo vedremo correre felice dopo. È bellissimo. Lo vedi bene? Io non so com'è l'effetto da casa da vedere queste cose, però qui fa un certo effetto, insomma, vedere che delle ruote diventano un'altra cosa. Flavio, io qui Una vorrei scarpa del da te futuro. un Enrico Ruggeri. Beh, è incredibile. È incredibile, vero? È incredibile, vero? È una cosa inaspettata. No, è meraviglioso, ha un nome? Io ho bisogno di dare i nomi a tutti, scusate. No, Perché mi non ha un affeziono. nome, è un rover. E non ti sei affezionato? Cioè, No, non lo- perché ha avuto tanti di quei problemi che forse abbiamo il contrario dell'affezione, perché ce ne ha fatte Si è rotta tante, la- quindi non lo sopporti. No, di non lo tanto in sopportiamo tanto. tanto. È una guerra continua, Sì. ma anche quel tipo di guerra continua può essere stimolante per lavorarci sopra, creare nuove robe così. Certo, sicuramente ci fa lavorare ogni giorno, quindi sì. Ci fa scoprire e fare sempre cose nuove. Lo salutiamo. Ciao senza nome. No, lì sta cercando di accoppiarsi con un altro robottino, vedi come La vedi come natura funziona, robotica, del robotica è resto, quella. la Allora, natura è dopo così. Luca Grazie e i suoi mille. robot, anche Luca è un affezionatissimo della Maker Faire, è presente dalla prima edizione con idee ogni anno nuove, diverse e bellissime. Abbiamo un gruppo molto interessante che io amo particolarmente. Tu da piccolo, oltre al pallone, tu eri un ragazzo tecnologico, lo sappiamo benissimo, lì programmavi, usavi le valvole, ti intendevi di elettronica e sicuramente giocavi ai videogiochi. I videogiochi sì, Ma non giocavo. quelli di oggi, No, quelli vecchi. quelli della nostra età. Sì. E qui Ah. abbiamo degli appassionati storici, accademici dei videogiochi di un tempo che fu. Ma meravigliosi. Abbiamo i 12 bit. Grazie professore, grazie Grazie. signor sindaco. Grazie mille ragazzi. Grazie. eccoci. E noi in realtà siamo venuti qui per parlare male della nostra attività. Sì. Parlare perché- male della vostra Sì, attività. vogliamo parlare Parlate- male parlate- perché... è giusto. Perché insomma non è possibile, tutti vengono qua a farsi pubblicità, noi invece vogliamo mostrarvi i pericoli della nostra attività. Anzitutto portiamo macchine vecchissime. Primo. E quindi insomma, i bambini di oggi cosa devono giocare a quelle robe tipo Pac-Man, Space Invaders? No. Vecchie. Quindi non andate a trovarle. Non andate a trovarci, sono macchine vecchie, sono sporche. Molto sporche. Tante persone sono morte, Morte. fulminate, provando a fare le macchine. E poi, tra l'altro, è un tipo di attività che non vi consigliamo di intraprendere. No.
perché non si guadagna niente. No. Infatti per arrotondare devo fare l'insegnante perché sennò non arriva a fine mese. C'è il lavoro da maestro Mario che io conosco bene perché mia figlia andava in scuola alla da Pacifico, te. sì. Esattamente. E arrotondo perché con i 12 bit non riusciamo ad arrivare a fine mese. No, assolutamente. Quindi assolutamente non venite a trovarci allo stand 42, abbiamo 6 postazioni. Sì, che non dovete vedere però. Che non stand dovete 42. vedere, non dovete giocare perché... perché si può giocare? Sì, si può giocare. No, cioè, sì, ma è si meglio può, di no. È meglio di no perché ce le rovinano poi. Meglio di no. Sono robe vecchie, le portiamo solo per fare invidia agli altri, perché siamo cattivi. Esatto. Non vogliamo Cosa non che- abbiamo portato? Cosa non abbiamo portato? Non abbiamo portato il clone dell'Apple 2. No, non l'abbiamo che è una portato. storia interessantissima. Si chiama Orange e si tratta di un clone dell'Apple 2 che è stato assemblato a Pordenone. Ok, ma se non l'avete portato? Sì che l'abbiamo portato, ma non però dovete, dite di no. ma ok, non ok. dovete venire. Quindi non venite allo stand No, 42 a no, vedere esatto. perché non c'è. Non Non c'è. c'è, ma non c'è. Non c'è, ma non ok. c'è, cioè, non lo rovinate perché No, insomma infatti. ne abbiamo Non solo c'è cosa? L'Amiga 1200 Non c'è. non c'è. Non c'è. Lo volete fare? Non c'è. Non c'è. Dove che non c'è esattamente? Allo stand M42? Sì. Esatto, Lì non nell'area c'è. workshop non c'è. Ok. Non c'è l'Atari 800 Non XL, c'è, non non c'è. Guarda che No, bella, non però c'è. pensare alla segnaletica rovesciata di tutte le cose è anche carino. Non c'è. Esatto, non non sei c'è. in Piazza Unità. Ecco, però decliniamo le caratteristiche. Non c'è. Non c'è. ok. Non c'è. O non se poi. Te vuoi giocare? Non se può. Non se poi. E Venite volentieri, ma no oggi. Ma no, Ma no. esatto. E poi la c'è- provi in Friuli. Cioè, un gruppo che ha personaggi del genere No. come responsabili Inaccettabile. deve essere un gruppo pessimo, cioè diciamoci Molto la verità. pessimo. È pessimo. Ok, Quindi state terribile. lontani. avete mai pensato di fare i pubblicitari? Sì, Siete bravi. Sì, Eh, però no. Però no. Sì, però no. No. sì. Oh, sono un po' confuso. Comunque nessuno vada all'M42 a Esatto. trovare i nostri amici, a vedere tutti quei giochini di Vecchi, una volta, brutti. pericolosi, No. rugosi. Esatto. Noi non abbiamo lo Spectrum. No. Non abbiamo il Commodore No. 64. Quando mai? No. Quindi non venite, anche perché sono giochi poco violenti e al giorno d'oggi queste robe Assolutamente. poco violente non piacciono. No. Non venite. Niente esplosioni, niente sangue, No, niente... No. non va bene, non va No, bene. no. Non venite a trovarci. Esatto. Bravo, bravi. Grazie ragazzi, è stata Grazie a voi. bella proprio, una bella presentazione. Grazie È a lei, brutta. signor Ok. sindaco. Sono contento di non salutarvi. Fantastico. Non ci non salutiamo. non la saluteremo. Allora non ci salutiamo. Allora non ci Grazie salutiamo. È una cattiva E serata allora- a tutti. E allora neanche grazie a voi per essere stati qui. Ok. Una breve interruzione che tecnica, cavolo. una breve interruzione tecnica. C'è il segnale orario. Flavio, c'è il segnale orario. Abbiamo il segnale orario. Il segnale orario viene gentilmente offerto da Sara, però tu adesso devi chiedergli come ha fatto a costruire quell'orologio. Beh, Sara, microfono a te. Microfono a Sara. Come Io hai terrò l'orologio di Sara. Guarda che Carlo è veramente... cioè, fa tutto Carlo. Io non so più cosa dire. Posso fare io queste cose qua? Posso prostrarmi io? Sara, Ciao. come l'hai fatto? E allora, questo è un orologio fatto con gli scarti della stampa 3D sostanzialmente. Ho preso vari pezzi divisi per colore, tritati con un tritacarne. Ah, vabbè. Che abbiamo in laboratorio. Abbiamo trovato questo tritacarne. Cosa che io, c'è in laboratorio? Il tritacarne. come usarlo in modo improprio abbiamo... Anche Lucaniche. Ok. Sì, non lo Però in userei questo caso per non lo no. useresti più per quello. Nemmeno il forno col quale cuocio poi la plastica. Ho preso gli stampini per torte con i numeri, e scelto i colori, fuso tutto insieme. Sei a cena da me che ho fatto delle cose al forno. Queste Colorate, robe qua, ce le molto faccio io. belle, molto belle. Grazie. Belle. Belle da vedere. Belle da vedere, croccanti. E niente, visto che avevo già questa le lancette, mi chiedevo come poterle impiegare e ho pensato di unire le due cose. So delle lancette. Facciamo un facciamo orologio qualcosa, esatto. fatto particolare, nuovo, della serie. Comunque non si butta via niente perché sono tutti scarti del... Sì, no, questo no. Grande I numeri cosa. sì. Questo da polso. Ah, ok, vabbè, lo tengo io.
anche da taschino, dipende dallo stile, come preferisci. Io ho difficoltà. Però da polso posso fare, vestito da Walter, posso fare la mia bella figura con questo orologio. Grazie mille, Sara. Grazie a voi. Bellissimo, bellissimo. Allora, Flavio, io ti ho portato un po' di maker, Beh, li abbiamo scelti visti. fra divertenti, interessanti, non esauriscono la Maker Faire, ce ne sono tanti altri. Non voglio fare un torto a nessuno, sono tutti bravissimi. Certo, ma ci E sono anche delle dimostrazioni che non servirebbero, riusciamo a vedere. esatto, 6 o 7 ore di trasmissione, poi bisognerebbe muoversi attraverso tutta la piazza, molti mostrano delle cose ingombranti, qualche tonnellata di progetto di maker. Insomma, dovete venire a vederlo in piazza. Dovete venire in piazza domani, quindi siamo qui in piazza domani, chi non ce l'ha fatta oggi, viene Esatto. domani dalle 14. Dalle 14 fino alle 20. 20. Domani chiudiamo un po' prima perché domenica dobbiamo andare a sfasciarsi dopo la Maker Faire. Anche perché voi dovete andare a sbaraccare tutto, sì, tutte sì, queste sfasciarsi quattro in quel robine senso lì. che sono proprio quattro. Abbiamo no? qui Gaia che ci ha portato qualche altra sorpresa. No? Sentiamo. Vorrei sentire loro cantare un poco e suonare un poco, visto che sono qui e che non hanno ancora un minimo di spazio. Ciao voi. Gaia, ben trovata. Ben trovato anche a te. Ti è piaciuto il tuo mini me di Lego? Moltissimo mi è piaciuto, ma sai, Ok. questi sono omaggi proprio veramente, ma come può essere che mancano 3 minuti? Veramente? Mancano 3 minuti, Gaia, è un disastro. Io non so come possa essere accaduta sta roba qua. No, mi sono piaciuti molto, poi io sapevo, c'era già un amico che lavorava di Lego e aveva fatto delle cose che avevano messo Mi ricordo. i personaggi nostri anche in qualche vetrina di qualche Sì, negozio. sì, a sì, Trieste, mi vedi ricordo cosa- assolutamente. Ci aveva colpito tantissimo. E bello questa Vi roba. omaggiano. Ci omaggiano. Assolutamente. Tra l'altro, tu oltre ad essere una scienziata, sei anche una improvvisatrice teatrale, no? Non dimentichiamo, perché un maker è maker a 360 gradi. Quindi quando devi inventare, insomma, Invento scemenze, invento storie come fai tu. Non riesco a cantare bene come fai tu, purtroppo, però. Oh, guarda, tornato qui questo meraviglioso plastico con il suo autore che lo descrive rapidamente, così lo mandiamo su Macete. Quali sono i monumenti? Allora, per Trieste ho scelto Piazza Unità e il Faro della Vittoria. Poi c'è la scalinata di Re di Puglia. La Lego non fa segni religiosi, quindi al posto della croce ho messo una statuina. Poi c'è Sant'Ignazio a Gorizia, Piazza Matteotti, credo di Udine, che è quella davanti alla Loggia del Lionello, il Santuario del Monte Lussari, la Pieve di Zuglio, la Frana del Vaillant con la diga, il municipio di Pordenone, Villa Manin, e quella davanti è la chiesetta del mio paesino che si chiama Muscoli, vicino a Cervignano, e che l'ho messa lì per piacere mio. Insomma. Quindi è un omaggio alla regione. È un omaggio alla in regione. generale. Le barchette là sarebbero la barcolana, l'omino con le alette è la mascotte del gruppo di cui faccio parte. Ha un nome? No, No, non ha un omino nome. con le alette. Esatto, è un Omino con- aquilotto in omaggio alla regione, ovviamente. giusto. E la mappa è una mappa vera in scala della regione fatta con i Lego. Meraviglioso, meraviglioso, che bello, che bello. Quindi domani, bambini, ragazzi, signori, andate tutti a vedere il Lego, venite tutti al Maker. Quanto manca? Finito. Ciao a tutti, ciao da Macete, alle prossime. Questo era un Macete speciale direttamente dalla Piazza Unità. Domani tutti i Maker, tutti i ragazzi, venite qui dalle 14 alle 20. Grazie Carlo, grazie Marco, grazie Ornella per averci aiutato in questa puntata, e grazie qui alla signorina della quale non ricordo il nome, che è rimasta con noi per molto tempo. Martina? Martina sarà. E mi ci sono affezionato. amica di Mi ci sono Martina. affezionato. Ciao. Oh, Non è finita la Maker Faire, per chi No, la Maker è continuiamo ancora... oggi fino alle 9. Continua fino alle 9. Finita solamente la puntata in diretta di Macete. Allora, raccolgo i microfoni e sistemo le sedie, cosa dite? Metto a posto la casa, mi ha suggerito Angelo. Intanto ho ritrovato la penna. Dai, arrivo anch'io. Questo lo sistemo qua, perché ci sono ancora tantissimi maker da incontrare. Ci sono degli altri Maker da incontrare? Sì, ma tu hai visto il tuo nipotina? Sì, là? ho visto, sì. Ho visto la nipotina. Ciao, ciao. A favore di diretta.
Franco e Santini?
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Just the guitar, okay, cool.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. I was too strong, you were trembling, you couldn't handle the hot heat rising. Baby, I'm still rising. I was running, you were walking, you couldn't keep up, you were falling down. There's only one way down. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. If you're ready, if you're ready, if you're ready, I'm ready. If you're ready, if you're ready, we both know we ain't kids no more. No, we ain't kids no more. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love. If you're ready, if you're ready, if you're ready, I'm ready. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. If you're ready, if you're ready, if you're ready, I'm ready. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. I want every single piece of you. I want your heaven and your oceans too. Treat me soft but touch me cool. I wanna teach you things you never knew. Ooh, baby, bring the floor up to my knees. Let me fall into your gravity. Then kiss me back to life to see your body standing over me. Baby, don't let the lights go down. Baby, don't let the lights go down. Baby,
don't let the lights go down. Let's go down, let's go down, let's go down, let's go down. I miss you when the lights go out in blue. And it's all of my doubts. Pull me in, hold me tight, don't let go, baby, give me life. I miss you when the lights go out in blue. And it's all of my doubts. Pull me in, hold me tight, don't let go, baby, give me life. I love the way your body moves towards me from across the room, brushing past my every groove. No one has me like you do. Bring your heart, I'll bring my soul. But be delicate with my ego. I wanna step into your great unknown. With you and me setting the tone. Baby, don't let the lights go down. Baby, don't let the lights go down. Baby, don't let the lights go down. Let's go down, let's go down, let's go down, let's go down. I miss you when the lights go out in blue. And it's all of my doubts. Pull me in, hold me tight, don't let go, baby, give me life. I miss you when the lights go out in blue. And it's all of my doubts. Pull me in, hold me tight, don't let go, baby, give me life. We play so early in the dark, 'cause we are living worlds apart. It only makes it harder, baby. It only makes it harder, baby. Harder, baby. Harder, baby. Harder, baby. Harder, baby. I miss you when the lights go out in blue. And it's all of my doubts. Pull me in, hold me tight, don't let go, baby, give me life. I miss you when the lights go out in blue. And it's all of my doubts. Pull me in, hold me tight, don't let go, baby, give me life. I miss you. I miss you. If you do, from the way you talk to the way you move,
watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long. Eccoci. Fino alle 21 oggi il Maker Faire, domani fino alle 20, sempre a partire dalle 14. Domani a presentare ci sarà la squadra completissima di Macete, quindi Maxino, Flavio Furia, Ornella Serafini, Marco Posniajelsek e Elisa Bombacigno. Ho detto bene il cognome? Va abbastanza bene. Quindi siamo qua. Innanzitutto quello che vi diciamo è di chiedere quello che volete ai maker, che sono a vostra disposizione, e soprattutto dire ai vostri figli che chiedano di tutto al maker. Sì, vabbè. Ma non so chi che vuole sapere. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me Hyperdeal funziona, perfetto. of when we were young. Direi super. Oh, eccoci qua. Allora noi siamo pronti per incontrare altri maker, vero Marco? L'ultimo giro di oggi. L'ultimo giro di oggi. Più di uno. Sì. Allora, voi che andiamo a vedere, andiamo a Dai, pescare troviamo qualcuno. i più strani. Ma tipo questo, lo stand M15, che M15? vedo questo silurotto giallo. C'è qualcuno qui silurotto. davanti? Silurotto. Ciao, vuoi venire a raccontare la tua storia? Sul palco, vuoi venire? Straniero? Where are you from? Praga. Super. On the stage? If you speak slowly, we can Come translate. on with us. Only With slowly. a siluro? You bring your weapon. Eccoci qua, abbiamo trovato subito uno, hai visto che fiduciosa che sono? Fiduciosissima, prego. Perché vedi, noi siamo in diretta Facebook, streaming. Oh, che bello! This is a nuclear weapon. Thank you. It is nuclear weapon, this one. No. Not yet. I'm not kind of a military guy, so no. It's a scientific instrument. So, and it's definitely not nuclear. Not nuclear. Strumento scientifico, non è un'arma nucleare, per cui per il momento penso che siamo tranquilli. Sicuri? Sì, sabato passerà, ecco, verrà domenica. Come ti chiami? What's your name? I'm Andrei Gortkov. I'm from Praga. Questo hanno capito tutti. I'm glad I'm here. It's a beautiful city and excellent event. Thank you. Grazie, ben trovato. E allora lui cosa cerca? Dove va? È una roba che sta nell'acqua? What is it for? Yeah, I think I understand. You understand? I'm improving in Italian. So yeah, it's underwater drone. It's a 3D printed underwater drone. It's printed piece by piece because printers today are still small, like major of them are small. And this advantage has its advantage, which is in modularity. So you can reassemble that craft into many ways. Translation. Come si vede, appunto, no, è giallo, no, è un drone subacqueo. E la particolarità, essendo tutto stampato in 3D, e la particolarità che lo rende sia un vantaggio che uno svantaggio è che è costruito di piccoli pezzi
perché le stampanti 3D di costi umani non sono ancora di dimensioni molto grandi, però permette di essere modulare, cioè assemblarlo a seconda delle esigenze, essendo uno strumento scientifico in base alle apparecchiature che dovrà portare. Very nice. E cosa fa? Raccoglie dati, osserva? A cosa serve? I understand. Yeah, it's maybe I will be really short in my story. Originally I'm a programmer, and I started this project as developing software for autonomous vehicles, not only for submarines or ships, but any kind of autonomous vehicle. Autonomous vehicles. Yeah, and then I needed something for like something physical for testing. So, and I have a close relationship with C. So, that's why I choose this, because I thought it's hard, and then it will be like challenging, and it's really hard. So it took 3 years to make it. 3 years? Translation, traduzione. Diciamo che lui è un programmatore specializzato, stava studiando per fare la codifica di algoritmi per macchine autonome che si muovono in autonomia. Avendo dimestichezza con il mare, ha detto: ho scelto un prototipo di qualcosa che sia marino, per poter testare il suo codice di autoguida, diciamo, di questi strumenti. Ci sono voluti 3 anni di debug e finalmente c'è il prototipo. Autoguida, cioè quando trova macchine un automatiche. ostacolo gira da solo senza pilota. Schiantarsi. I need help. So you don't need to drive it. No, it should be smart enough to drive it by itself. It should be. Yeah, I'm working on it, so to be smart enough. Ok, sì, dovrebbe guidarsi da solo. Dovrebbero guidarsi da soli. Bellissimo, complimenti. Very Complimenti. nice. Sì. 3 anni. 3 years in the making. Oh yeah, it's For the coding. because I'm of course I have ordinary work. Like I'm working for a news vendor in Czech Republic, like kind of programmer, kind of manager of those programmers, and this is like side work or hobby work or things like this. It's like my side project. And as I said, I started as a software development program, but it arisen into this. So a lot of different skills you have to put in, and time is going. Yes, ok. Sì, ovviamente lui ha un lavoro ordinario, per cui è stato 3 anni per costruire questo prototipo, perché ha dovuto imparare naturalmente vari tipi di attività, per cui la programmazione, che è il suo lavoro principale, il suo studio principale, perché il suo lavoro è di gestire un team in una società. Ma per fare questi no, un team come lavoro, un altro lavoro come programmatore. Sì, un lavoro parallelo di suo interesse per rimanere, penso, per non dimenticare il fatto di programmare, perché io sono programmatore ma non programmo più, e nel giro di qualche anno si dimentica tutto, purtroppo. Yeah, it's sometimes like anything not going so well like you expect. Your attitude is going down, but after a couple of minutes you realize like you still wanted to do that, you still finish it, and realize that you have again in it, and again you are coding, you are modeling, and so on. So yeah, it's a a little bit challenge. passion. It's a challenge with It yourself. should be, because without it you can do something like this. Sì. Ho incontrato naturalmente momenti alti e bassi, perché ogni tanto ci si scontra, soprattutto con le skills, con le conoscenze di campi diversi, con momenti in cui non funziona niente, per cui uno si butta giù, però poi si ritorna. Ovviamente anche qua, filo conduttore con tutti i maker, bisogna arrivare al punto, non si può lasciar perdere la ricerca. Non ho capito questo.
che anche diceva che facendo... Nell'incontro con gli altri maker? Sì, che anche lui, cioè, come tutti, deve comunque fare questa cosa qui. Sì. Anche se ha un lavoro ordinario, se qualche volta le tenere cose non allenato. funzionano e qualche volta viene voglia Sì. di mollare o l'atteggiamento è negativo, dice però poi dopo un po' si ritorna sul progetto perché per se stessi è necessario finirlo. Che poi è anche un progetto utile, voglio Sì, dire, sì. no? Ma proprio questo è andato in acqua? Proprio lui? Did you test it in the water? Yeah. This particular piece was in water several times, and it's like it's prototype, but as well it's a production piece. So yeah, it's working. It's of course could be better, but I'm working on It's a it. prototype, but it Yeah. works. Cos'ha? Ok, super. E Translation? questo sì, è un prototipo, però è andato in acqua molte volte, funziona, potrebbe essere, pur essendo così modulare, potrebbe essere migliore, però potrebbe essere anche un oggetto di produzione, cioè è maturo, il prodotto è maturo e non è più in fase di test, potrebbe essere prodotto. But in the sea or lake or swimming pool? Mainly, I'm testing in the sea because it's much more difficult environment than in a lake. But it was partly because I can't find a pool for free for a free testing, often free testing. And now I find it, so now I'm more in the pool, testing in the pool. But sea is some main environment for this because it's hard, like harsh environment and most difficult. Yes. Yeah. Sì, l'ambiente naturale per fare i test è stato il mare, perché è l'ambiente dove ovviamente un prodotto di questo tipo potrebbe avere più senso, e adesso è anche perché è l'ambiente più ostile, sia per l'acqua salata, sia anche per le questioni di organismi, di luce, probabilmente il posto più difficile dove usare questi strumenti. Adesso ho trovato una piscina dove fare dei test più facili, però sì, veramente bello. I like it. Thank you. I'm glad you like it. Grazie. Allora lo potete vedere allo stand M15. We C'è have a question. una How domanda. How much can it cost in production? This craft is the hull, like frame, is in open source. The STL's files for printing it out are on my website, and they are free of charge. So anybody want download it today and start printing it today. So it's free. Electronic parts, I did it mostly from cheapest components I can find. So I'm using a lot of AliExpress, a lot of eBay, and all is assembled with ordinary stuff like ordinary off-the-shelf motors, off-the-shelf servos. And when you put it all together and answer the question, it's around 400 euros. Ah, quindi quanto può costare? Ah, all ok. together. Beh, però intanto è interessante anche sapere che costa comunque 400, ha detto? Tutto compreso, può costare 400 euro costruirlo, perché tutti i file per stampare in 3D i vari moduli sono gratuiti e disponibili sul suo sito. E tutti i componenti, comprandoli o su eBay o su AliExpress, comunque dalla Cina. Amazing. Yeah, it's really, I call it like it's made from garbage. So yeah. Fatto da immondizia. E quindi finalmente possiamo rispondere alla domanda. Chiedeva quali componenti in particolare. What kind of I'm heavily instruments? used the Arduinos because it's most spread wide. I using Raspberry. It's same popular microcomputer. But what kind of data you can collect? Put a camera. Yeah, I have a camera inside, and it's a bottom-looking camera, so it's making pictures of the bottom of the sea, picture by picture, and collecting it into one
map of You can some, map, yes. some area, and it can look for objects, lost objects. When somebody lose something from its yacht, it can find it because it has a open CV algorithm inside, and it can recognize the things. Whatever you program to underwater. recognize. Yeah. It's same like with mobile phones when they recognize faces. Yeah. Capito tutto? Ma forse gli altri no. Translation. Translations. Al momento è stato utilizzato con una telecamera per fare la mappatura dei fondali e con un programma adattabile di riconoscimento di oggetti e uno può usarlo per ricerche sui fondali. Se si perde qualche oggetto viene programmato per riconoscere gli oggetti. Telefoni, magari uno perde il Bello. telefono, magari uno perde altro le che. chiavi. Sì. Quindi ci vorrebbero anche 2 pinzette per poi No, you have to go by yourself for that thing. It's just find it. Sì, esatto. It's enough. For a prototype, Yes, it's more than yes. Assolutamente. Thank you very much. Thank you to having me. Grazie. Thank you. Quindi M15 ricorda il nome, your name? I'm Andre from Prague. Thank you for having me. Ciao Andrea, grazie. Ciao. Il tuo drone sottomarino. Grazie. Non ecco nuclear weapon. Flavietto che ritorna con noi. Sembrava un silurone effettivamente, Sì, no? Speravo fosse un missile. Prova. Ci sono? Sono? Sì. Ci sono. Ha visto che roba? Benissimo. Ah, vabbè. Allora, io se vi va bene, vado a vedere i maker che non abbiamo ancora intervistato. Vai, Così vado a tranquilla. vedere fino a che non stacca il microfono. Sì. E per il momento ci siamo rivolti, a parte a qualcuno, anche a destra. Però vado a vedere chi manca, magari anche di questo stand qua. Cosa dite? Io Vado a devo vedere. ringraziare innanzitutto il maker inventore dei tramezzini che adesso mi ha dato poco fa, perché comunque anche l'inventore dei tramezzini è un inventore, non sì. una roba così. Infatti. Cioè in tutti i campi le invenzioni hanno, anche i cuochi, stanco? vedi? Io vorrei vedere nella prossima edizione dei cuochi inventori di robe nuove o anche dei nuovi modi di cucinare o delle nuove tecnologie. Perché finisco sempre sul cibo, Marco? Perché finisco sempre sul cibo? Non so, incredibile. Perché. Sarà l'ora, no? Sarà le 8, allora ecco, adesso vorrei una serie di maker della cucina. Potrebbe essere una bella idea. Per l'anno prossimo sarebbe una bella idea. L'anno prossimo probabilmente si cercherà anche di fare finalmente il concorso. Ho parlato con Enrique per fare il concorso per vedere chi costruisce, inventa e progetta finalmente sta benedetta Scarpina, che è il mio progetto, cioè la mia idea da oramai 3-4 anni che mi assilla, e prima o poi insomma aggiungeremo alla Scarpina vera, insomma la toccheremo con mano, sono sicuro che qualcuno la farà. Sì, E io non prenderò neanche un soldo perché il budget nonostante per la una mia idea. scarpina, un budget per una scarpina non è indifferente. Dici? Guarda che vabbè, chissà se le stampanti 3D oggi come oggi possono essere utili per fare la scarpina. Ma Cose subacquee si fanno già con le vedi. stampanti 3D, per cui direzione è quella giusta. allora sappiamo che c'è Ornella che sta girando per gli stand per vedere se ci sono ancora dei maker che non sono passati da noi, che tra l'altro devono allenarsi per ripassare domani, perché domani anche se saremo in tanti qualche intervistina di qua e di là la faremo. Salutiamo il nostro amico Giacomin, non so se l'avete fatto qualche volta, ma io lo saluto con amore qui davanti, e lui sta riprendendo tutto di tutta la giornata, giusto? Sta streamando tutto. Sta streamando. Sta streamando. Ho portato un Vedo un bel maker. ragazzone. Visto che- Vabbè, oramai ci non ti conosciamo. offendi, vero? Che ti Ci conosciamo come... sì, piovesse. Come se piovesse. Era per Ci dire, conosciamo come se piovesse. prego, accomodati. Prego, accomodati, così si secca. in diretta. Ha un sacco di cose da raccontare, eh? Sì, vabbè, un sacco di cose. Innanzitutto io so che lui è un divulgatore scientifico, non so se quest'anno è in questa veste o altro. Siamo in questa veste, siamo sempre in questa veste ormai.
Vabbè, allora divulga, siamo qui per sentirti che divulghi. Che divulgo. Allora, noi quest'anno Carlo ci ha, si può dire, lanciato in schiena in diretta Facebook. Sì, Carlo ci ha lanciato in schiena. Esatto. Ha detto lui. Allora, che è il soggetto intanto? Presentati come gruppo e come te stesso. Allora, io sono Eric Romelli, sono il presidente dell'associazione Science Industries. Siamo un'associazione di divulgazione scientifica, appunto attiva a Trieste principalmente, ma un po' dappertutto, ormai in tutta la regione e anche fuori. Divulghiamo molta astrofisica, perché il grosso dei soci è astrofisico, però fisica in generale. E visto che Carlo voleva fare uno Space Village, quale migliore occasione di avere Science Industries pronta in loco per fare uno Space Village e divulgare l'astrofisica? E quindi abbiamo portato un po' di cosette, ci siamo divisi in 3. Sì. Abbiamo portato la parte più tecnica con i nostri razzi ad acqua che ormai sono... Quindi cose che proveranno e provano con voi anche i ragazzi. Esatto. Quest'anno in realtà stiamo lanciando un po' di meno perché c'era un po' di vento oggi, quindi abbiamo fatto qualche lancio controllato, anche perché col Covid non si può toccare la plancia. I razzi ad acqua vanno verso il cielo. I razzi ad acqua vanno verso il cielo, sì, che è un exhibit che avevamo già presentato in altre edizioni della Maker Faire, fa sempre un sacco di scena. È molto utile perché spiega un sacco di cose, in realtà, oltre a fare scena, e anche quest'anno l'abbiamo riproposto. E già che c'eravamo, ci siamo spinti un po' oltre, abbiamo portato un simulatore di onde gravitazionali. Adesso ci devi spiegare per bene cos'è il simulatore, tu hai capito? Il simulatore neanche le parole. Ecco. Io ho sentito solo gravitazionali e già mi ha fatto... Sentivo più leggero. Sì, anch'io. Allora, spiegato base, si tratta di, diciamo, partiamo dall'esperimento di relatività generale che si fa spesso a livello didattico, che è quello di prendere un telo di licra e mettere i pesi per far vedere che si curva lo spazio-tempo. E, grazie ai superpoteri conferitici dal Fab Lab abbiamo creato un sistema per mettere 2 palline che ruotano una attorno all'altra, simulando 2 oggetti che orbitano uno attorno all'altro, come ad esempio 2 buchi neri, per mostrare come questo movimento fa molto più casino che tenere solo la pallina ferma, creando appunto un fenomeno ondulatorio che poi noi chiamiamo onde gravitazionali e possiamo misurare con i dovuti strumenti. Spieghiamo come funzionano questi strumenti, perché devono essere dimensionati in un certo modo, eccetera, eccetera. Quindi tutta una cosa che possono venire a vedere. Assolutamente sì, possono venire a vedere, possono anche mettere le manine sul telo, magari i più giovani, così sentono fisicamente le onde gravitazionali, che è una frase scientificamente brutta da dire, ma fa il suo effetto. Io ho una domanda che vorrei fare da sempre. Esistono gli La extraterrestri? La curvatura dello spazio-tempo. Sì, cos'è? Come funziona? Sì. Una domandina. La classica domandina dell'aperitivo. Ma ha anche un potenziale pratico cioè incredibile. Quando vado al supermercato, la curvatura spazio-temporale. Allora, il potenziale pratico incredibile è che se non ci fosse il concetto di curvatura, quindi il fatto che una massa curvi lo spazio-tempo, non ci sarebbe il concetto di gravità e non ci sarebbe il concetto di orbita, quindi non saremmo qua a parlare in questo momento. Il concetto è di per sé abbastanza intuitivo. Noi immaginiamoci un telo piatto, lo chiamiamo spazio-tempo e matematicamente non stiamo neanche facendo un'assunzione così ardita, nel senso che se noi prendiamo lo spazio-tempo vuoto è veramente rappresentabile come un piano. Il fatto di metterci qualcosa dentro lo curva. Prendiamo un telo di licra, ci mettiamo una pallina, la pallina fa il cono. È così, semplice così. Questo è il concetto di curvatura. Avendo un cono, creandosi un cono di curvatura, cosa succede? Succede che se io lancio una pallina dritta, la pallina a un certo punto si imbottiglia come in un imbuto dentro questo cono. E quello è la rappresentazione matematica di quello che poi noi chiamiamo mettere in orbita un oggetto. Quindi lo spazio si modifica e di conseguenza se pensiamo a lanciare la pallina dritta, se c'è quest'altra pallina cambia lo spazio, cambia il tempo. Esatto, la pallina continua ad andare dritta ma rimane imbottigliata in uno spazio che non è più dritto ma è curvo. Quindi noi siamo imbottigliati in una curvatura di spazio. Noi siamo imbottigliati in un imbuto. Grazie.
Grazie. Quindi suonare il Grazie clacson per non questo, è serve. bellissimo. Suonare il clacson non serve, esatto, siamo comunque imbottigliati. Ok, ma tu Uscire? dici che c'è la possibilità di uscire dalla bottiglia? La possibilità c'è, si chiama velocità di fuga. Lo facciamo anche, per esempio, quando lanciamo satelliti fuori dalla nostra orbita. Se la pallina passa abbastanza velocemente, supera questa impasse, questo dosso, e va oltre. Questa velocità, diciamo, abbastanza velocemente si chiama velocità di fuga e ogni corpo ha la sua. In applicazione reale, futuristica, dove può portare questa cosa qua, secondo te? Ma allora, questa cosa qua porta già alla nostra terza cosa che presentiamo stasera, in quanto diamo una panoramica di quella che è la situazione a satelliti artificiali sopra la nostra testa. Abbiamo portato una simulazione in tempo reale dove c'è una bella foto di Piazza Unità con tutti i puntini rappresentati. Ma c'è un traffico infinito sopra la nostra testa. Cioè, quanti sono i satelliti artificiali ad oggi? C'è una marea di roba. C'è una stima che la stima di oggetti monitorabili, quindi sto togliendo pezzi di vernice, bulloni, viti e quant'altro, si aggira attorno ai 100.000 oggetti su tutte le orbite, basse, medie, alte, geostazionarie, eccetera, eccetera. Domanda stupidissima. C'è rischio di spazzatura fuori? C'è già. C'è spazzatura fuori. Ma è pericolosa? Cioè può creare un pericolo, può creare un problema, può creare problemi per il futuro? Ti chiedo perché proprio non ho idea. Allora, al momento non siamo ancora in una situazione considerata critica. Stiamo rischiando di andare verso una situazione considerata critica, nel senso che l'utilizzo di megacostellazioni satellitari per le comunicazioni, penso a Starlink per portare internet in giro per il mondo, sta cominciando a porre la domanda: arriveremo molto presto al punto in cui sarà un problema? C'è una soglia che è definita in 100.000 oggetti in orbita bassa, quindi quelli più vicini a noi come altezza. Se viene superato questo limite si entra nella fascia rossa, considerata critica. Non siamo ancora lì, potremmo arrivarci. Quindi non bastava la Terra, anche lo spazio. Tu dici che cioè, ci si inventerà qualcosa quando si arriverà a quel punto o ci si inventerà qualcosa prima? Perché è la cosa che mi fa paura sempre del discorso del progresso, no? Tante volte noi inventiamo delle cose e poi perdiamo il controllo di quelle cose lì. No, allora, qualcosa si sta già facendo, nel senso che tutte le agenzie spaziali hanno dei programmi di monitoraggio degli oggetti in orbita, anche se possibile della spazzatura. Chiaramente, dovendo vederla con delle antenne da terra, sotto una certa dimensione gli oggetti non sono monitorabili, per esempio la vite, il pezzo di vernice, perché quando si parla di spazzatura spaziale si parla anche di cose così. Alcune non sono monitorabili, la maggior parte sì. Chiaramente le agenzie spaziali sono ben consce di star facendo casino e quindi ci sono dei progetti per cercare di prevenire invece che curare, quello sì. Sarà anche pericoloso per chi viaggia nello spazio incontrare questi oggetti. Esatto, diciamo che superare le soglie d'allarme potrebbe diventare pericoloso. Ok. Nel peggiore degli scenari anche precludere l'accesso allo spazio, perché a un certo punto non hai più materialmente un corridoio per uscire. Tra voi esperti, parlate di turismo spaziale, cioè di possibilità, o di quando arriverà, o se colpa dei satelliti non potremo andarci. Allora, io glisserò con eleganza questa domanda dicendo che no, allora, io lavoro su satelliti scientifici che vanno peraltro su orbite che sono formalmente neanche considerabili terrestri, ma solari, quindi attorno al Sole, per cui niente che faccia casino attorno alla Terra. È chiaro che, potendomi considerare uno degli addetti ai lavori, tra addetti ai lavori, 4 chiacchiere al caffè sul fatto che c'è gente che vuole fare turismo spaziale si fanno. La dinamica per mandare un oggetto nello spazio è quella, quindi si farebbe allo stesso modo. C'è chi comincia a avere i soldi per farlo. Abbiamo visto? Sì. Chiaramente lì il problema qual è? Che come tutte le cose, finché non le fai, nessuno si inventa una normativa per tenerle a bada. Queste cose qua erano fantascienza fino a 2 anni fa, quindi adesso è il momento questo probabilmente di parlare, cominciare a mettere giù delle normative serie per, come dire, monitorare e regolamentare il traffico nello spazio, quello sì. Ma aumentano sempre di più, no? La messa di satelliti in... Aumenta sempre di più, anche perché appunto Starlink lancia migliaia al colpo, per cui... Sì. E comincia a essere un problema anche per i telescopi a terra che
vedono le strisciate di Ma passaggio. ne lanciano migliaia al colpo proprio perché adesso non c'è una regolamentazione specifica. Questo è uno dei problemi, sì. Non essendoci una regolamentazione vera e propria, anche perché appunto a nessuno era mai venuto in mente di fare lanci così massicci, essendo un'azienda privata, se non prendi la multa te ne preoccupi relativamente. Però è interessante perché lui ti ha chiesto giustamente, si penserà quando si supera la soglia di pericolo o prima, perché magari uno dice in quell'ambito lì si spera che le persone che si occupano di questa cosa qui siano più lungimiranti di chi deve decidere se fare una strada, se fare un... No, Allora, diciamo che a c'è livello scientifico, soprattutto chi si occupa di telescopi a terra, dato che gli comincia a dar fastidio, ci si sta muovendo per cominciare ad avere un peso specifico anche a livello di governi, per cominciare a dire ragazzi mettiamoci un tavolo e decidiamo. È chiaro che poi lì la palla è appunto a questo tavolo. Quindi cioè, a oggi, io quando guardo un cielo stellato, guardo un cielo satellitato. Allora, ad oggi guardi ancora abbastanza un cielo stellato. No, è terribile. Però ci sono diversi satelliti artificiali sempre comunque. Quando spariscono sappiamo che sono satelliti. Senti, ci racconti anche del fatto che fai giuria, fai parte di una giuria di una cosa... Altra cosa in cui c'è incastrato Carlo, però brutto da dire. No, allora ne approfitto anche per fare un po' di pubblicità. Il 2-3 ottobre c'è l'hackathon della NASA. Si tratta sostanzialmente di una gara vera e propria in cui si prendono diversi gruppi di nerd, gli si sottopone un problema e gli si chiude in una stanza 48 ore a risolverlo. Questo più o meno come funziona l'hackathon. Quella della NASA è a tema spazio. Tra l'altro la NASA fa diverse di queste hackathon anche per fare cercare un po' di gente per risolvere. Chiusi a gruppi o persone singole? No, per capire come chiusi tutti insieme? No, allora, chiusi a gruppi, quest'anno credo sia molto in via telematica per i problemi che tutti sappiamo, però sì, l'hackathon di per sé è chiusi a gruppi, si fa un team di 3, 4, 5 sono dei team che si occupano di cercare delle soluzioni. Esatto, diciamo che di solito la NASA li usa un po' per farsi risolvere dei problemi al volo e un po' per cercare menti fresche e brillanti, perché escono fuori soluzioni effettivamente molto smart. Quindi se da una gara del genere viene fuori un'idea brillante, loro vedono e... Esatto, sì, è già successo. Vieni con noi. È già successo, esatto. Io e altri miei colleghi di Science Industries, in realtà anche in virtù del nostro ruolo di ricercatori in ambito della fisica spaziale in osservatorio, siamo stati ingaggiati da Carlo per fare giuria nei giorni successivi alla hackathon, quindi vediamo cosa ci proporranno i team di nerdoni quest'anno. Ascolta, a sto punto te lo chiedo, film di fantascienza preferito? Film di fantascienza preferito? Urca, difficile. Più che un film, una serie, Battlestar Galactica. Come? Battlestar Galactica. Secondo me forse è la miglior serie di fantascienza mai fatta. No, dobbiamo vederla. Ti piacciono film di fantascienza? Allora, io ho un posto col mio nome ormai da anni al Trieste Science Plus Fiction. Tutti gli anni, quindi, Il posto del tuo nome? Sì, quindi... Ma c'è molta roba che prima era fanta e poi diventa realtà? Sì. Un sacco di roba, no? Sono visioni, quindi. Sì, ma tanti sono anche proprio scienziati che fanno i allora, film. tanti hanno consulenze scientifiche. Interstellar aveva una bellissima. Me l'ha detto Carlo che è uno dei suoi film preferiti. È il mio anche preferito. Tuo. Sì. Sì, aveva Kip Thorne che aveva fatto consulenza scientifica e poi ha vinto il Nobel. È stato, se non ricordo male, l'unico a vincere Nobel e Oscar nello stesso anno. Però sì, un esempio su tutti, preso dalla cultura pop proprio facile, nella prima serie di Star Trek la crew dell'Enterprise gira con i tablet. Erano gli anni 60. Vero. Io attendo il teletrasporto, ma ci sono già state delle prove, no? In qualche modo piccole cose. Teletrasporto sì, c'è un problema perché funziona molto bene sulla carta a livello di meccanica quantistica, ma a livello pratico molto molto male, però come idea. Fa paura, è difficile trovare anche i volontari. Non è detto che sia fattibile proprio. Quindi... non è detto che sia fattibile. Sì, io non sono un fisico teorico, quindi non vorrei entrare in altri non ambiti. Miei. So che a livello di meccanica quantistica la teoria funziona, la pratica molto meno.
però magari troveranno altre soluzioni per superare lo spazio. La scienza è piena di cambi di prospettiva, cambi di paradigma, che la meccanica quantistica stessa è stato un cambio di paradigma che ha fatto scoprire, non so, che sembrava campata per aria, lo stesso Einstein non ci credeva, e oggi il touchscreen funziona su tunneling quantistico, quindi direi che sì, prima o poi ci sarà un cambio di paradigma, me lo auguro, da scienziato me lo auguro. Che bello. Allora, un'altra cosa che a me affascina tantissimo è la teoria delle stringhe, però... Lì ne so molte poche. Lì allora poi magari mi impreparato. indichi qualcuno, se c'è qualcuno che può parlare. Andiamo a fare un giro in casa Mi ICTP. piacerebbe Sì, questa cosa della multidimensionalità. C'è una maker che studia stringhe, ma mi Vero? diceva Carlo stamattina. Anche me sembrava. Sì. Vi Allora, mando lei. Science Industries, dove siete adesso? Siamo allo stand M59 in fondo a Piazza Unità, dove trovate lo Space Village. Fantastico. Grazie. Grazie a voi. mille. E fate delle domande nuove sempre a tutti i maker, così magari se avete delle idee e delle curiosità loro sono disponibilissimi per rispondere alle vostre domande quando possono farlo. Assolutamente sì. Approfittate. Assolutamente Grazie di sì. cuore. Grazie mille, grazie a voi. Grazie. Torno a spiegare cose. Ciao. Ciao, grazie. Ciao Abbiamo Carlo, Carlo. ben trovato. Mi sono divertito tantissimo. Grazie. No, sono venuto per dare un paio di informazioni tecniche, annunci e cose di questo tipo. Qui vi interrompo un secondo. Vai. La fiera chiude alle 9. Io avviso tutti i maker in ascolto che possono lasciare tutto nei tendoni, verranno chiusi. Noi ci ritroviamo domani alle 2, però sapete che c'è il pranzo maker. Se non l'avete già fatto, confermato, comunicatelo all'info point. L'orario del pranzo sarà in 2 turni in una pizzeria qui vicino, però dovete essere sicuri che sarete presenti allora, perché poi perdete il turno, non si recupera dopo. Abbiamo i posti contingentati per evitare assembramenti, quindi avremo 2 turni, 12, 12.45, 12.45, 13.30 domani per il pranzo maker. Poi alle 2 si riapre la fiera invece per il pubblico. Quindi questa notte postate tutto dentro ai tendoni, poi verranno chiusi, ci saranno le guardie. È un annuncio per i ladri questo, non è per il pubblico, è Da per i che ora ladri. possono... Dalle 9 in poi, 9 in poi possono i ladri- mettersi d'accordo con le guardie. Dalle 9 in poi, cari ladri, si chiude tutto con tutto dentro, quindi sappiatelo. Siamo sotto elezioni, quindi c'è un annuncio che bisogna fare perché riguarda molti La personaggi. tentazione è forte. Ascolta, no, però. forse per i prossimi anni però si supera questa cosa del cibo, sai come? Sì. Devi chiamare dei maker che si occupano di cucina, così magari se inventano qualche macchinario inerente alla cucina, qualcosa, e fanno da Guarda, mangiare allora per il tutti. nostro gestore del laboratorio del Fab qui di Trieste ogni anno mi dice: ma senti, il pranzo maker, cioè griglia gigante, cucino io, andiamo lì e si fa cevapcici. Il problema è che non ce lo lasciano fare, diciamo. Vabbè, ma sarebbe io bello, non voglio però. una griglia normale, però No, io no, voglio una griglia che attenzione, scaldate qualche cosa con l'ha dell'energia detto che non... il mio tecnico laboratorio, non sarà mai una griglia. Lui te la fa con la Tesla Coil, con le scintille di plasma. Lui è un fisico nucleare, tra l'altro. vabbè, allora sì. Cioè, Allora vale la pena. Ci va esatto. alla scintilla di plasma. La griglia dei maker non è la griglia che immagini tu, però non ce lo fanno fare. Forse quando torniamo a nei prossimi Miramare anni ce la chissà. faremo. Allora, secondo abbiamo me. parlato di satelliti, quindi pioveranno polpette. Saluto mia zia che mi sta salutando. Ciao zia. Salve. Ciao zia. Sì, questo era l'annuncio tecnico, insomma, che volevo fare per tutti i maker, quindi tra mezz'ora anche per il pubblico, insomma, affrettatevi a carpire tutte queste informazioni nei prossimi 30 minuti e poi noi siamo distrutti e andremo E poi a dormire. tornate domani con famiglia. Tornate domani, sì. Avvisate gli amici, i parenti, lontani e vicini, i nemici anche se volete, ditegli di venire, insomma, a Maker Perché Faire. tanto per i nemici c'è il Esatto. sicuro nucleare. Esatto, che lui c'è ha detto di sicuro. no. Sì, sì, no, però quello gli arriva dietro, certo. Anche perché poi è l'ultima occasione, poi per un anno a Maker Faire, cioè fino al prossimo anno, non se ne parla, quindi vi tocca aspettare un sacco. Niente, io vi lascio parlare. Cioè Uno c'ha la nostalgia dopo mi sta scuso per l'interruzione. No, di ma questo scherzi, no, quando tu sei qua bisogna sempre sfruttarti subito, quindi adesso Padrone di casa. ti lasciamo mi libero. tolgo le se vuoi. scarpe se posso qui insieme a voi. Hai fatto delle domande a Carlo oggi? Carlo? E ti sei dato delle risposte? No, ho fatto delle domande.
in tanti anni mi ha sempre risposto già a tutto, per cui... Allora, Marco, dovete sapere che è il mio tecnico di fiducia, tra l'altro. Lui ha riparato tutti i computer che io continuavo a rompere in maniera sempre più... Quindi sei di casa proprio. Sì, no, lui mi ha salvato la vita molte volte con queste riparazioni incredibili, per cui è un bravissimo tecnico di computer, quindi ci conosciamo da tanti anni, insomma. Sì, ormai sì. Sì, veramente da tanti. Insomma, pensavo ragazzi, che non so cosa dire. lo scienziato Grazie andasse per dal oggi. tecnico. Grazie per essere stati qui, averci accompagnato con le vostre voci, le vostre informazioni, la vostra verve. Io sono curioso di le vedere la puntata di scarpine. Macete, vedere come viene, come esce la puntata di 20 minuti domani. Io sono curioso di vedere se ve la fanno fare di nuovo ancora, cioè se questo... Queste sono domande che bisogna darsi risposte. Queste sono domande che secondo bisogna me avete sempre toccato porsi. un record di presenza fisica a Macete, perché voi a Macete in studio non avete, cioè voi se tu e Maxine sotto Siamo io e Max. registrate a casa, tipo col muro dietro pitturato di verde. Abbiamo muffa uno studiolo verde, dove con la muffa verde sul muro, dove muffa certo, sì, certo. muffa certo, Dove obbligatorio. fate Dove green lì facciamo screen. tutto. E oggi avevate un bel pubblico là. Voi fate ogni tanto che Macete live in giro? Sì, ci Però muoviamo, quella ci di muoviamo. Però oggi, secondo me in puntata Piazza speciale. Unità con Beh, no, bello. qualche migliaio di persone intorno, Dà una certa osananti, soddisfazione, poi per chi non ha visto, quando finita la trasmissione hanno spogliato Flavio e hanno, cioè, i vestiti sono diversi da quelli di Succede prima, ogni anno. perché cioè, questo coso, tu non sei geloso, vero? No. Di questo, bene. Quindi insomma è stato anche un record anche quella. Sì. Bene. No, noi siamo contentissimi, ringraziamo te, ringraziamo Enrique per la fiducia. Per la fiducia. Innanzitutto. Mal riposta, sempre. La fiducia mal riposta, sempre mal ma riposta. che ogni volta noi siamo veramente felici di avervi No, qua. perché voi la domanda prima o poi lo faranno bene, cioè, quindi... Esatto, noi abbiamo questa fiducia sul... Dai, se noi diamo spazio, però prima o poi vedrai che lo faranno bene. Esatto, no, voi lo fate sempre benissimo, mi piace perché siete un gruppo bellissimo, variegato, che lavora benissimo insieme, si passa la parola, si lancia il testimone, si lancia dietro il microfono ed è uno spettacolo vedervi. Io dico sempre, ricordo sempre quando si parla dei maker, no? Qui abbiamo i maker di questo, di quello, voi siete i maker di sorrisi, di musica, di informazione, i maker che mi aggiustano il computer, cioè Grazie. siete maker come tutti noi, fate parte di questa grande comunità, quindi chi meglio di voi può rappresentare la voce dei maker? Che bello, grazie Adesso Carlo. Teniamola così e ci Adesso vanteremo di questa andiamo cosa. con la voce bassa a quest'ora e facciamo queste cose romantiche. Io devo fare una dichiarazione a Flavio, perché da quando ho parlato delle scarpine mi ha colpito il mio cuore, quindi... Guarda che però Enrique ha lanciato l'idea di creare una sorta di concorso che duri, c'è una specie di gara per la costruzione della scarpina. pensavo che chi avesse il piede più pinnato, che io parteciperei in quel io caso. e te probabilmente ci siamo, esatto, perché siamo pinnati entrambi. Fantastico. Però sarebbe bella la gara, chi costruisce per i Sarebbe giovani, bella. una bella gara per chi sa costruire quest'idea. Esatto. Io do solo l'idea e poi voi la fate. Sì, Poi però poi guadagni tu sull'idea. No, cioè. non voglio. Ah no, è gratis. No, open source. Le idee è open source. No, decidiamo di magari brevettarle e a quel punto facciamo una cosa per una beneficenza fighissima. Facciamo Ci qualcosa facciamo di bello. cevapcici per tutti. Sì, mi sembra un'ottima idea. Finanziamo la grigliata. Finanziamo la Compriamo la grigliata. piazza. Compriamo la piazza, così possiamo fare la grigliata qui. Alla facciaccia. Ma guarda di che quello non voglio. una grigliata spettacolare qua, se Sì, riesci a fare io la già grigliata vedo. spettacolo Abbiamo qua. la pietra ollare c'è già, perché c'è quella friabile, la pietra ollare ce l'abbiamo. Quindi sì, io direi che si può fare. insomma. Probabilmente nei giorni successivi devono lavorare un po' di manutenzione, ho paura. Se tu mi dici no, No, se noi si rovina niente. No, noi bruciamo tutto e poi sì, vero dopo non serve manutenzione. Va bene, ho speso i miei 5 minuti di delirio. con voi, L'ultima goccia di energia hai speso, Sì, diciamo, sì, perché sì, penso sì. che in questi giorni hai dovuto dare È parecchio. stato come al solito divertente, ma noi lo facciamo. Allora, ogni volta alla fine, no, adesso mi scrivono i giornalisti, bisogna dare i comunicati, l'evento, quanta gente c'era, e quanti maker erano presenti, quanti premi hanno vinto. È tutto molto vero, molto bello, noi lo facciamo, ci fa piacere di avere tanto pubblico. Però lo scopo per cui noi facciamo questa festa va sempre ricordato, e noi ce lo ricordiamo prima, durante e dopo.
dopo forse dopo siamo straniti e non riusciamo a ricordarci, però prima e durante ce lo ricordiamo. Lo scopo di questa Maker Faire, lo spirito di questa Maker Faire non è di fare contento il giornale o le statistiche o chiunque, è di fare contenti i maker, perché loro sono l'anima di questa festa. Loro vengono qui per raccontare quello che fanno con passione, lo fanno gratuitamente, noi cerchiamo di coccolarli il più possibile, ma non sarà mai sufficiente. E quindi il nostro obiettivo non è fare numero, non è fare guadagno, è fare felici i maker, perché loro fanno felici noi, perché loro condividono la cosa più bella che hanno, che è la passione, e noi accettiamo questa condivisione, la apriamo al mondo in qualche maniera. L'obiettivo della Maker Faire è veramente dare lo spazio ai maker perché possano rendere partecipe al mondo di quello che loro fanno. Carlo, è lo spirito di quello che dovrebbe essere di tutto. È Insomma. vero, tutti i maker che abbiamo Sì, intervistato oggi erano tutti quanti commossi, felici, Bene. emozionati, hanno ringraziato, c'era tanta gratitudine per questo evento. Io sono contento erano quando proprio vedo contenti. loro uscire sorridenti. Sì. Mi fa piacere vedere il pubblico sorridente, mi fa piacere vedere tanto pubblico. Io di solito il metro della Maker Faire, il mio metro personale, non è misurare quanti vengono il venerdì, il sabato, la domenica, secondo le varie giorni che lo facciamo, è vedere quanti tornano il giorno dopo. Perché ho osservato che tantissime edizioni è successo che io vedevo queste facce e le rivedevo il giorno dopo. Dico, allora forse è piaciuto. Perché se uno torna anche il giorno dopo, lo facevamo a Miramare quella volta, dove non c'era posteggio nel raggio di 1000 chilometri, bisognava venire in treno, bisognava venire in autobus col caldo, quindi lo facevano soffrendo per farlo, però venivano e ritornavano e portavano. Sono venuti tanti a dirmi, eravamo qui ieri, sono tornato con mio zio, mio nonno, la suocera magari era perché non gli piaceva il giorno prima, però insomma con invece gli amici, le persone care, perché volevano mostrargli. Ecco, questo a me fa piacere. Però ricordo sempre che il nostro scopo è fare felici i maker. Quando io vedo che alla fine della Maker Faire, quando impaccano tutto e vanno via, non mi maledicono, è già un punto a favore, insomma, secondo me. Che bello. Ho parlato troppo. No, sono grazie. Ho parlato giusto, hai detto cose belle, hai fatto bene. Fatto benissimo. Per me ha fatto benissimo. Domani io credo che ci divertiremo ancora. Spero di sì. Sì. Poi domani c'è l'obbligo per Max di costruire la nuova, il nuovo inno, il nuovo sì. inno del Maker. Bisogna cominciare 2021. a creare le parole impossibili, Sì, ma bisogna che siano trovare- anche rappresentative. Certo. Io ho già pensato alla teoria delle stringhe, a queste cose qui, per passargli proprio le cose facili, però bisogna trovare anche le cose difficili, perché insomma si sa che Sì, Max, sì, insomma, mettiamolo in bisogna difficoltà. mettere un po' di difficoltà, no? Mettiamo in difficoltà, allora Quindi, gli daremo il compito sì, domani sì. a come arriviamo e lui in serata Sì, deve... avrà, domani per fare la differenza rispetto al solito avrà 30 secondi per farlo, Sì, anche sì, per giusto. eseguirlo, dovrà comporlo e eseguirlo in 30 secondi a velocità 10 per, e dopo noi lo rallentiamo e lo ascoltiamo. Poi magari lo obblighiamo a farci sentire la canzone che ha vinto il festival. Che sai, ha vinto un festival. Ha vinto un festival? Ieri ha vinto il festival Oh. della canzone Istro-Veneta. Ah, sì, l'ho letto di sfuggita su Facebook. Ieri l'ha vinto. Festival e Istro-Veneto. allora voglio Qua, sentirla. l'Istria è qui, il Veneti ce l'abbiamo, un sacco di Veneti qui sono venuti, abbiamo tutto il Veneto Fab Lab, quindi più Istro-Veneto di oggi qui. Bene, Perfetto. sono felice. Perfetto. Allora, noi ringraziamo tutti i maker che sono venuti a farsi le interviste oggi qui. Magari domani faremo ancora un giro. Li prenderemo sempre a Qualcuno? sorpresa, alle spalle, quindi quando meno ve lo aspettate qualcuno verrà e vi trascinerà sul palco, come è toccato oggi ai più fortunati. Quindi se non si fa così, perché per avvisarli prima sarebbe brutto. Insomma, No, così non si si fa arriva così. mai a casa, la gente Bisogna arrivare avvisandola. Di Bisogna arrivare soppiatto. di soppiatto, di notte. Metodo finanza. Esatto. Si va lì, si dice tu ora vai sul palco. Sì. Inutile Sì, che dici sì. vengo già intervistato, cioè arrivo Sì, lì sì, che sono esatto. già no. Esatto. Io intanto ho preso nota di tutti quelli intervistati oggi, così domani andiamo a scovare gli altri. Esatto. Ce ne sono. Ce ne abbiamo altro ancora per che, domani. ce ne sono. Sì, C'è sì. ancora tanto Altro che, spazio, altro insomma. che. Sì, stanno anche improvvisando cose. Adesso avevo i retro gamer, i 12 bit, che stavano proiettando sul Palazzo della Regione i videogiochi. Ah, Non so se quelle avete visto proiezioni che prima, sono lì c'erano sulla delle luci, sinistra. no, adesso non lo so cosa. Si sì, vedono c'è una ancora, proiezione, penso sì. che li abbiano già C'è arrestati. Donkey Pac-Man, Kong. No, c'è secondo- Pac-Man tipo. Poi ho visto Donkey Kong. Ah, Donkey Kong c'è adesso, ok. No. Cioè, immaginate, sono arrivato a un certo punto da me e hanno detto, ma se noi proiettassimo sul Palazzo Regione i videogiochi, beh, che problema c'è? Cioè, è lì, quindi sì, diciamo, vedo anche dei lampeggianti blu, no,
non li hanno ancora arrestati. Non so, poi tra l'altro come conti di chiusura della prima giornata, diciamo, direi che è andata tutto molto bene, nessuno si è fatto male, abbiamo avuto un servizio d'eccellenza, abbiamo le guardie. Le guardie sono l'associazione dei carabinieri in congedo, che sono qui per multarci anche in congedo, ma insomma no, sono qui per darci una mano, sono qui per controllare che tutto vada bene, sono stati tutto il giorno vestiti di tutto puntino sotto il sole con le loro belle giacche a controllare che nessuno si facesse male, che non ci fosse nessuna situazione di pericolo per nessuno, e li voglio ringraziare veramente di cuore perché è un lavoro che nessuno riconosce di solito, ma è importantissimo per eventi di questo tipo in questo periodo in una piazza come Piazza Unità. Abbiamo il gruppo dei guardiafuochi che sta controllando che nessuno dia fuoco alla piazza. Infatti sto anche corrompendo per la grigliata, poi insomma. Abbiamo il sistema abbiamo il pronto soccorso, l'ambulanza della Croce Rossa Italiana, anche loro tutto il giorno qui, pronte, disponibili, sono nascosti di dietro nel caso qualcuno avesse avuto bisogno. Abbiamo un servizio d'eccellenza di streaming video, noi siamo stati dalle 2 in diretta video su Facebook e su YouTube, salutiamo tutti i youtuber e i facebookari che ci guardano, grazie a Antonio Giacomin, qui fluido.it, è la colonna portante di tantissime Maker Faire, la sua telecamera ha sempre preso le cose più interessanti della fiera e le ha trasformate in un ricordo che rimane, sono tutte cose che poi i video sono archiviati e noi andiamo a rivederli con nostalgia quando nelle fredde serate d'inverno non possiamo quando non puoi fare Faire. il Maker d'inverno. Esatto. Il Quando maker ritornerà. congelato, esatto. Vabbè, però ringraziamo i volontari. Sto facendo un po' quelle cose. Dai, così no, che si fai fanno tutti i alla ringraziamenti fine. che sono Ma le belli, faccio sono da perché finale, domani è so già giusto. che saremo di corsa, non riusciremo a farlo. Allora ringraziamoli un po' prima, una volta tanto. Voglio ringraziare tutti i volontari. Abbiamo un gruppo di volontari della Maker Faire, coadiuvati sempre dalla bravissima Gaia, e tutto il suo team sono lì sotto il tendone. Sto vedendo c'è Yaril Lì all'Info Point, dove ci sono tutte c'è le Leila, magliette, tutti i colori. ci sono un sacco di ragazze, sono soprattutto volontarie, devo dire, ma c'è anche dei ragazzi. Abbiamo avuto manovalanza tecnica che spostava i tavoli e le sedie, che è un lavoro infinito, fatto tutto al volontariato, insomma. Abbiamo avuto assistenza ai maker, abbiamo avuto delle studentesse della scuola internazionale di Trieste, International School, che parlano benissimo l'inglese, ovviamente, la scuola parlano in inglese, che hanno fatto da traduttrici, hanno affiancato i gruppi degli ospiti stranieri, il gruppo della Croazia, della Slovenia, i ricercatori dell'ICTP dell'Etiopia, avevano queste ragazze che gli permettevano di parlare col pubblico, perché se noi mettiamo un maker a parlare, che non parla la lingua locale, a parlare col pubblico, poi si intristisce, insomma, no? Bisogna renderlo capace di scambiare le sue idee, le sue opinioni, le sue esperienze. Quindi è un lavoro preziosissimo e importante. Ringraziamo l'organizzatore principale qui davanti a noi, Enrique Canessa. Enrique Canessa! Un è importante applauso perché, da dentro proprio. Perché quando succede qualcosa, allora, quando va tutto bene tutti dicono a me le lodi, quando qualcosa non va male tutti danno la colpa a lui. Vabbè, allora è la figura più importante della Maker Faire. No, ma tu il mi avevi parafulmine però io della mi ricordo Maker tu mi Faire. avevi detto se tutto, cioè per i complimenti dimmi pure, certo, se va male vai da Deve Enrique. andare Me l'ha esatto. detto lui. E poi c'è un'altra È lui, cosa. quindi. Adesso io non voglio portare rogna, ma oggi bisogna ringraziare, il sole l'ha portato lui. Lui ha dei affari particolari che noi non vogliamo indagare, ma insomma ha dei contatti, diciamo, per cui lui garantisce certe cose. Lui che tipo il garantisce meteo. il meteo? Sì, lui lo decide. Lui decide il meteo e di conseguenza, cioè, insomma, lui dice sarà così, non è che dice io prevedo sarà così, no, ho deciso che sarà così. E quindi, allora, Enrique devi decidere anche per domani, sì. allora. Sì, infatti. Sì. Ci sta pensando. Sta però. pensando, sì, perché non vuole mai esporsi troppo, dice, però dopo vi vizio, allora ogni tanto devo un po' punirvi, così. Ve lo dirò Vedremo domani. se domani è compiacente con noi o se un po' ci punirà. Io comunque invito tutti a portare l'ombrello, sappiamo che se si porta l'ombrello non piove, insomma. Questa è una buona idea. E chi prova a lavare la macchina domani mattina verrà fulminato da quella Tesla Coil lì, da questi impianti a alta tensione. Non dovete lavare la macchina domani, nessuno deve
sognarsi. Ma avere una macchina. Guarda, proprio Mi domani spiace- mattina che volevo mi lavarla, spiace per e gli adesso- autolavaggi, ma non Sì, è uno possibile. scienziato ricercatore superstizioso. No, io non sono superstizioso, questa è si chiama legge di Questa è Murphy. scienza. La legge di Murphy è stata provata Sei scientificamente tu che sottovaluti, ripetutamente. questa è scienza. Assolutamente sì, io confermo. Non so, chi altro sono dimenticato di ringraziare? Probabilmente un sacco di persone. Devo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano. Il Fab Lab, Marco, Sara, Gaia. Loro sono l'anima del Fab Lab, sono gli assistenti tecnici, sono quelli che mandano avanti il laboratorio. Quando io mi invento cose strane, loro sono lì che lavorano in realtà. Cioè io li disturbo creando cose, ostacoli al lavoro che devono fare, e loro sono lì che producono, aggiustano, costruiscono cose. Ma domani intervistiamo anche Domani il Fab intervistiamo Lab, anche loro, non no? vogliono mai Anche farsi loro. intervistare, ma domani con l'inganno io gli dirò andiamo a prendere un panino, li porto qui, li lego e voi li intervistate. Sono timidissimi, di solito non vogliono mai. E ringraziamo tutti quanti. Io ringrazio voi anche, soprattutto perché veramente quello che ci trasmettete è lo spirito maker visto con una poesia, una simpatia che insomma è difficilissimo imitare. Tu non hai imitato nessuno oggi. Domani ci do dentro. No, devi imitarmi qualcuno adesso. Così, quello che vuoi. Prima ti è scappato il sindaco per un attimo. No, beh, un secondo, perché sono stato obbligato. Enrique. Ah, se c'è Enrique devo fare Costanzo, perché so che Esatto, lui lo vuole. appassionato di Maurizio Costanzo. Esatto. Dell'ultimo, cioè Maurizio Costanzo come adesso. Perché era diverso prima? Prima parlava un pochettino più rotondo e più basso. Adesso Maurizio Costanzo è tutto qui sopra per parlare tuttavia di Silvio Pinatta e dopo ritorna sotto, no? La voce di verità. Questi sono tentativi importanti che ha fatto, no? E questo. Io te lo chiederò per il prossimo spot che dobbiamo fare per la radio, la pubblicità della Maker Faire la fai tu con questa Sì. voce. E poi diciamo così solo dai Maker gli Faire. per dare le date, gli orari con questa voce, in modo che tutti vengano il giorno sbagliato. Do gli Non orari di dobbiamo domani. farlo. Esatto. Allora, aperture domani 14, Maker Faire, poi avremo tempo che tempo è importante. Venga. Avete capito tutti. Bravi. Bene, domani qualcuno si troverà a Napoli il pomeriggio a cercare una Maker Faire, ma insomma va bene così. E niente, sono le 8:46, abbiamo gli ultimi Guarda, si è 15 girato minuti. già Polifemo, si è girato, si è ritirato, Polifemo si è ritirato nel suo sul guscio. tavolino. Non mi ricordo il sito web della Maker Faire dove ci saranno le foto. Lui i è video. l'organizzatore, faccio notare. Allora, il sito web della Maker Faire si chiama trieste.makerfair.com. È il sito gestito da Make International, quindi della rete internazionale della Maker Faire, che ci ospita ovviamente, e Maker Faire si scrive Maker Faire, che non è il termine attuale inglese. Se cercate sul dizionario inglese non trovate così scritto fiera. Fiera si scrive Fair, F-A-I-R. Faire è la vecchia fiera del mercato dei paesi del paesello nel Medioevo, la fiera dei saltimbanchi, e questa è quella che vuole essere la nostra Maker Faire. Non è una fiera commerciale, infatti noi tra l'altro siamo soggetti alle regole adesso delle fiere, per cui la fiera dell'automobile, la fiera del mobile, la fiera di qualsiasi cosa ha le stesse regole nostre, solo che noi non vendiamo niente, non siamo una fiera commerciale, siamo una festa di paese dove i saltimbanchi, i maker, i saltimbanchi di oggi, fanno meravigliare il pubblico con le loro scoperte, invenzioni, magie in qualche maniera. Diceva Carl Sagan, un grande scienziato e autore di fantascienza, che quello che a volte la scienza perché ti affascina? Perché non la distingui dalla magia. Guarda, devo che prendere una cosa dal bello. telefonino perché l'altro giorno sono andato per qualche motivo a cercare il significato di abracadabra e mi aveva colpito moltissimo perché aveva due significati diversi da due radici diverse, una aramaica e una Araba. E una araba, sì, mi pare. Quindi cerco un attimo abracadabra, etimologia, Col perché tuo ci tengo. Nokia 3310 su telefoni chiedi l'informazione da casa. Noi siamo tutti alta tecnologia qui, noi abbiamo di solito i maker lì in fondo del Mittel portano i telefoni da campo della prima guerra mondiale con la manovella.
Guarda, c'è un significato che fa impressione, che è fa che le cose siano distrutte di Abracadabra. E invece ce n'è un altro, mi pare, che c'è una roba tipo io creo, cosa del genere. Adesso devo trovarlo, non lo troverò mai. La Qual è? parola che crea? Io creo quello che penso. Sì, e c'è un doppio significato, perché il primo era, cioè uno dei due significati era aramaico e fa che le cose Ciao. siano distrutte. E questo invece io creo quello che penso. È il motto dei maker. È fantastico. Aramaico. Sì, sì, È sì. aramaico. Forse aramaico. Questo è l'aramaico. Aramaico. Sì. È bellissimo. Questo è il l'aramaico. motto dei maker. Aramaico e io creo quello che Sì, penso. E fai che sì. le cose siano distrutte invece dall'arabo. È strano, probabilmente c'è stato un... È bellissimo, Grazie. veramente Grazie bellissimo, mille. grazie Ciao, dell'informazione grazie. che non Ciao. sapevo. È il motto dei maker. I maker pensano e creano. Il creare fisicamente un oggetto non è mai separato dal pensarlo. L'idea solo di pensare qualcosa e di non costruirla è estranea a un maker. Se posso pensarla, la devo costruire. Il motto nuovo del CFAB Labs sarebbe: tu entri con un'idea ed esci con un prototipo. Io pensavo che forse dobbiamo distruggere tutto. Ma il motto del Fab Lab, il nostro motto di solito è quello. Ma infatti... Noi cerchiamo di distruggere tutto. Va bene, allora bisognerà creare, sì. In realtà quello che c'è scritto sulla nostra porta appunto è: tu entri con un'idea e esci con un prototipo, con qualcosa in mano che è un tentativo di realizzare quell'idea, non sempre quello finale, insomma. La spirito del Fab Lab è di provarci a tutti i costi, in tutte le maniere, e poi magari eventualmente di riuscirci, ma quello non è garantito. Tu entri con un'idea sempre legata all'utilità o non necessariamente utile? E di solito io entro con l'idea di uscirne vivo, però in realtà non è la passione che muove i maker, non è l'utilità immediata, può essere anche quella. Ci sono maker che si impegnano nel sociale, nei problemi del mondo, nel risolvere i problemi climatici, l'energia, partono proprio con la necessità di fare qualcosa di utile, ma la gran parte dei maker parte per passione, curiosità, creatività libera, cioè senza nessuna costrizione. Non si pongono un obiettivo che debba essere per forza utile, magari lo sarà anche, però partono con l'idea che questa è una cosa interessante, questo è un problema che non avevo considerato, questa soluzione mi sembra che non l'abbia provata nessuno, proviamo. È sempre uno spirito di prova, di tentare qualcosa per il gusto di farlo, che è alla fine lo stesso spirito della scienza. Per questo io dico, è molto naturale che la Maker Faire a Trieste la faccia un istituto di ricerca scientifica, come il Centro di Fisica Teorica, che tu dirai, ma non si make niente al Centro di Fisica Teorica, si riempiono le lavagne di formule, no? Però lo spirito della scienza, della ricerca scientifica, che spesso non è compresa dalle persone, noi di solito cosa si dice, l'uomo comune pensa che la scienza abbia, ogni mattina tu parti da devo risolvere questa cosa perché serve. No, non è così. Lo spirito dello scienziato è: mi incuriosisce un problema, ci penserò sopra e cercherò, ci penso, poi non neanche cerco una soluzione, la soluzione mi viene perché ci ho pensato, perché mi ha incuriosito. La curiosità è il movente della scienza, è anche il movente dei maker, di gran parte dei maker. La passione e la curiosità. E poi il movimento diventa la soluzione, no? Esatto. Allora mi chiedo, chissà se voi scienziati questo modo, no, di pensare, questo atteggiamento, lo portate anche a casa, nei problemi di famiglia. Io credo che non esista un fine lavoro, inizio lavoro per chi fa scienza e ricerca. La vita è un continuum, cioè io posso dire molto, spesso mi chiedono, tu fai un lavoro pesante oppure ti piace quello che fai? Io dico, io non lavoro, io mi diverto. Io vorrei faccio mangiare quello... un piatto preparato da Carlo. Vedere se fa un piatto normale o se... Inventa? Invento, sì, Inventi. invento. Enrique, ti piace cucinare? Poco, le mangio e basta. Ma la tua domanda è interessante. Tu dici, questo concetto, questa idea va oltre la stanza di lavoro, di studio. Non ti saprei dire perché non me la ero posta, però sicuramente l'intuizione che usi per sviluppare l'idea la porti anche a casa, cioè quel lampo di neurone stanno lì 24 ore su 24, non è che sono soltanto in orari di uffici, però curioso, interessante, grazie. Devo dire mi che fai avendo... pensare.
avendo letto biografie di scienziati famosi, veri e famosi, non dei mentecatti come me, spesso scopri che loro hanno avuto delle risposte alle domande importanti, hanno scoperto le cose che li hanno resi famosi facendo la doccia, cioè mangiando, andando in montagna, cioè non lavorando, non stando concentrati. Molto spesso dicono che se tu ti concentri su un problema non lo vedi nella sua interezza, ti fissi su qualcosa, invece quando non stai pensando il tuo cervello lavora a quel problema senza che il suo subconscio ci lavora, la tua mente, diciamo. Però se hai una mente che è formata col metodo scientifico, lavora bene anche se non stai concentrandoti, lavora con quella sintonia scientifica. Quindi molti problemi, molte intuizioni sono arrivate. C'è questa leggenda, non so se è una leggenda o una storia vera, di un chimico famoso, Kekulé, che avesse scoperto la forma della molecola del benzene, che è un anello. Per anni lui aveva studiato questa cosa, non capiva come facesse a stare insieme a questa molecola, sognando di notte è comparso in sogno un serpente che si mangiava la coda. Cioè, allora l'intuizione scientifica ti arriva per caso, no, perché lui ci ha lavorato per anni, quindi ci stava ragionando sopra, però a volte serve quell'X di più, quell'epsilon extra, diciamo, fuori dal ragionamento razionale, che poi dà il via a qualcosa di più serio. È strana sta roba qua, perché io ho una sola imitazione che l'ho sognata, il giorno dopo sapevo farla. C'è una Dario Fo, è un'imitazione che mi è venuta in sogno. Pazzesco. Mi è venuta in sogno, io non sapevo farla. Mattina mi sono svegliato, sono andato davanti allo specchio, sapevo fare Dario Fo, una cosa strana. Però proprio sogno, non dal nulla. Ma i sogni sono una specie di rielaborazione del nostro cervello, quindi diciamo servono a mettere ordine nei pensieri. Molto spesso quello che tu sogni è quello che il tuo cervello in qualche maniera sta rielaborando in maniera un po' più libera di quello che facciamo di solito, insomma, in maniera conscia. Ascolta, ma avete una top 5? Ce l'hai una top 5 delle invenzioni dell'uomo dall'inizio della storia dell'umanità? Io ho una collezione di libri di invenzioni, io e anche Enrique, tutti e due, siamo appassionati di invenzioni e inventori. Lui è appassionato proprio della storia degli inventori italiani, lui ci tiene a questa storia, quindi il primo computer fatto in Italia, altre invenzioni che la gente spesso non sa che sono nate nel nostro paese. Io ho una serie di libri appunto sugli inventori famosi in Italia, devo dire che ce ne sono tanti che ti lasciano interdire, che non ti aspetti, che non pensavi fossero nostri. No, non ho una top 5, faccio raramente classifiche io, però devo dire che l'invenzione che ti colpisce di più è sempre quella che deve ancora arrivare, perché lo spirito dell'inventore è quello che, se una cosa è già stata inventata, è storia, non è più tecnologia. Un'altra cosa che spesso si dice è che la tecnologia, tu pensi quello che per te è magia e quello che per i ragazzi di oggi è abitudine. Allora, quello che è nato prima di te, tu lo dai già per scontato, è ovvio. Quello che nasce dopo di te, in qualche maniera, che tu devi imparare da grande, è quasi magico. Ecco, la tecnologia e la scienza stanno sempre a metà, in questo ponte fra le cose che tu dai per scontate, ma che prima non lo erano. Cioè, noi viviamo, questa è plastica, questo è luce elettrica. Cioè, non c'erano queste cose, non erano pensabili neanche una volta, oggi sono comuni. Ecco, domani qualcosa che volare, non lo so, teletrasportarsi, un po' difficile, ma insomma, saranno comuni, oggi non possiamo neanche pensarle. Ecco, la scienza e la tecnologia deve sempre vivere in questo limbo fra quello che è dato per scontato e quello che sembra impossibile. Sto divagando. È tardi, era bello. quindi mi stai guardando un po' sconvolto. È bello, cioè no, perché scopro una filosofia, no? In qualche modo. Io ho passato gran parte della mia giovinezza andando la notte fuori a guardare le stelle. Io vivo in un piccolo paese, Sistiana, anzi un borgo vicino a Sistiana, quindi non è che sia proprio una metropoli. Allora, l'occupazione principale la domenica era andare a vedere i treni passare alla stazione. No, non è un scherzo, è vero. Noi ci trovavamo con gli amici, andiamo in stazione e vediamo che passano i treni. Quindi puoi capire. Erano gli anni 70. La sera andavamo a guardare le stelle, perché c'era meno inquinamento luminoso di oggi. Ci sono i ragazzi che spiegano i satelliti che stanno bloccando completamente il cielo. Ne abbiamo parlato prima, ecco. abbiamo parlato. Quella volta ce n'erano, i satelliti ovviamente esistevano già, pochissimi, però insomma c'era meno inquinamento luminoso, si vedeva le stelle. E allora stavamo lì, discutevamo per ore, tipo 5-6 ore, di queste cose, no? Cosa pensi, l'universo, la scienza, il futuro. E questo secondo me forma le persone. I ragazzi di oggi temo che abbiano poche opportunità di fare queste riflessioni e quindi un po' perdano il fascino di porsi delle domande, osservare la natura, cercare delle risposte
all'esterno, all'interno, insomma ragionare un po' sopra. È tutto molto più rapido, immediato, c'è molta più comunicazione. Perché non forse vivono in un paese perché che ha non- solo la stazione del treno. non c'è poca pausa, ci sono troppi pochi spazi Sono nei tanti quali input, c'è tanto lasciamo lì rumore. tutto e pensiamo e stiamo nel vuoto, no? Mentre Esatto. prima era Esatto. C'era momenti naturale. di silenzio in cui potevi pensare, oggi c'è molto rumore e pensare è più difficile. Siamo a 2 minuti dalle 9, ho detto troppo. Siamo in chiusura, siamo in ritardo addirittura. Quindi dobbiamo fare la chiusura, ufficializzare una chiusura. Sì, dobbiamo ufficializzare una chiusura. Allora, ufficializzando la chiusura diciamo che prima di tutto dovete ritornare domani portando le famiglie, eccetera, figli. Quello è un obbligo. L'ombrello, Con l'ombrello che non si mi sa mai. raccomando, chi Per sicurezza. prova a lavare la No, macchina, allora, camminerò sul suo corpo. regole per domani. Domani non bisogna lavare la macchina la mattina perché altrimenti c'è un rischio scientifico che effettivamente arrivi la pioggia. Bisogna Si rischia. portare No. tutti l'ombrello. Portare l'ombrello e venire vestiti non leggerissimi proprio perché così poi potete non sudare piove. sotto il sole. Infatti. Sì, c'è questa possibilità. Quindi domani L'appuntamento per domani dalle 14 alle 20. Esatto, alle 20. Dalle 14 alle 20 vi aspettiamo, mi raccomando, fate domande ai maker. Fate Esatto. domande ai maker, chiedete e quando c'è la possibilità anche giocateci con Se tutte le vedete cose che sono si un po' possono fare. soli, li potete anche adottare. I maker sono una specie molto Sì, così adotta un maker. molto Cioè, solitaria, un po' che- timida. Di che cosa ha bisogno di un maker? Di una cantina. Sì, molto grande, con dentro almeno stampante 3D, laser cutter, officina completa. Un'assicurazione. Un'assicurazione è fondamentale per tutto il quartiere circostante. Un'assicurazione per il quartiere. Tutta una serie di oggetti che non si sa mai, che possono molto essere semplice. riciclati e ritrasformati. Il maker si tiene facile in casa, diciamo. No? Almeno un numero, una treina di estintori per sicurezza. Sì, assolutamente. 3 cioè estintori. sì, sì. Un collegamento internet. È molto veloce, sì, possibilmente. È una fornitura elettrica equivalente più o meno a una centrale, perché potrebbe consumare più elettricità di una casa normale. E niente, adottate un maker, insomma. Adottate un maker. Questo è un bel messaggio, insomma. Quindi, Ma è uno spot bellissimo, tenete questa idea perché è adotta un bellissima. maker. Nutri un maker perché potrebbe risolvere il problema del mondo di domani mattina. Oppure farlo esplodere. Sarebbero esplodere un entrambe le cose molto divertenti, probabilmente, almeno per lui. Poi, Beh, spettacolare, fare esplodere è più spettacolare. sì, molto spettacolare. Fai esplodere un maker. Il mondo. il mondo, molto più. Salutiamo anche chi ci sta seguendo da casa. Salutiamo YouTube, salutiamo Ciao. Facebook, salutiamo Antonio che non ne può più di noi di riprenderci, di streamarci. Grazie, quindi Antonio. Grazie Antonio, grazie ancora a tutti quanti. A domani. E noi ci ritroviamo, no? Domani in diretta di nuovo su Facebook Sì, dalle sì. 14 e qui. Tra l'altro Antonio alle 14 aveva 18 anni, adesso è cambiato. Avevo molti più capelli quando ho Guarda, iniziato lo streaming. è arrivata l'ora perché vedi, è arrivato il Sì, vento sì, che scava ci via sta tutto. dicendo che bisogna a questo punto chiudere. Da Piazza Unità. Cominciamo a cacciare non da gente della piazza, ma dall'interno dei tendoni. Cominciamo a chiudere perché i maker a questo punto, adottati o meno, hanno bisogno di dormire, altrimenti domani non si comincia. Ritirarsi all'interno dei tendoni. E grazie a tutti. Grazie Grazie, Carlo, grazie grazie a Enrique, tutti. ci vediamo domani. Grazie al supporto tecnico di Angelo. Grazie al tecnico audio che è stato qui tutto il giorno a ascoltarci soprattutto. Grazie, non- Angelo. Spero che sia sordo perché sennò veramente non può più di noi. Accidenti no, ecco. Grazie Angelo.